Benvenuti all'ascolto di Novelle per un anno, volume secondo, La vita nuda di Luigi Pirandello. Audiolibro tratto dall'edizione LibriVox.org, realizzata dai volontari del progetto e promossa dal gruppo volontari del Libro di Anobi. Edizione YouTube a cura di Beneist, Onde Letterarie. Buon ascolto. Parte seconda. La fedeltà del cane. Mentre donna Giannetta, ancora in sottana e con le spalle e le braccia scoperte e un po anche il seno, più di un po veramente, si racconciava i bei capelli corvini seduta innanzi alla specchiera, il marchese don Giulio del Carpine finiva di fumarsi una sigaretta, sdraiato sulla poltrona a piè del letto disfatto, ma con tale cipiglio che in quella sigaretta pareva vedesse e volesse distruggere chi sa che cosa, dal modo come la guardava nel togliersela dalle labbra, dalla rabbia con cui ne aspirava il fumo e poi lo sbuffava. D'improvviso si rizzò sulla vita e disse scrollando il capo: ma no, via, non è possibile. Donna Giannetta si voltò sorridente a guardarlo, con le belle braccia levate e le mani tra i capelli, come donna che non tema di mostrar troppo del proprio corpo. Ancora ci pensi? Perché non c'è logica, scattò egli, alzandosi stizzito. Tra me e coso e Lulù, via, non tocca dirlo a me. Donna Giannetta chinò il capo da una parte e stette così a osservar don Giulio di sotto il braccio, come per farne una perizia disinteressata prima di emettere un giudizio. Poi, comicamente, quasi che la coscienza proprio non le permettesse di concedere senza qualche riserva, sospirò: secondo. Ma che secondo? Fa il piacere. Secondo, caro mio, ripeté allora senz'altro donna Giannetta. Del Carpine scrollò le spalle e si mosse per la camera. Quando aveva la barba era veramente un bell'uomo, alto di statura, ferrigno, ma ora, tutto raso per obbedire alla moda, con quel mento troppo piccolo e quel naso troppo grosso, dire che fosse bello, via, non si poteva più dire, soprattutto perché pareva che lui lo pretendesse, anche così, con la barba rasa, anzi, appunto perché se l'era rasa. La gelosia, del resto, sentenziò, non dipende tanto dalla poca stima che l'uomo ha della donna, o viceversa, quanto dalla poca stima che abbiamo di noi stessi. E allora. Ma guardandosi per caso le unghie, perdette il filo del discorso e fissò donna Giannetta, come se avesse parlato lei e non lui. Donna Giannetta, che se ne stava ancora alla specchiera, con le spalle voltate, lo vide nello specchio e con una mossetta degli occhi gli domandò: e allora che cosa? Ma sì, è proprio questo, nasce da questo, riprese lui con rabbia, da questa poca stima di noi, che ci fa credere, o meglio temere di non bastare a riempire il cuore o la mente, a soddisfare i gusti o i capricci di chi amiamo. Ecco. Oh, fece allora lei con un respiro di sollievo, e tu non l'hai di te? Che cosa? Cotesta poca stima che dici. Non l'ho. Se mi paragono con coso, con Lulù, ecco. Povero Lulù mio, esclamò allora donna Giannetta, rompendo in una sua abituale risatina, che era come una cascatella gorgogliante. Ma tua moglie? Domandò poi. Bisognerebbe ora vedere che stima ha di te, tua moglie. Oh, senti, s'affrettò a rispondere don Giulio infiammato, non posso in nessun modo crederla capace di preferirmi. Coso? Non c'è logica, non c'è logica. Mia moglie sarà come tu vuoi, ma intelligente è. Di noi, ch'io sappia, non sospetta. Perché lo farebbe? E con Lulù, poi?
donna Giannetta, finito d'acconciarsi i capelli, si levò dalla specchiera. tu insomma disse difendi la logica, la tua però. Prendimi il copribusto di là, ecco sì, codesto, grazie. Non la logica di tua moglie, caro mio. Come ragionerà Livia? Perché Lulù è affettuoso, Lulù è prudente, Lulù è servizievole e mica tanto sciocco poi, sai. Guarda, io per esempio non ho il minimo dubbio che lui. Ma va, negò recisamente don Giulio, dando una spallata. Del resto, che sai tu? Chi te l'ha detto? Ih, fece donna Giannetta appressandoglisi, prendendolo per le braccia e guardandolo negli occhi. Ti alteri? Ti turbi sul serio? Ma scusa, è semplicemente ridicolo. Mentre noi qua. Non per questo, scattò del Carpine, infocato in volto. Non ci so credere, ecco, mi pare impossibile, mi pare assurdo che Livia. Ah sì? Aspetta, lo interruppe donna Giannetta. Gli tese prima il copribusto di Nansuk perché egli l'aiutasse a infilarselo, poi andò a prendere dalla mensola una borsetta, ne trasse un cartoncino filettato d'oro strappato dal taccuino e glielo porse. Vi era scritto frettolosamente a matita un indirizzo: via Sardegna 96, se vuoi, per pura curiosità. Don Giulio del Carpine restò a guardarla, stordito, col pezzettino di carta in mano. Come l'hai scoperto? Fece donna Giannetta, stringendosi nelle spalle e socchiudendo maliziosamente gli occhi. Lulù è prudente, ma io, per la nostra sicurezza. Caro mio, tu badi troppo a te. Non ti sei accorto, per esempio, come io da qualche tempo venga qua e ne vada via più tranquilla? Ah, sospirò egli astratto, turbato. E Livia, dunque. Via Sardegna sarebbe una traversa di via Veneto. Sì, numero 96, una delle ultime case, in fondo. C'è sotto uno studio di scultura, preso anche a pigione da Lulù. Ah 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 ah! Te lo figuri Lulù? Scultore? Rise forte, a lungo. Rise altre volte, a scatti, mentre finiva di vestirsi, per le comiche immagini che le suscitava il pensiero di Lulù, suo marito, scultore in una scuola di nudo, con Livia del Carpine per modella, e guardava obliquamente don Giulio, che s'era seduto di nuovo su la poltrona, col cartoncino arrotolato fra le dita. Quando fu pronta, col cappellino in capo e la veletta abbassata, si guardò allo specchio, di faccia, di fianco, poi disse: non bisogna presumer troppo di sé, caro. Io ci ho piacere per il povero Lulù e anche per me. Anche tu, del resto, dovresti esserne contento. Scoppiò di nuovo a ridere, vedendo la faccia che lui le faceva, e corse a sederglisi su le ginocchia e accarezzarlo. Vendicati su me, via, giù giù, come sei terribile. Ma chi la fa l'aspetta, caro. Proverbio, poiché Lulù è contento. Noi adesso. Io voglio prima accertarmene, capisci? Diss'egli duramente, con un moto di rabbia mal represso, quasi respingendola. Donna Giannetta si levò subito in piedi, risentita, e disse fredda fredda: fa pure, addio, eh? Ma s'affrettò a levarsi anche lui, pentito. L'espansione d'affetto a cui stava per abbandonarsi gli fu però interrotta dalla stizza persistente. Tuttavia disse: scusami, Gianna, mi hai frastornato. Ecco, sì, hai ragione. Dobbiamo vendicarci bene. Più mia, più mia, più mia. E la prese, così dicendo, per la vita e la strinse forte a sé. No, Dio, mi guasti tutta di nuovo, gridò lei, ma contenta, cercando d'opporsi con le braccia. Poi
lo baciò pian piano teneramente da dietro la veletta e scappò via. Giugiù del Carpine, aggrottato e con gli occhi fissi nel vuoto, rimase a raschiarsi le guance rase con le unghie della mano spalmata sulla bocca. Si riscosse come punto da un improvviso ribrezzo per quella donna che aveva voluto morderlo velenosamente, così, per piacere. Contenta ne era, ma non per la loro sicurezza, no, contenta di non esser sola e anche, ma sì, lo aveva detto chiaramente, per aver punito la presunzione di lui, senza capire, imbecille, che se lei, avendo Lulù per marito, poteva in certo qual modo avere una scusa al tradimento. Livia no, perdio, Livia no! S'era fisso ormai questo chiodo e non si poteva dar pace. Dell'onestà di sua moglie, come di quella di tutte le donne in genere, non aveva avuto mai un gran concetto, ma uno grandissimo ne aveva di sé, della sua forza, della sua prestanza maschile, e riteneva perciò fermamente che sua moglie forse poteva essersi messa con Lulù Sacchi per vendetta. Vendetta? Ma Dio mio, che vendetta per lei avrebbe fatto se mai quella di Lulù Sacchi, non già la sua, mettendosi con un uomo che valeva molto meno di suo marito. Già, ma non s'era egli messo scioccamente con una donna che valeva senza dubbio molto meno di sua moglie? Ecco allora perché Lulù Sacchi mostrava di curarsi così poco del tradimento di donna Giannetta. Sfido, erano suoi tutti i vantaggi di quello scambio, anche quello d'aver acquistato dalla relazione di lui con donna Giannetta il diritto d'esser lasciata in pace, il danno e le beffe, dunque. Ah no, perdio, no, e poi no! Uscì pieno d'astio e furioso. Tutto quel giorno si dibatté tra i più opposti propositi, perché più ci pensava, più la cosa gli pareva inverosimile. In 6 anni di matrimonio aveva sperimentato sua moglie, se non al tutto insensibile, certo non molto proclive all'amore. Possibile che si fosse ingannato così? Stette tutto quel giorno fuori, rincasò a tarda notte per non incontrarsi con sua moglie. Temeva di tradirsi, quantunque dicesse ancora a se stesso che, prima di credere, voleva vedere. Il giorno dopo si svegliò, fermo finalmente in questo proposito, di andare a vedere. Ma, appena sulle mosse, cominciò a provare un'acre irritazione, avvilimento e nausea. Perché, dato il caso che il tradimento fosse vero, che poteva fare lui? Nulla. Fingere soltanto di non sapere. E non c'era il rischio di imbattersi nell'uno o nell'altra per quella via? Forse sarebbe stato più prudente andar prima, di mattina, a vedere soltanto quella casa, far le prime indagini e deliberare quindi sul posto ciò che gli sarebbe convenuto di fare. Si vestì in fretta, andò. Vide così la casa al numero 96, la quale aveva realmente al pian terreno lo studio di scultura, per cui donna Giannetta aveva tanto riso. La verità di questa indicazione gli rimescolò tutto il sangue, come se essa importasse di conseguenza la prova del tradimento. Dal portone d'una casa di rimpetto, un po più giù, si fermò a guardare le finestre di quella casa e a domandarsi quali fossero quelle del quartierino appigionato da Lulù. Pensò infine che quel portone, non guardato da nessuno, poteva essere per lui un buon posto da vedere senza esser visto, quando, a tempo debito, sarebbe venuto a spiare. Conoscendo le abitudini della moglie, le ore in cui soleva uscir di casa, argomentò che il convegno con l'amante poteva aver luogo o alla mattina fra le 10 e le 11 o nel pomeriggio poco dopo le 4, ma più facilmente di mattina. Ebbene, poiché era lì, perché non rimanerci? Poteva darsi benissimo che gli riuscisse di togliersi il dubbio quella mattina stessa. Guardò l'orologio.
mancava poco più di un'ora alle 10. Impossibile star lì fermo in quel portone tanto tempo, poiché lì vicino c'era l'entrata a Villa Borghese da Porta Pinciana. Ecco, si sarebbe recato a passeggiare a Villa Borghese per un'oretta. Era una bella mattinata di novembre, un po rigida. Entrato nella villa, don Giulio vide nella prossima pista 2 ufficiali d'artiglieria insieme con 2 signorine che parevano inglesi, sorelle, bionde e svelte nelle amazzoni grigie, con 2 lunghi nastri scarlatti annodati attorno al colletto maschile. Sotto gli occhi di don Giulio essi presero tutte e 4 a un tempo la corsa, come per una sfida, e don Giulio si distrasse. Scese il ciglio del viale, s'appressò alla pista per seguire quella corsa e notò subito, con l'occhio esperto, che il cavallo, un sauro, montato dalla signorina che stava a destra, buttava male i quarti anteriori. I 4 scomparvero nel giro della pista e don Giulio rimase lì a guardare, ma dentro di sé sua moglie donna Livia su un grosso baio focoso. Nessuna donna stava così bene in sella come sua moglie. Era veramente un piacere vederla, cavallerizza nata e con tanta passione pei cavalli. Così nemica dei languori femminili s'era andata a mettere con quel Lulù Sacchi Frollo, melenso. Era da vedere, via. Girò, astratto, assorto, pei viali, dove lo portavano i piedi. A un certo punto consultò l'orologio e s'affrettò a tornare indietro. S'eran fatte circa le 10. Perbacco! E diventava quasi un'impresa, ora, traversare via Sardegna per arrivare a quel portone là in fondo. Certo, sua moglie non sarebbe venuta dalla parte di via Veneto, ma da laggiù, per una traversa di via Boncompagni. C'era però il rischio che di qua venisse Lulù e lo scorgesse. Simulando una gran disinvoltura, senza voltarsi indietro, ma allungando lo sguardo fino in fondo alla via, Del Carpine andava con un gran batticuore che, dandogli una romba negli orecchi, quasi gli toglieva il senso dell'udito. Man mano che inoltrava, l'ansia gli cresceva. Ma ecco il portone, ancora pochi passi, e don Giulio stava per trarre un gran respiro di sollievo, sgataiolando dentro il portone, quando tu qua trasecolò. Lulù Sacchi era lì anche lui, nello stesso portone, curvo, carezzava un cagnolino lungo lungo, basso basso, di pelo nero, e quel cagnolino gli faceva un mondo di feste, tutto fremente, e si storcignava, si allungava, grattando con le zampette su le gambe di lui, o saltava per arrivare a lambirgli il volto. Ma non era Liri quello? Sì, Liri, il cagnolino di sua moglie. Lulù era pallido, alterato dalla commozione, aveva gli occhi pieni di lagrime, evidentemente per le feste che gli faceva il cagnolino, quella bestiola buona, quella bestiola cara, che lo conosceva bene e gli era fedele. Ah, esso sì, non come quella sua padronaccia, donna indegna, donna vile. Sì, sì, o buon Liri, anche vile, vile, perché una donna che si porta nel quartierino pagato dal proprio amante un altro amante, il quale deve essere per forza un miserabile, un farabutto, un mascalzone, questa donna, o buon Liri, è vile, vile, vile. Così diceva fra sé Lulù Sacchi, carezzando il cagnolino e piangendo dall'onta e dal dolore, prima che Giulio del Carpine entrasse nel portone, dove anche lui era venuto ad appostarsi. Per un equivoco preso dalla vecchia serva che si recava dopo i convegni a rassettare il quartierino, Lulù aveva scoperto quell'infamia di donna Livia e venendo ad appostarsi aveva trovato per istrada Liri, smarrito evidentemente dalla padrona, nella fretta di salir su al convegno. La presenza del cagnolino lì in quella strada aveva dato la prova a Lulù Sacchi che il tradimento era vero, era vero.
anche lui non aveva voluto crederci, ma con più ragione lui, perché veramente una tale indegnità passava la parte. E adesso si spiegava perché ella non aveva voluto ch'egli tenesse la chiave del quartierino, e se la fosse tenuta lei invece, costringendolo ogni volta ad aspettare lì nello studio di scultura ch'ella venisse. Oh, com'era stato imbecille, stupido, cieco! Tutto intanto poteva aspettarsi il povero Lulù, tranne che don Giulio del Carpine venisse a sorprenderlo nel suo agguato. I due uomini si guardarono, allibiti. Lulù Sacchi non pensò che aveva gli occhi rossi di pianto, ma istintivamente, poiché le lagrime gli si erano raggelate sul volto in fiamme, se le portò via con due dita e, alla prima domanda lanciata nello stupore da don Giulio: tu qua, rispose balbettando e aprendo le labbra a uno squallido sorriso. Già, sì, aspettavo. Del Carpine guardò accigliato il cane. E liri? Lulù Sacchi chinò gli occhi a guardarlo come se non lo avesse prima veduto e disse: già, non so, si trova qui. Di fronte a quella smarrita scimunitaggine don Giulio ebbe come un fremito di stizza, scese sul marciapiede della via e guardò in su al numero del portone. Insomma, è qua? Dov'è? Che dici? Domandò Lulù Sacchi ancora col sorriso squallido sulle labbra, ma come se non avesse più una goccia di sangue nelle vene. Del Carpine lo guardò con gli occhi invetrati. Chi aspettavi tu qua? Un mio amico, balbettò Lulù. È andato su. Con Livia? Domandò Del Carpine. No, che dici? Fece Lulù Sacchi smorendo vieppiù. Ma se Liri è qua? Già, è qua, ma ti giuro che io l'ho proprio trovato per istrada, disse col calore della verità Lulù Sacchi infoscandosi a un tratto. Qua, per istrada, ripeté Del Carpine chinandosi verso il cane. Sai tu dunque la strada, Liri? Come mai? Come mai? La povera bestiola, sentendo la voce del padrone insolitamente carezzevole, fu presa da una subita gioia. Gli si slanciò sulle gambe, dimenandosi tutta, cominciò a smaniare con le zampette, s'allungò guaiolando, poi s'arrotolò per terra e, quasi fosse improvvisamente impazzita, si mise a girare di furia per l'androne, poi a spiccar salti addosso al padrone, addosso a Lulù, abbaiando forte, ora come se in quel delirio d'affetto, in quell'accensione della istintiva fedeltà, volesse uniti quei due uomini, fra i quali non sapeva come spartire la sua gioia e la sua devozione. Era veramente uno spettacolo commoventissimo la fedeltà di questo cane d'una donna infedele verso quei due uomini ingannati. L'uno e l'altro, ora, per sottrarsi al penosissimo imbarazzo in cui si trovavano così di fronte, si compiacevano molto della festa frenetica ch'esso faceva loro e presero ad aizzarlo con la voce, col frullo delle dita. Qua, Liri! Povero Liri! Ridendo tutti e due convulsamente. A un tratto però Liri s'arrestò, come per un fiuto improvviso. Andò sulla soglia del portone, vi si acculò un po', sospeso, inquieto, guardando nella via con le due orecchie tese e la testina piegata da una parte. Quindi spiccò la corsa precipitosamente. Don Giulio sporse il capo a guardare e vide allora sua moglie che svoltava dalla via, seguita dal cagnolino, ma sentì afferrarsi per un braccio da Lulù Sacchi, il quale, pallido, stravolto, fremente, gli disse: aspetta, lasciami vedere con chi. Come? Fece don Giulio restando, ma Lulù Sacchi non ragionava più. Lo strappò indietro ripetendo: lasciami vedere, ti dico, sta zitto. Vide Liri che s'era fermato all'angolo della via, perplesso, come tenuto tra due, guardando verso il portone in attesa.
Poco dopo, dalla porta segnata col numero 96, uscì un giovanottone sui 20 anni, tronfio, infuocato in volto, con un paio di baffoni in su inverosimili. il toti esclamò allora lulù sacchi con un ghigno orribile che gli contraeva tutto il volto e senza lasciare il braccio di don giulio aggiunse il toti capisci un ragazzaccio uno studentello capisci che fa tua moglie ma gliel'accomodo io adesso lasciami fare hai visto e ora basta giulio basta per tutti sai e scappò via sulle furie don giulio del carpine rimase come intronato e che due dunque lulù messo da parte oltrepassato lì un altro nello stesso quartierino un giovinastro sua moglie e come mai lulù dunque stava ad aspettare anche lui e quel cagnolino smarrito lì in mezzo alla via confuso sfido tra tanti e aveva fatto le feste anche lui carino 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 ah fece don giulio scrollandosi tutto dalla nausea dal ribrezzo ma pur con un segreto compiacimento che per lulù almeno era come aveva detto lui che veramente cioè sua moglie non aveva potuto prenderlo sul serio e lo aveva ingannato ecco qua e non solo ma anche schernito cavò il fazzoletto e si stropicciò le mani che la bestiola devota gli aveva lambite se le stropicciò forte 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 fin quasi a levarsi la pelle ma a un tratto se lo vide accanto chiotto chiotto con le orecchie basse la coda tra le gambe quel povero liri che s'era provato a seguir prima la padrona poi il toti poi lulù e che ora infine aveva preso a seguire lui don giulio fu assalito da una rabbia furibonda gli parve oscenamente scandalosa la fedeltà di quella brutta bestiola e le allungò anche lui un violentissimo calcio va via Tutto per bene. Prima parte. Capitolo 1. La signorina Silvia Ascenzi, venuta a Roma per ottenere il trasferimento dalla scuola normale di Perugia in altra sede, qualunque o dovunque fosse, magari in Sicilia, magari in Sardegna, si rivolse per aiuto al giovane deputato del collegio, onorevole Marco Verona, che era stato discepolo devotissimo del suo povero babbo, il professor Ascenzi dell'Università di Perugia, illustre fisico, morto da un anno appena, per uno sciagurato accidente di gabinetto. Era sicura che il Verona, conoscendo bene i motivi per cui ella voleva andar via dalla città natale, avrebbe fatto valere in suo favore la grande autorità che in poco tempo era riuscito ad acquistarsi in Parlamento. Il Verona, difatti, la accolse non solo cortesemente, ma con vera benevolenza. Ebbe finanche la degnazione di ricordarle le visite che, da studente, egli aveva fatto al compianto professore, perché da alcune di queste visite, se non s'ingannava, ella era stata presente, giovinetta allora, ma non tanto piccolina, se già, ma sicuro, se già faceva da segretaria al babbo. La signorina Ascenzi, a tal ricordo, s'invermigliò tutta. Piccolina, altro che, aveva niente meno che 14 anni lei allora. E lui, l'onorevole Verona, quanti poteva averne? 20, 21 al più. Oh, ella avrebbe potuto ripetergli ancora, parola per parola, tutto ciò che egli era venuto a chiedere al babbo in quelle visite. Il Verona si mostrò dolentissimo di non aver seguitato gli studi, per i quali il professor Ascenzi aveva saputo ispirargli in quel tempo tanto fervore. Poi esortò la signorina a farsi animo, poiché ella, a ricordo della sciagura recente, non aveva saputo trattener le lagrime. Infine, per raccomandarla con maggiore efficacia, volle accompagnarla, ma proprio a scomodarsi fino a tal punto. Sì, sì, lui in persona volle accompagnarla al ministero della pubblica istruzione. D'estate però erano tutti in vacanza quell'anno alla Minerva. Per il ministro e il sottosegretario di Stato l'onorevole Verona lo sapeva, ma non credeva di non trovare in ufficio il capodivisione, neppure il caposezione. Dovette contentarsi di parlare col cavalier Martino Lori,
segretario di prima classe, che reggeva in quel momento lui solo l'intera divisione. Il Lori, scrupolosissimo impiegato, era molto ben visto dai superiori e dai subalterni per la squisita cordialità dei modi, per l'indole mite che gli traspariva dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, e per la correttezza anche esteriore della persona linda, curata con diligenza amorosa. Egli accolse l'onorevole Verona con molti ossequi e rosso in volto per la gioia, non solo perché prevedeva che questo deputato, senza dubbio, un giorno o l'altro sarebbe stato suo capo supremo, ma perché veramente da anni era ammiratore fervido dei discorsi di lui alla Camera. Volgendosi poi a guardare la signorina, e sapendo che era figlia del compianto e illustre professore dell'Ateneo perugino, il cavalier Lori provò un'altra gioia, non meno viva. Egli aveva poco più di 30 anni, e la signorina Silvia Scienzi aveva un curioso modo di parlare. Pareva che con gli occhi, d'uno strano color verde, quasi fosforescenti, spingesse le parole a entrar bene nell'anima di chi l'ascoltava, e s'accendeva tutta. Rivelava, parlando, un ingegno lucido e preciso, un'anima imperiosa. Ma quella lucidità man mano era turbata e quella imperiosità vinta e sopraffatta da una grazia irresistibile che le affiorava in volto, vampando. Ella notava con dispetto che, a poco, le sue parole, il suo ragionamento, non avevano più efficacia, poiché chi stava ad ascoltarla era tratto piuttosto ad ammirare quella grazia e a bearsene. Allora, nel volto infocato, un po' per la stizza, un po' per l'ebbrezza, che istintivamente e suo malgrado le cagionava il trionfo della sua femminilità, ella si confondeva. Il sorriso di chi la ammirava si rifletteva, senza che lei lo volesse, anche sulle sue labbra. Scoteva con una rabbietta il capo, si stringeva nelle spalle e troncava il discorso, dichiarando di non saper parlare, di non sapersi esprimere. Ma no, perché? Mi pare anzi che si esprima benissimo, s'affrettò a dirle il cavalier Martino Lori, e promise all'onorevole Verona che avrebbe fatto di tutto per contentar la signorina e procurarsi il piacere di rendere un servizio a lui. 2 giorni dopo Silvia Scienzi ritornò sola al ministero. S'era accorta subito che per il cavalier Lori non aveva proprio bisogno di alcun'altra raccomandazione, e con la più ingenua semplicità del mondo andò a dirgli che non poteva più assolutamente lasciare Roma. Aveva tanto girato in quei 3 giorni, senza mai stancarsi, e tanto ammirato le ville solitarie avvigliate dai cipressi, la soavità silenziosa degli orti dell'Aventino e del Celio, la solennità tragica delle rovine e di certe vie antiche, come l'Appia, e la chiara freschezza del Tevere. Si era innamorata di Roma, insomma, e voleva esservi trasferita senz'altro. Impossibile? Perché impossibile? Sarebbe stato difficile, via. Impossibile, no. Difficilissimo, là. Ma volendo, via. Anche comandata in qualche classe aggiunta, sì, doveva farle questo piacere. Sarebbe venuta tante volte a seccarlo altrimenti. Non lo avrebbe lasciato più in pace. Un comando era facile, no? Dunque la conclusione fu un'altra. Dopo 6 o 7 di quelle visite, un dopopranzo, il cavalier Martino Lori si assentò dall'ufficio, s'abbigliò come per le grandi occasioni e andò a Montecitorio a domandare dell'onorevole Verona. Si guardava i guanti, si guardava le scarpine, si tirava fuori i polsini con le punte delle dita, molto irrequieto, aspettando l'usciere che doveva introdurlo. Appena introdotto, per nascondere l'imbarazzo, prese a dir calorosamente all'onorevole Verona che la sua protetta chiedeva proprio l'impossibile, ecco. La mia protetta? Lo interruppe l'onorevole Verona. Quale protetta? Il Lori, riconoscendo addoloratissimo d'aver usato, senz'ombra di malizia però, una parola che poteva prestarsi veramente a una malevola interpretazione, s'affrettò a dire che intendeva parlare della signorina Scienzi. Ah, la signorina Scienzi, ma allora sì, protetta, gli rispose l'onorevole Verona, sorridendo e accrescendo l'imbarazzo del povero cavalier Martino Lori. Non ricordavo più d'avergliela raccomandata, e non ho indovinato in prima di chi intendesse parlarmi. Io venero la memoria dell'illustre professore, padre della signorina e mio maestro, e vorrei che anche lei, cavaliere, ne proteggesse la figliuola.
proteggesse proprio, e me la contentasse a ogni modo, perché lo merita. Ma s'era venuto appunto per questo il cavalier Martino Lori. Trasferirla a Roma, però, non poteva in nessun modo. Se era lecito, ecco, desiderava di conoscere la vera ragione per cui la signorina voleva andar via da Perugia. Ma non bella, purtroppo, questa ragione. Il professor Ascenzi era stato tradito e abbandonato dalla moglie, tristissima donna, molto danarosa, la quale s'era messa a convivere con un altro uomo degno di lei, da cui aveva avuto 2 o 3 figli. La Scenzi s'era tenuta con sé, naturalmente, l'unica figliuola, restituendo a colei tutto il suo avere. Grand'uomo, ma sprovvisto del tutto di senso pratico, il professor Ascenzi aveva avuto un'esistenza tribolatissima, tra angustie e amarezze d'ogni genere. Comperava libri e libri e libri, strumenti per il suo gabinetto, e poi non sapeva spiegarsi come mai il suo stipendio non bastasse a sopperire ai bisogni d'una famiglia ormai così ristretta. Per non affliggere il babbo con privazioni, la signorina Ascenzi s'era veduta costretta a darsi anche lei all'insegnamento. Oh, la vita di quella ragazza, fino alla morte del padre, era stata un continuo esercizio di pazienza e di virtù. Ma ella era orgogliosa, e giustamente, della fama del padre, che a fronte alta poteva contrapporre alla vergogna materna. Ora però, morto sciaguratamente il padre e rimasta senza presidio, quasi povera e sola, non sapeva più adattarsi a vivere a Perugia, dove stava anche la madre ricca e svergognata. Ecco tutto. Martino Lori, commosso a questo racconto, commosso veramente anche prima d'ascoltarlo dalla bocca autorevole d'un deputato di grande avvenire, nel licenziarsi gli lasciò intravedere il proposito di ricompensare del suo meglio della fanciulla, tanto del sacrifizio e delle amarezze, quanto della meravigliosa devozione filiale. E così la signorina Silvia Ascenzi, venuta a Roma per ottenere un trasferimento, vi trovò, invece, marito. Capitolo 2. Il matrimonio, però, almeno nei primi 3 anni, fu disgraziatissimo, tempestoso. Nel fuoco dei primi giorni Martino Lori buttò, per così dire, tutto se stesso. La moglie vi lasciò cadere, invece, pochino di sé. Attutita la fiamma che fonde anime e corpi, la donna che egli credeva divenuta ormai tutta sua, come egli era divenuto tutto di lei, gli balzò innanzi molto diversa da quella che s'era immaginata. S'accorse, insomma, il Lori che ella non lo amava, che s'era lasciata sposare come in un sogno strano, da cui ora si desteva aspra, cupa, irrequieta. Che aveva sognato? Di ben altro il Lori s'accorse col tempo, che ella, cioè, non solo non lo amava, ma non poteva neanche amarlo, perché le loro nature erano proprio opposte. Non era possibile tra loro nemmeno incompatimento reciproco, che se egli, amandola, era disposto a rispettare il carattere vivacissimo, lo spirito indipendente di lei, ella, che non lo amava, non sapeva aver neppure sofferenza dell'indole e delle opinioni di lui. Che opinioni? Gli gridava, scrollandosi sdegnosamente. Tu non puoi avere opinioni, caro mio, sei senza nervi. Che c'entravano i nervi con le opinioni? Il povero Lori restava a bocca aperta. Ella lo stimava duro e freddo perché taceva, è vero, ma egli taceva per cansar liti, taceva perché s'era chiuso nel cordoglio, rassegnato già al crollo del suo bel sogno, d'avere cioè una compagna affettuosa e premurosa, una cassetta linda, sorrise dalla pace e dell'amore. Rimaneva stupito Martino Lori del concetto che sua moglie s'andava man mano formando di lui, delle interpretazioni che dava dei suoi atti, delle sue parole. Certi giorni quasi dubitava fra sé che egli non fosse quale si riteneva, quale si era sempre ritenuto, e che avesse, senza accorgersene, tutti quei difetti, tutti quei vizi che ella gli rinfacciava. Aveva avuto sempre vie piane innanzi a sé, non si era mai addentrato negli oscuri e profondi meandri della vita, e forse perciò non sapeva diffidare né di se stesso né d'alcuno. La moglie, all'incontro, aveva assistito fin dall'infanzia a scene orribili e imparato, purtroppo, che tutto può essere tristo, che nulla vi è di sacro al mondo, se finanche la madre, Dio mio! Ah sì, povera Silvia, meritava scusa, compatimento,
anche se vedeva il male dove non era, e si dimostrava perciò ingiusta verso di lui. Ma più egli, con la mite bontà, cercava d'accostarsi a lei, per ispirarle una maggior fiducia nella vita, per persuaderla a più equi giudizi, e più ella s'inaspriva e si rivoltava. Ma se non amore, buon Dio, almeno un po di gratitudine per lui che, alla fin fine, le aveva ridato una casa, una famiglia, togliendola a una vita randaggia e insidiosa. No, neppure gratitudine. Era superba, sicura di sé, di potere e di saper bastare a se stessa col proprio lavoro, e 6 o 7 volte, in quei primi 3 anni, lo minacciò di riprendere l'insegnamento e di separarsi da lui. Un giorno, alla fine, pose anche ad effetto la minaccia. Ritornando quel giorno dall'ufficio, il Lori non trovò in casa la moglie. La mattina aveva avuto con lei un nuovo e più aspro litigio per un lieve rimprovero che aveva osato di muoverle. Ma già da un mese circa si addensava la tempesta che era scoppiata quella mattina. Ella era stata stranissima tutto quel mese, di fosche maniere, e aveva finanche mostrato un'acerba ripugnanza per lui, senza ragione, al solito. Ora, nella lettera lasciata in casa, ella gli annunziava il proposito irremovibile di romperla per sempre, e che avrebbe fatto di tutto per riottenere il posto di maestra. E infine, perché egli non desse in vane smanie e non facesse chiassose ricerche, gli indicava l'albergo dove provvisoriamente aveva preso alloggio, ma che non andasse a trovarla perché sarebbe stato inutile. Il Lori rimase a lungo a riflettere con quella lettera in mano, perplesso. Aveva troppo sofferto, e ingiustamente. Il liberarsi però di quella donna sarebbe stato, sì, forse, un sollievo, ma anche un indicibile dolore. Egli la amava, e dunque un sollievo momentaneo, e poi un gran pena e un gran vuoto per tutta la vita. Sapeva, sentiva bene, che non avrebbe potuto più amare alcun'altra donna, mai. E lo scandalo, inoltre, che non si meritava. Egli, così corretto in tutto, separato ora dalla moglie, esposto alla malignità della gente, che avrebbe potuto sospettare chi sa quali torti in lui, quando Dio era testimonio di quanta longanimità, di quanta condiscenza avesse dato prova in quei 3 anni. Che fare? Deliberò di non muoversi per quella sera. La notte avrebbe portato a lui consiglio, a lei forse il pentimento. Il giorno dopo non andò all'ufficio e attese tutta la mattinata in casa. Nel pomeriggio si disponeva ad uscire, senza aver bene tuttavia fermato l'animo ad alcuna deliberazione, quando gli pervenne dalla Camera dei Deputati un invito dell'onorevole Marco Verona. Si era in crisi ministeriale e, da alcuni giorni, alla Minerva, si faceva con insistenza il nome del Verona come probabile sottosegretario di Stato. Qualcuno lo preconizzava anche ministro. Al Lori, fra le tante idee, era venuta anche quella di recarsi dal Verona per consiglio. Se n'era astenuto, immaginando a quali brighe egli dovesse trovarsi in mezzo di quei giorni. Silvia, evidentemente, non aveva avuto questo ritengo e, sapendo che egli sarebbe stato a capo della pubblica istruzione, era forse andata da lui per farsi riammettere nell'insegnamento. Martino Lori si rabbuiò, pensando che forse il Verona, avvalendosi adesso dell'autorità di suo prossimo superiore, volesse ordinargli di non interporsi negli uffici contro il desiderio della moglie. Ma invece Marco Verona lo accolse alla Camera con molta benignità. Si mostrò seccatissimo d'essere stato preso, come lui diceva, al laccio. Ministro, no, no, per fortuna, sottosegretario. Non avrebbe voluto assumersi neanche questa minore responsabilità, date le condizioni di quel momento politico. La disciplina del partito lo aveva forzato. Orbene, egli avrebbe voluto almeno nel gabinetto l'ausilio di un uomo onesto a tutta prova ed espertissimo, e aveva perciò pensato subito a lui, al cavalier Lori. Accettava? Pallido per la mozione e con le orecchie infocate, il Lori non seppe come ringraziarlo dell'onore che gli faceva, della fiducia che gli dimostrava. Ma tuttavia, profondendo questi ringraziamenti, aveva negli occhi una domanda ansiosa, lasciava intender chiaramente con lo sguardo che egli, in verità, si aspettava un altro discorso. Non voleva proprio nient'altro da lui l'onorevole Verona, anzi sua eccellenza.
Questi sorrise, alzandosi, e gli posò lievemente una mano sulla spalla. Sì, qualcos'altro voleva. Pazienza, voleva. E perdono per la signora Silvia. Via, ragazzate. È venuta a trovarmi e mi ha esposto i suoi fieri propositi, disse, sempre sorridendo. Le ho parlato a lungo ma sì, non c'è proprio bisogno che lei si discolpi, cavaliere. So bene che il torto è della signora, e gliel'ho detto, sa, francamente, anzi, l'ho fatta piangere. Sì, perché le ho parlato del padre, di quanto il padre sofferse per il tristo disordine della famiglia, e d'altro ancora le ho parlato. Vada via tranquillo, cavaliere, ritroverà a casa la signora. Eccellenza, io non so come ringraziarla, si provò a dire, commosso, il lori inchinandosi. Ma il Verona lo interruppe subito. Non mi ringrazi, e soprattutto non mi chiami eccellenza. E licenziandolo, lo assicurò che la signora Silvia, donna di carattere, avrebbe mantenuto senza dubbio le promesse che gli aveva fatte, e che non solo le scene spiacevoli non si sarebbero più rinnovate, ma che ella gli avrebbe dimostrato in tutti i modi il pentimento delle ingiuste amarezze che gli aveva finora cagionate. Tutto per bene, seconda parte. Capitolo 3. Fu veramente così. La sera della riconciliazione segnò per Martino Lori una data indimenticabile. Indimenticabile per tante ragioni, che egli comprese, o meglio, intuì subito, dal modo com'ella, fin dal primo vederlo, gli s'abbandonò tra le braccia. Quanto pianse, ma quanta e quale gioia egli beve in quelle lagrime di pentimento e di amore. Le vere sue nozze le celebrò allora. Da quel giorno ebbe la compagna sognata, e un altro suo segreto ardentissimo sogno si compì certo in quel primo ricongiungimento. Quando Martino Lori non poté più avere alcun dubbio sullo stato della moglie, e quand'ella poi gli mise al mondo una bambina, nel vedere di quale gratitudine, di qual devozione per lui, di quali sacrifizi per la figliuola la maternità avesse reso capace quella donna, tant'altre cose comprese e si spiegò. Ella voleva esser madre. Forse non comprendeva e non sapeva spiegarselo neppure lei, questo segreto bisogno della sua natura, e perciò era prima così strana e la vita sembrava così insulsa e vuota. Voleva esser madre. La felicità del sogno finalmente raggiunto fu turbata soltanto dall'improvvisa caduta del ministero di cui faceva parte l'onorevole Verona e un po', anche, nell'ombra, Martino Lori, suo segretario particolare. Forse più indignato dello stesso onorevole Verona si mostrò il Lori per l'aggressione violenta delle opposizioni coalizzate per rovesciare, quasi senza ragione, il ministero. L'onorevole Verona, per conto suo, dichiarò d'averne fino alla gola della vita politica e che voleva ritirarsene per riprendere con miglior frutto e maggiore soddisfazione gli studi interrotti. Alle nuove elezioni, infatti, riuscì a vincere le pressioni insistenti degli elettori e non si presentò. S'era infervorato d'una grande opera scientifica lasciata a mezzo dal professor Bernardo Ascenzi. Se la figliuola, signora Lori, gli faceva l'onore d'affidargliela, egli si sarebbe provato a seguitare gli esperimenti del maestro e a portare a compimento quell'opera. Silvia ne fu felicissima. In quell'anno di devota, fervida collaborazione s'erano stretti fortemente i legami d'amicizia fra il marito e il Verona. Il Lori, però, per quanto il Verona non avesse mai fatto pesar su lui il proprio grado e la propria dignità e lo trattasse ora con la massima confidenza, con la massima cordialità, fino a dargli e a farsi dare del tu, si mostrava timido e un po' impacciato, vedeva sempre nell'amico il superiore. Il Verona se n'aveva per male e spesso lo motteggiava. Rideva, sì, di quei motteggi il Lori, ma con una segreta afflizione, perché notava nell'animo dell'amico una certa amarezza che diveniva di giorno in giorno più acre. Ne attribuiva la causa al ritiro sdegnoso dalla vita politica, dalle lotte parlamentari, e ne parlava alla moglie e le consegnava di avvalersi di quell'ascendente che ella pareva avesse su lui per indurlo, per spingerlo a rituffarsi nella vita. Sì, vorrà dare ascolto a me, gli rispondeva Silvia, quando ha detto no e no, lo sai. Del resto a me non pare, lavora con tanto impegno, con tanta passione.
Martino Lori si stringeva nelle spalle. Sarà così. Gli pareva però che il Verona ritrovasse la serenità di prima solamente quando scherzava con la loro piccola Ginetta, che cresceva a vista d'occhio, florida e vispa. Marco Verona aveva veramente per quella bambina certe tenerezze che commovevano il Lori fino alle lagrime. Gli diceva che stesse bene attento perché qualche giorno gliel'avrebbe portata via. Sul serio, non scherzava. E Ginetta non se lo sarebbe lasciato dire 2 volte. Avrebbe abbandonato il babbo, la mamma, è vero? Anche la mamma per andar via con lui. Ginetta diceva di sì, cattivona, per regali, per i regali che egli le faceva a ogni minima occasione. E che regali! Ne soffrivano finanche ogni volta il Lori e la moglie. Questa, anzi, non sapeva tenersi dal dimostrare al Verona che se ne sentiva offesa. Avvilimento di superbia? No. Erano proprio troppi e di troppo costo quei regali e lei non li voleva. Il Verona, però, beandosi della festa che Ginetta faceva a quei giocattoli, scrollava le spalle, urtato dal loro rammarico e dalle loro proteste, e finanche si rivoltava con poco garbo a imporre che si stessero zitti e lasciassero godere la bambina. Silvia cominciò a poco a dirsi stufa di questi modi del Verona e al marito, che per scusarlo tornava a battere su quel chiodo, che era stato cioè un grave danno per l'amico il ritiro dalla vita politica, rispondeva che questa non era una buona ragione perché egli venisse a sfogare in casa il loro malumore. Il Lori avrebbe voluto far notare alla moglie che, in fin dei conti, quel malumore il Verona lo sfogava facendo felice la loro bambina, ma si stava zitto per non turbare l'accordo che, fin dal primo giorno della riconciliazione, s'era stabilito fra essi. Ciò che egli nei primi anni aveva trovato ostile in lei era divenuto pregio, ora, e virtù agli occhi suoi. Dallo spirito, dalla fermezza, dall'energia di lei, non più volti adesso contro di lui, egli si sentiva riempire tutto e sostenere. E gli pareva così piena ora la vita e così solidamente fondata con quella donna accanto, sua, tutta per la casa e per la figliuola. Stimava, sì, preziosa in cuor suo l'amicizia del Verona e avrebbe voluto perciò che l'animo della moglie non si raffermasse l'impressione che egli fosse divenuto importuno e fastidioso per quella soverchia affezione per Ginetta. D'altra parte, però, se quell'affezione troppo invadente doveva turbargli la pace della casa, la buona armonia con la moglie, ma come farlo intendere al Verona, che non voleva accorgersi neppure della freddezza con cui Silvia ora lo accoglieva? Col crescer degli anni Ginetta cominciò a dimostrare una passione vivissima per la musica ed ecco il Verona 2 o 3 volte la settimana pronto con la vettura per condurre la ragazza a questo e a quel concerto e spesso durante la stagione lirica veniva a congiurar con lei a metterla su perché inducesse con le sue graziette la mamma e il babbo ad accompagnarla a teatro nel palco già fissato per lei. Il Lori, angustiato e imbarazzato, sorrideva. Non sapeva dir di no per non scontentare l'amico e la figliuola, ma, santo Dio, il Verona avrebbe dovuto comprendere ch'egli non poteva così spesso. La spesa non era soltanto per il palco e per la vettura. Silvia doveva pure vestirsi bene, non poteva far cattiva figura. Sì, egli era oramai capo divisione, aveva già un discreto stipendio, ma non aveva certo denari da buttar via. Era tanta la passione per quella ragazza che il Verona non avvertiva queste cose e non s'avvedeva neppure del sacrifizio che doveva far Silvia certe sere rimanendo sola a casa con la scusa che non si sentiva bene. E così fosse sempre rimasta a casa. Una di quelle sere ella ritornò dal teatro in preda a continui brividi di freddo. La mattina dopo tossiva con una febbre violenta e in capo a 5 giorni moriva. Capitolo 4. Per la violenza fulminea di quella morte Martino Lori restò dapprima quasi più sbigottito che addolorato. Venuta la sera, il Verona, come urtato da quell'attonimento angoscioso, da quel cordoglio cupo che minacciava di vanir nell'ebetismo, lo spinse fuori dalla camera mortuaria, lo forzò a recarsi dalla figlia, assicurandolo che sarebbe rimasto lui, là, a vegliare tutta la notte. Il Lori si lasciò mandar via, ma poi, a notte alta, silenzioso come un'ombra, ricomparve nella camera mortuaria e vi trovò il Verona
con la faccia affondata nella sponda del letto su cui giaceva rigido e allividito il cadavere. Dapprima gli parve che, vinto dal sonno, il Verona avesse reclinato lì la testa inavvertitamente. Poi, osservando meglio, s'accorse che il corpo di lui era scosso a tratti, come da singhiozzi soffocati. Allora il pianto che finora non aveva potuto rompergli dal cuore, assalì anche lui furiosamente, vedendo piangere così l'amico. Ma questi, di scatto, gli si levò contro, fremente, trasfigurato, e, come egli, convulso, gli tendeva le mani per abbracciarlo, lo respinse, proprio lo respinse con fosca durezza, con rabbia. Doveva sentirsi in gran parte responsabile di quella sciagura, perché proprio lui, 5 sere prima, aveva forzato Silvia ad andare a teatro. Ed ora non gli reggeva l'animo a veder soffrire in quel modo l'amico. Così pensò il Lori, per spiegarsi quella violenza. Pensò che il dolore può diversamente sugli animi, certi li atterra, certi altri li arrabbia. E né le visite senza fine degli impiegati subalterni, che lo amavano come un padre, né le esortazioni del Verona, che gli indicava la figliuola smarrita nella pena e costernata per lui, valsero a scuoterlo da quella specie di annientamento in cui era caduto, quasi che il mistero cupo e crudo di quella morte improvvisa lo avesse circondato, diradandogli tutto intorno la vita. Gli pareva ora di veder tutto diversamente e che i rumori gli arrivassero come da lontano, e le voci stesse a lui più note, quella dell'amico, quella della propria figliuola, avessero un suono che egli non aveva mai prima avvertito. Cominciò così man mano a sorgere in lui da quell'attonimento come una curiosità nuova, ma spassionata, per il mondo che lo circondava, che prima non gli era mai apparso né aveva conosciuto così. Era mai possibile che Marco Verona fosse stato sempre quale egli lo vedeva ora? Finanche la persona, l'aria del volto gli sembravano diverse. E la sua stessa figliuola? Ma come? Era davvero già cresciuta di tanto? O dalla sciagura tutt'a un tratto era balzata su un'altra ginetta, così alta, esile, un po' fredda, segnatamente con lui? Sì, somigliava nelle fattezze alla madre, ma non aveva quella grazia che in gioventù accendeva, illuminava la bellezza della sua Silvia, e perciò tante volte Ginetta non pareva neanche bella. Aveva la stessa imperiosità della madre, ma senza quegli impeti franchi, senza scatti. Ora il Verona veniva con più scioltezza, quasi ogni giorno a casa del Lori, spesso rimaneva a desinare o a cenare. Aveva finalmente compiuto la poderosa opera scientifica concepita e iniziata da Bernardo Ascensi e già attendeva di mandarla a stampa in una magnifica edizione. Molti giornali ne recavano le prime notizie e di alcune fra le più importanti conclusioni avevano anche preso a discutere animatamente le maggiori riviste non solo italiane ma anche straniere, lasciando così prevedere la fama altissima a cui tra breve quell'opera sarebbe salita. Il merito del Verona per il proseguimento di essa e per le nuove ardite deduzioni tratte dalla prima idea fu, dopo la pubblicazione, riconosciuto universalmente non inferiore a quello dello stesso Ascensi. Ne ebbe gloria questi, ma assai più il Verona. Da ogni parte gli fioccarono plausi e onorificenze. Tra le altre la nomina a senatore. Non aveva voluto averla subito dopo la sua uscita dal mondo parlamentare. La accolse ora di buon grado perché non gli veniva per il tramite della politica. Martino Lori in quei giorni, pensando alla gioia, all'esultanza che avrebbe provato la sua Silvia nel veder così glorificato il nome del padre, si indugiò più a lungo nelle visite che ogni sera, uscendo dal ministero, soleva fare alla tomba della moglie. Aveva preso questa abitudine e andava anche d'inverno, con le cattive giornate, a curar le piante attorno alla gentilizia, a rinnovare i lumini nella lampada, e parlava pian piano con la morta. La vista quotidiana del camposanto e le riflessioni ch'essa gli suggeriva gli improntavano sempre più di squallore il volto. Tanto la figlia quanto il Verona avevano cercato di distoglierlo da questa abitudine. Egli dapprima aveva negato come un bambino colto in fallo, poi, costretto a confessare, aveva alzato le spalle, sorridendo pallidamente. Non mi fa nulla, anzi è per me un conforto, aveva detto. Lasciatemi andare.
tanto se fosse ritornato a casa subito dopo l'ufficio, chi avrebbe trovato? Giornalmente il Verona veniva a prendersi Ginetta. Non se ne lagnava lui, no, anzi era gratissimo all'amico degli svaghi che procurava alla figliuola. Quella certa asprezza che aveva avvertito in talune occasioni nei modi di lui e qualche altro lieve difetto di carattere non avevano potuto fargli scemare l'ammirazione, né tantomeno ora la gratitudine, la devozione per quest'uomo a cui né l'altezza dell'ingegno e della fama e degli uffici a cui era salito, né la fortuna toglievano d'accordare una così intima, più che fraterna amicizia a un pover'uomo come lui che, tranne il buon cuore, non si riconosceva altra virtù, altro pregio per meritarsela. Egli vedeva adesso con soddisfazione che non s'era ingannato quando diceva alla moglie che l'affetto del Verona sarebbe stato una fortuna per la loro Ginetta. N'ebbe la prova maggiore allorché questa compì 18 anni. Oh, come avrebbe voluto che la sua Silvia fosse stata presente quella sera, dopo la festa per il compleanno. Il Verona, venuto apposta senza alcun regalo in mano per Ginetta, appena questa se ne andò a dormire, se lo trasse in disparte e, serio e commosso, gli annunziò che un suo giovane amico, il marchese Flavio Gualdi, chiedeva a lui, per mezzo suo, la mano della figliuola. Martino Lori, lì per lì, rimase stupito. Il marchese Gualdi? Un nobile, ricchissimo, la mano di Ginetta? Andando col Verona nei concerti, nelle conferenze, a passeggio, Ginetta sì era potuta entrare in un mondo a cui né per nascita né per condizione sociale avrebbe potuto accostarsi. Vi aveva destato qualche simpatia, ma lui... Tu lo sai, disse all'amico quasi smarrito e afflitto nella gioia, sai qual è il mio stato. Non vorrei che il marchese Gualdi... Il Verona lo interruppe. Gualdi sa quel che deve sapere. Capisco, ma essendo tanta la disparità, non vorrei che egli, per quanto predisposto, non riuscisse neppure a figurarsi tante cose. Il Verona tornò a interromperlo, stizzito. Mi pareva ozioso dirtelo, ma giacché tu, scusa, mi tieni ora a un discorso così sciocco, per tranquillarti ti dirò che, via, essendo io da tant'anni tuo amico... Lo so! Ginetta è cresciuta più con me che con te, si può dire. Sì, sì. Oh, che mi piangi adesso! Non vorrò mica essere l'intermediario di questo matrimonio per nulla. Su, finiscila. Io me ne vado, ne parlerai tu domattina a Ginetta. Vedrai che non ti riuscirà difficile. Se l'aspetta? Domandò sorridendo tra le lagrime il Lori. E non hai visto che non s'è punto meravigliata nel vedermi arrivare questa sera a mani vuote? Così dicendo, Marco Verona rise gaiamente, come da tant'anni il Lori non lo aveva più sentito ridere. Capitolo 5. Un'impressione curiosa, di gelo da principio, ma non ci avrebbe fatto caso Martino Lori perché, come tante altre cose in vita sua, s'era spiegate. Persuaso dall'ingenua bontà, anche questa si sarebbe spiegata quale effetto naturale della preveduta disparità di condizione e un po' anche del carattere, dell'educazione, della figura stessa del genero. Non era più giovanissimo il marchese Gualdi, era ancora biondo, d'un biondo acceso, ma già calvo, lucido e roseo come una figurina di finissima porcellana smaltata, e parlava piano, con accento più francese che piemontese, piano piano, affettando nella voce una tal quale benignità condiscendente che contrastava però in modo strano con lo sguardo rigido degli occhi azzurri, vitrei. Da questi occhi il Lori s'era sentito, se non propriamente respinto, quasi allontanato, e gli era parso finanche di scorgervi come una commiserazione lievemente derisoria per lui, per i suoi modi forse troppo semplici prima, ora troppo circospetti, forse. Ma anche il tratto del tutto diverso che il Gualdi usava tanto col Verona quanto con Ginetta, egli si sarebbe spiegato. Quantunque, via, paresse che la moglie a colui fosse venuta da parte dell'amico e non da lui che era il padre. Veramente era stato così, ma il Verona... Ecco, il Verona non sapeva spiegarsi più, Martino Lori. Ora
che egli era rimasto solo in casa e non aveva più neanche l'ufficio, essendosi messo a riposo per far piacere al genero, non avrebbe dovuto Marco Verona prodigargli con maggiore premura e conforto dell'amicizia fraterna di cui per tanti anni aveva voluto onorarlo? Egli, il Verona, andava ogni giorno a trovar Ginetta nel vilino del Gualdi e da lui, dall'amico, dopo il giorno delle nozze, non era più venuto, neanche una volta per sbaglio. S'era forse stancato di vederlo così chiuso ancora nel cordoglio antico, ed essendo ormai vecchio anche lui preferiva andare dove si godeva, dove Ginetta per opera di lui pareva felice? Sì, anche questo poteva darsi, ma perché poi, quando egli andava a veder la figlia e lo trovava lì, a tavola con lei e il genero come se fosse di casa, era accolto da lui quasi con dispetto, gelidamente? Poteva darsi che questa impressione di gelo gli fosse data dal luogo, da quella vasta sala da pranzo, lucida di specchi e splendidamente arredata, ma che, no, no, non si era soltanto allontanato il Verona. Il tratto di lui era proprio cangiato. Gli stringeva appena la mano, appena lo guardava e seguitava a conversar col Gualdi, come se non fosse entrato nessuno. Per poco lì non lo lasciavano in piedi, innanzi alla tavola. Solo Ginetta gli rivolgeva qualche parola di tanto in tanto, ma così, fuori, perché non si potesse dire che proprio nessuno si curava di lui. Col cuore strizzato da un'angoscia inesplicabile, confuso e avvilito, Martino Lori se ne andava. Non doveva proprio avere alcun rispetto per lui, alcun riguardo il genero? Tutte le feste e gli inviti per il Verona perché ricco e illustre? Ma se doveva essere così, se volevano tutti e tre seguitare ad accoglierlo ogni sera in quel modo, come un importuno, come un intruso, egli non sarebbe andato più. No, no, per Dio, non sarebbe andato più. Voleva stare a vedere che cosa avrebbero fatto quei signori, tutte e tre, allora. Ebbene, passarono 2 giorni, ne passarono 4 e 5. Passò un'intera settimana e né il Verona, né il genero e neanche Ginetta, nessuno, neppure un servo, venne a chieder di lui se per caso fosse malato. Con gli occhi senza sguardo, vagando per la camera, il Lori si grattava di continuo la fronte con le dita irrequiete, quasi per destar la mente dal torpore angoscioso in cui era caduta. Non sapendo più che pensare, riandava con l'anima smarrita il passato. Tutt'a un tratto, senza saper perché, il pensiero gli si appuntò su un ricordo lontano, nel più triste ricordo della sua vita. Ardevano in quella notte funesta 4 ceri e Marco Verona, con la faccia affondata nella sponda del letto su cui giaceva Silvia morta, piangeva. Fu all'improvviso, come se, nella sua anima scombugliata, quei ceri funebri guizzassero e accendessero un lampo vivido a rischiarargli orridamente tutta la vita, fin dal primo giorno che Silvia gli era venuta innanzi, accompagnata da Marco Verona. Sentì mancarsi le gambe e gli parve che tutta la camera gli girasse attorno. Si nascose il volto con le mani, tutto ristretto in sé. Possibile, possibile. Alzò gli occhi al ritratto della moglie, dapprima quasi sgomento di ciò che gli avveniva dentro. Poi aggredì quel ritratto con lo sguardo, serrando le pugna e contraendo tutta la faccia in un'espressione d'odio, di ribrezzo, d'orrore. Tu! Più di tutti lei lo aveva ingannato, forse perché il pentimento di lei dopo era stato sincero. Il Verona, no, il Verona, no. Costui gli veniva in casa, là, come un padrone. Ma sì, forse sospettava ch'egli sapesse e fingesse di non accorgersi di nulla per vile tornaconto. Come questo pensiero odioso gli balenò, Martino Lori sentì artigliarsi le dita e le reni fenderglisi. Balzò in piedi, ma una nuova vertigine lo colse. L'ira, il dolore gli si sciolsero in un pianto convulso, impetuoso. Si riebbe alla fine, stremato di forze e come tutto vuoto dentro. Più di 20 anni c'eran voluti perché comprendesse, e non avrebbe compreso se quelli, con la loro freddezza, con la loro noncuranza sdegnosa, non gli avessero dimostrato e quasi detto chiaramente: che fare più, dopo tant'anni, ora che tutto era finito, così, da un pezzo, in silenzio, pulitamente, come usa fra gente per bene, fra gente che sa fare a modo le cose.
non gliel'avevano lasciato intendere con garbo, forse, che oramai non aveva più nessuna parte da rappresentare. Aveva rappresentato la parte del marito, poi quella del padre, e ora basta. Ora non c'era più bisogno di lui, poiché essi, tutti e tre, si erano così bene intesi fra loro. La men trista fra tutti, la meno perfida, forse era stata colei che s'era pentita subito dopo il fallo ed era morta. E Martino Lori quella sera, come tutte le sere, seguendo l'antica abitudine, si ritrovò per la via che conduce al cimitero. S'arrestò, fosco e perplesso, se andare avanti o tornare indietro. Pensò alle piante attorno alla gentilizia che da tant'anni ormai curava con amore. Là, tra poco, anch'egli avrebbe riposato, là sotto, accanto a lei. Ah, no, no, non più ormai. Eppure, come aveva pianto quella donna allora ritornando a lui, e di quanto affetto lo aveva circondato dopo. Sì, sì, s'era pentita. A lei sì, a lei soltanto egli forse poteva perdonare. E Martino Lori riprese la via per il cimitero. Aveva qualche cosa di nuovo da dire alla morta quella sera. La buonanima. Fin dal primo giorno Bartolino Fiorenzo s'era sentito dire dalla promessa sposa: Lina, veramente, ecco. Lina, no, non è il mio nome. Carolina mi chiamo. La buonanima mi volle chiamar Lina e m'è rimasto così. La buonanima era Cosimo Taddei, il primo marito. Eccolo là, glielo aveva anche indicato la promessa sposa, perché era ancora là, ridente e in atto di salutare col cappello, vivacissima istantanea fotografica ingrandita, nella parete di fronte al canapè, presso al quale Bartolino Fiorenzo stava seduto. E istintivamente a Bartolino era venuto di inchinar la testa per rispondere a quel saluto. A Lina Sarulli, vedova Taddei, non era neanche passato per il capo di togliere quel ritratto dal salotto, il ritratto del padrone di casa. Era di Cosimo Taddei, infatti, la casa in cui ella abitava. Lui, ingegnere, la aveva levata di pianta, lui poi così elegantemente arredata, per lasciargliela alla fine in eredità con l'intero patrimonio. La Sarulli seguitò senza notare affatto l'impaccio del promesso sposo. A me non piaceva cangiar nome, ma la buonanima allora mi disse: e se invece di Carolina ti chiamassi Cara Lina, non sarebbe meglio? Quasi lo stesso, ma tanto di più. Va bene? Benissimo, sì sì, benissimo, rispose Bartolino Fiorenzo, come se la buonanima avesse domandato a lui un parere. Dunque, cara Lina, siamo intesi? Concluse la Sarulli, sorridendo. E Bartolino Fiorenzo: intesi, sì, sì, intesi, balbettò smarrito, di confusione e di vergogna, pensando che il marito, intanto, guardava ridente dalla parete e lo salutava. Quando, 3 mesi dopo, i Fiorenzo, marito e moglie, accompagnati alla stazione dai parenti e dagli amici, partirono per il viaggio di nozze diretti a Roma, Ortensia Motta, intima di casa Fiorenzo e anche amicissima della Sarulli, disse al marito, alludendo a Bartolino: povero figliuolo, ha preso moglie? Io direi piuttosto che gli hanno dato marito. Ma con ciò si badi, la Motta non voleva mica dire che Lina Sarulli, prima Lina Taddei, ora Lina Fiorenzo, avesse più dell'uomo che della donna. No, troppa donna, anzi, quella cara Lina. Fra i due però, via, non si poteva mettere in dubbio che avesse molta più esperienza della vita e più giudizio lei che lui. Ah, lui, tondo, biondo, rubicondo, aveva l'aria d'un bamboccione curioso, però, calvo, ma d'una calvizie che pareva finta, come se egli stesso si fosse rasa la sommità del capo per togliersi quell'aria infantile, e senza riuscirci, povero Bartolino. Ma che povero, miagolò con la voce nasina, stizzito, il Motta, vecchio marito della giovane Ortensia,
il quale aveva combinato quel matrimonio e non voleva se ne dicesse male. Bartolino non è mica uno sciocco, valentissimo chimico. Ma sì, di prima forza, ghignò la moglie. Di primissima forza, ribatté lui. Valentissimo chimico, se avesse voluto mandare a stampa gli studii profondi, nuovi, d'indiscutibile originalità, che aveva fatto fin da giovinetto in quella scienza, passione finora unica, esclusiva della sua vita. Ma senza dubbio, chissà, al primo concorso, chissà di qual primaria università del regno sarebbe stato professore, dotto, e ora, come marito, sarebbe stato esemplare. Nella vita coniugale entrava puro, vergine di cuore. Ah, per questo, riconobbe la moglie, come se, quanto a quella verginità, fosse disposta a concedere anche di più. Il fatto è che ella, prima che si fosse concluso quel matrimonio con la Sarulli, ogni qualvolta in casa Fiorenzo sentiva consigliare dal marito allo zio di Bartolino che bisognava coniugare questo ragazzo, scoppiava a ridere. Oh, certe risate ci faceva. Coniugarlo, sì signora, coniugarlo, si voltava a dirle il marito, irosamente. E allora lei, frenandosi di scatto: ma coniugatelo pure, cari miei, io rido per me, rido di ciò che sto leggendo. Difatti leggeva lei, mentre il Motta si faceva la solita partita a scacchi col signor Anselmo, zio di Bartolino. Leggeva qualche romanzo francese alla vecchia signora Fiorenzo, da 6 mesi relegata in una poltrona dalla paralisi. Oh, allegre veramente quelle serate! Bartolino tappato ermeticamente nel suo gabinetto di chimica, la vecchia zia che fingeva di prestare ascolto alla lettura e non capiva più una saetta, quegli altri 2 vecchi intenti alla loro partita. Bisognava coniugare Bartolino per avere un po' d'allegria in casa. Ed ecco, povero figliuolo, lo avevano coniugato davvero. Intanto Ortensia pensava ai 2 sposini in viaggio e rideva immaginandosi la Lina a tu per tu con quel giovanottone calvo, inesperto, vergine di cuore, come diceva il marito. Lina Sarulli c'era stata 4 anni in compagnia di quel caro ingegner Taddei, espertissimo, vivace, gioviale e intraprendente, anche troppo. Forse a quell'ora la vedova sposina aveva già notato la differenza tra i 2. Prima che il treno si scrollasse per partire, lo zio Anselmo aveva detto alla nuova nipote: «Lina, ti raccomando Bartolino, guidalo tu». Intendeva dire guidarlo per Roma, dove Bartolino non era mai stato. Lei sì c'era stata, nel suo primo viaggio di nozze, con la buon'anima, e serbava memoria anche delle minime cose, dei più lievi incidenti che le erano occorsi, minutissima e lucidissima memoria, quasi che fossero passati non 6 anni, ma 6 mesi da allora. Il viaggio con Bartolino durò un'eternità, le tendine non si poterono abbassare. Appena il treno s'arrestò alla stazione di Roma, Lina disse al marito: «Ora lascia fare a me, ti prego. Giù le valigie». E al facchino che venne ad aprir lo sportello: «Ecco, 3 valigie, 2 cappelliere, no, 3 cappelliere, un portamantelli, un altro portamantelli, questo sacchetto, quest'altro sacchetto. Che altro c'è? Niente, basta. Hotel Vittoria». Uscendo dalla stazione, dopo ritirato il baule, riconobbe subito il conduttore dell'omnibus e gli fe cenno. Come furono montati, disse al marito: «Vedrai, albergo modesto, ma comodissimo. Buon servizio, pulizia, prezzi modici e centrale poi». La buon'anima, senza volerlo ella lo ricordava, se n'era trovato molto contento. Ora anche Bartolino senza dubbio se ne sarebbe trovato contentone. Oh, buonissimo figliuolo! Non fiatava neppure. «Stordito, eh?» gli disse.
anche a me ha fatto lo stesso effetto la prima volta. Ma vedrai, Roma ti piacerà. Guarda, guarda, piazza delle Terme, Terme di Diocleziano, Santa Maria degli Angeli, e quella là, voltati, fino in fondo, via Nazionale, magnifica, non è vero? Poi ci passeremo. Scesi all'albergo, Lina si sentì come a casa sua. Avrebbe voluto che qualcuno la riconoscesse, come lei riconosceva quasi tutti. Ecco, quel vecchio cameriere, per esempio. Pippo, sì, lo stesso di 6 anni fa. Che camera? Avevano assegnato loro la numero 12 al primo piano. Bella camera, ampia, con alcova, ben messa. Ma Lina disse al vecchio cameriere: Pippo, e la camera al numero 19, al secondo piano? Vorreste vedere se fosse libera? Subito, rispose il cameriere inchinandosi. Molto più comoda, spiegò Lina al marito. Ci deve essere un piccolo vano accanto all'alcova e poi più aria e meno frastuono. Staremo molto meglio. Ricordava che anche alla Buonanima era capitato lo stesso caso. Gli avevano assegnato una camera al primo piano e lui se l'era fatta cambiare. Il cameriere, poco dopo, venne a dire che il numero 19 era libero e a loro disposizione se lo preferivano. Ma sì, s'affrettò a dir Lina, lietissima, battendo le mani. E appena entrata ebbe la gioia di riveder quella camera tal quale, con la stessa tappezzeria, gli stessi mobili nella stessa posizione. Bartolino restava estraneo a quella gioia. Non ti piace? Gli domandò Lina, spuntandosi il cappellino innanzi al noto specchio sul cassettone. Sì, va bene, rispose egli. Oh, guarda, me ne accorgo dallo specchio. Quel quadretto lì non c'era, allora. C'era un piatto giapponese. Si sarà rotto. Ma di, non ti piace? No, 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 niente baci per ora, col muso sporco. Tu ti laverai qua. Io andrò di là nel mio bugigattolo. Addio. E scappò via, felice, esultante. Bartolino Fiorenzo si guardò attorno, un po' mortificato. Poi s'appressò all'alcova, ne sollevò il cortinaggio e vide il letto. Doveva esser lo stesso in cui la moglie per la prima volta aveva dormito con l'ingegner Taddei. E da lontano, da un ritratto appeso alla parete del salotto, nella casa della moglie, Bartolino si vide salutare. Per tutto il tempo che durò il viaggio di nozze, non solamente poi si coricò in quello stesso letto, ma desinò e cenò anche negli stessi ristoranti dove la buonanima aveva condotto a desinare la moglie. Andò in giro per Roma, seguendo come un cagnolino i passi della buonanima che guidava nel ricordo la moglie. Visitò le antichità e i musei, e le gallerie e le chiese e i giardini, vedendo e osservando tutto ciò che la buonanima aveva fatto vedere e osservare alla moglie. Era timido e non osava dimostrare in quei primi giorni l'avvilimento, la mortificazione che cominciava a provare nel dover seguire così, in tutto e per tutto, l'esperienza, il consiglio, i gusti, le inclinazioni di quel primo marito. La moglie non lo faceva per male, non se ne accorgeva né poteva accorgersene. A 18 anni, priva d'ogni discernimento, d'ogni nozione della vita, era stata presa tutta da quell'uomo e istruita e formata e fatta donna da lui. Era insomma una creatura di Cosimo Taddei, doveva tutto, tutto a lui, e non pensava e non sentiva e non parlava e non si muoveva se non a modo di lui. E come mai dunque aveva ripreso marito? Ma perché Cosimo Taddei le aveva insegnato che alle sciagure le lacrime non son rimedio. La vita a chi resta, la morte a chi tocca. Se fosse morta lei, egli avrebbe certamente ripreso moglie. E dunque ora Bartolino doveva fare a modo di lei, cioè a modo di Cosimo Taddei, che era il loro maestro e la loro guida.
non pensare a nulla, non affliggersi di nulla, ridere e divertirsi, poiché n'era tempo. Ella non lo faceva per male. Sì, ma almeno, ecco, un bacio, una carezza, qualcosa infine che non fosse propriamente a modo di quell'altro. Niente, niente, niente di particolare doveva egli far sentire a quella donna. Niente di suo che la sottraesse anche per poco al dominio di quel morto. Bartolino Fiorenzo cercava, ma la timidezza gli impediva d'escogitar carezze nuove. Cioè, ne escogitava, tra sé e sé, anche di arditissime, ma poi bastava che la moglie nel vederlo diventar rosso rosso gli domandasse «Che hai?» Addio gli sbollivano tutte. Faceva un viso da scemo e le rispondeva «Che ho?» Di ritorno dal viaggio di nozze furono turbati da una triste notizia inattesa. Il Motta, l'autore del loro matrimonio, era morto improvvisamente. Lina Fiorenzo, che alla morte del Taddei s'era trovata accanto a Ortensia e ne aveva avuto conforto e cura da sorella, corse subito da lei per curarla a sua volta. Non credeva che questo compito pietoso dovesse riuscirle difficile. Ortensia, via, non doveva essere in fondo troppo afflitta di quella sciagura. Buon uomo, sì, il povero Motta, ma seccantissimo e molto più vecchio di lei. Rimase però costernata nel ritrovare l'amica, dopo 10 giorni dalla disgrazia, addirittura inconsolabile. Suppose che il marito la avesse lasciata in tristi condizioni finanziarie e arrischiò con garbo una domanda. «No, no», s'affrettò di risponderle Ortensia tra le lagrime, «ma capirai». «Che cosa? Tutta quella pena sul serio?» Non la capiva Lina Fiorenzo e volle confessarlo al marito. Fece Bartolino stringendosi nelle spalle, rosso come un gambero, di fronte a quella specie di incoscienza della moglie pur tanto sapiente. In fin dei conti, dico, le è morto il marito. E via adesso, marito, esclamò Lina. Le poteva essere padre a momenti. E ti par poco? Ma non era neanche padre, poi. Lina aveva ragione. Ortensia piangeva troppo. Nei 3 mesi del fidanzamento di Bartolino, la Motta aveva notato che il povero giovine era rimasto molto turbato della facilità con cui la promessa sposa parlava innanzi a lui del primo marito. Turbato perché non riusciva a metter d'accordo la memoria viva, continua, persistente ch'ella serbava di colui, col fatto che ora stesse per riprender marito. Ne aveva discusso in casa con lo zio e questi aveva cercato di rassicurarlo, dicendogli che era anzi una prova di franchezza quella da parte della sposa, di cui non avrebbe dovuto offendersi, perché appunto dal fatto che ella riprendeva marito doveva venirgli la certezza che la memoria di quell'uomo non aveva più radici nel cuore di lei, bensì nella mente soltanto, sicché dunque ella poteva parlarne senza scrupoli anche dinanzi a lei. Bartolino non s'era affatto raffidato dopo questo ragionamento. Ortensia lo sapeva bene. Ora poi ella aveva motivo di credere che il turbamento del giovine, per quella cosiddetta franchezza della moglie, dopo il viaggio di nozze, doveva essere di molto cresciuto. Nel ricevere la visita di condoglianza dei 2 sposi, ella aveva voluto perciò mostrarsi, non tanto a Lina quanto a Bartolino, inconsolabile. E Bartolino Fiorenzo rimase così simpaticamente impressionato di quel dolore della vedova che per la prima volta osò contraddire alla moglie che quel dolore non voleva credere e le disse col volto in fiamme: «Ma anche tu, scusa, non hai forse pianto quando t'è morto?» «Che c'entra?» lo interruppe Lina. «Prima di tutto la buon'anima era ancor giovine, sì», disse avanti Bartolino per non farlo dire a lei. «E poi io», rispose ella, ho pianto, è vero». «Non molto?» arrischiò Bartolino. «Molto, molto. Ma infine mi son fatta una ragione, ecco. Credi pure, Bartolino,
tutto quel pianto di Ortensia è troppo. Bartolino non ci volle credere. Bartolino sentì anzi più aspra entro di sé, dopo questo discorso, la stizza, ma non tanto contro la moglie quanto contro il defunto Taddei, perché comprendeva bene oramai che quel modo di ragionare, quel modo di sentire non eran proprii di lei, della moglie, ma il frutto della scuola di quell'uomo che doveva essere stato un gran cinico. Non si vedeva forse Bartolino ogni giorno, entrando nel salotto, sorridere e salutare da colui? Ah, quel ritratto lì non poteva più soffrirlo. Era una persecuzione. Lo aveva sempre davanti agli occhi. Entrava nello studio ed ecco, l'immagine del Taddei gli rideva e lo salutava, come per dirgli: passi, passi pure. Qui era anche il mio studio d'ingegnere, sa? Ora lei vi ha alloggiato il suo gabinetto di chimica. Buon lavoro. La vita a chi resta, la morte a chi tocca. Entrava nella camera da letto ed ecco, l'immagine del Taddei lo perseguitava anche lì. Rideva e lo salutava. Si serva pure. Buonanotte. È contento di mia moglie? Ah, gliel'ho istruita bene. La vita a chi resta, la morte a chi tocca. Non ne poteva più. Tutta quella casa lì era piena di quell'uomo, come sua moglie. Ed egli, tanto pacifico prima, ora si trovava in preda a un continuo orgasmo, che pur si sforzava di dissimulare. Alla fine cominciò a fare stranezze per scuotere le abitudini della moglie. Se non che queste abitudini Lina le aveva contratte da vedova. Cosimo Taddei, d'indole vivacissima, non aveva abitudini, non aveva voluto mai averne. Sicché dunque Bartolino, alle prime stranezze, si sentì rimproverare dalla moglie. Oh Dio, Bartolino, come la buon'anima? Ma non volle darsi per vinto. Sforzò violentemente la propria natura per farne di nuove. Qualunque cosa però facesse, pareva a Lina che la avesse fatta pure quell'altro, che ne aveva fatte veramente di tutti i colori. Bartolino si avvilì, tanto più che Lina mostrava di riprender gusto a quelle scapataggini. Seguitando così, a lei doveva certo sembrare di rivivere proprio con la buon'anima. E allora Bartolino, per dare uno sfogo all'orgasmo crescente di giorno in giorno, concepì un tristo disegno. Veramente, egli non intese tanto di tradir la moglie quanto di vendicarsi di quell'uomo che gliel'aveva presa tutta e se la teneva ancora. Credette che quest'idea cattiva fosse nata in lui spontaneamente, ma in verità bisogna dire in sua scusa che gli fu quasi suggerita, insinuata, infiltrata da colei che invano da scapolo aveva più volte tentato con le sue arti di rimuoverlo dall'eccessivo studio della chimica. Fu per Ortensia Motta una rivincita. Ella si mostrò dolentissima d'ingannar l'amica, ma fece intendere a Bartolino che lei, prima ancora che egli prendesse moglie, via, era quasi fatale. Questa fatalità non apparve a Bartolino molto chiara, e però, da buon figliuolo, restò deluso, quasi frodato dalla facilità con cui era riuscito nel suo intento. Rimasto per un tratto solo, là, nella camera del buon vecchio Motta, si pentì della sua cattivazione. A un certo punto gli occhi gli andarono per caso su qualcosa che luccicava sullo scendiletto, dalla parte d'Ortensia. Era un ciondolo d'oro, con una catenella, che le doveva essere scivolato dal collo. Lo raccolse per restituirglielo, ma aspettando con le dita nervose, senza volerlo, gli venne fatto d'aprirlo. Trasecolò. Il ritrattino piccolo piccolo di Cosimo Taddei. Anche lì. Rideva e lo salutava. Senza malizia. Capitolo 1. Quando Spiro Tempini
con le lunghe punte dei baffetti insegate come due capi di spago, lì pronti per passarne il foro praticato da una lesina, facendo a leva di continuo con le dita sui polsini inamidati per tirarseli fuor delle maniche della giacca. Timido e smilzo, miope e compito, chiese debitamente alla maggiore delle 4 sorelle Margheri la mano di Iduccia, la minore, e se ne andò con quelle piote ben calzate ma fuori di squadra e indolenzite, inchinandosi più e più volte di seguito. Tanto Serafina, quanto Carlotta, quanto Zoe, quanto Iduccia stessa rimasero per un pezzo quasi intronate. Ormai non s'aspettavano più che a qualcuno potesse venire in mente di chieder la mano d'una di loro. Dopo essersi rassegnate a tante gravi sciagure, alla rovina improvvisa e alla conseguente morte per crepacuore del padre, poi a quella della madre, e quindi a dover trarre profitto dei buoni studi compiuti per arricchire squisitamente la loro educazione signorile, s'erano anche rassegnate a rimaner zitelle. Veramente, certe loro amiche carissime non volevano credere a quest'ultima rassegnazione, perché pareva loro che le Margheri, da un pezzo, si fossero come impuntate. Serafina a 30 anni, Carlotta a 29, Zoe a 27, Ida a 25. Il tempo passava. Cominciava a urtarle un po' sgarbatamente alle spalle. Invano. Lì, ferme ostinatamente sulla triste soglia di quegli anni oltrepassati. Che stavano ad aspettare? E via! Qualcuno che le inducesse finalmente a muoversene, ad andare innanzi non più sole. Quando queste care amiche sentivano dalle 3 sorelle maggiori chiamar per nome l'ultima, si confessavano che facevano loro l'effetto che la chiamassero da lontano, da molto lontano. Iduccia! Perché, a conti fatti, Ida, via, doveva avere per lo meno 28 anni. Intanto, aiutate da amici autorevoli, rimasti fedeli dopo la rovina, le Margheri erano riuscite col lavoro, cioè impartendo lezioni particolari di lingue straniere, inglese e francese, di pittura ad acquerello, d'arpa e di miniatura, a tener su intatta la casa, che attestava con l'eleganza sobria e semplice della mobilia e della tappezzeria l'agiatezza in cui eran nate e di cui avevano goduto, e andavano ancora a concerti e a radunanze, accolte dovunque con molta deferenza e con simpatia per il coraggio di cui davano prova, per il garbo disinvolto con cui portavano gli abiti non più sopraffini, per le maniere gentili e dolcissime e anche per le fattezze graziose e tuttora piacevoli. Erano magroline, forse un po' troppo, spighite, dicevano i maligni, e di alta statura, tutte 4. Ida e Serafina bionde, Carlotta e Zoe brune. Certamente era una bella soddisfazione per loro poter bastare a se stesse col proprio lavoro. Avrebbero potuto morir di fame e non morivano. Si procuravano da mangiare, da vestir discretamente, da pagar la pigione, e quelle care amiche che avevano marito e le altre che avevano il fidanzato o facevano all'amore si congratulavano tanto con esse di questo bel fatto, e quelle promettevano che avrebbero mandato presto la piccola Tittì o il piccolo Cocò a studiar l'arpa o la pittura d'acquarello, e le altre, per miracolo, nelle effusioni d'affetto e d'ammirazione, non promettevano che si sarebbero affrettate a mettere al mondo un figliuolo, una figliuola, per avere anch'esse il piacere d'aiutare le coraggiose amiche a provvedersi da vestir discretamente, da pagar la pigione e non morire di fame. Ma ecco intanto questo signor Tempini, piovuto dal cielo. Ci vuole un bel po' prima che le 4 sorelle rinvenissero dallo stupore. Conoscevano il Tempini soltanto da pochi mesi. Lo avevano veduto sì e no
una dozzina di volte nei salotti che esse frequentavano. Né pareva loro ch'egli avesse mai manifestato in alcun modo, timido com'era e impensierito sempre di quei piedi troppo grossi, ben calzati e indolenziti, d'aver qualche mira su esse. Quasi quasi, dopo tanta vana e smaniosa attesa, quella richiesta così improvvisa e insperata le contrariava, le insospettiva. Che considerazioni aveva potuto far costui nel venirsi a cacciare, così a cuor leggero, con quell'aria smarrita, tra quattro ragazze sole, senza dote, senza stato se non precario, o almeno molto incerto, unite fra loro, legate inseparabilmente dall'aiuto che eran costrette a prestarsi a vicenda? Che s'era immaginato? Come s'era indotto? Che aveva fatto Iduccia per indurlo? Ma niente, vi giuro, nientissimo! Badava a protestare Iduccia infocata in volto. Le sorelle dapprima si mostrarono incredule, tanto che Iduccia si stizzì e dichiarò finanche che non voleva saperne, perché le era antipatico. Ecco, antipaticissimo quel come si chiamava? Tempini. E via, antipatico. Perché? Ma no, giovane serio, disse Serafina. Giovane colto, disse Carlotta. Laureato in legge, disse Zoe, e Serafina aggiunse: segretario al Ministero di Grazia e Giustizia. E Carlotta? Libero docente di non ricordo bene di che cosa, all'Università di Roma. E lo conoscevano appena le sorelle Margheri. Zoe finanche si ricordò che il Tempini aveva tenuto una volta una conferenza al circolo giuridico. Sì, una conferenza con proiezioni, in cui si mostravano le impronte digitali dei delinquenti. Ricordava benissimo. Anzi, la conferenza era intitolata Segnalamenti dattiloscopici col rilievo delle impronte digitali. Del resto Serafina e Carlotta avrebbero domandato maggiori ragguagli, si sarebbero consigliati con gli amici autorevoli, non perché dubitassero minimamente del Tempini, ma per far le cose proprio a modo. Capitolo 2. 3 giorni dopo, Spiro Tempini fu accolto in casa e quindi presentato nelle radunanze quale promesso sposo di Iduccia soltanto. Pareva veramente il promesso sposo di tutte e 4 le Margheri, anzi, più che di Iduccia delle altre 3, perché Iduccia, vedendo così naturalmente partecipi le sorelle della soddisfazione, della gioia che avrebbero dovuto esser sue principalmente, si irrigidiva in un contegno piuttosto riserbato e faceva peggio, che quelle, supponendo che ella non riuscisse ancora a vincere la prima, in giusta antipatia per il Tempini, ritenevano che fosse loro dovere compensarlo di quella freddezza, opprimendolo di cure, d'amorevolezze, così che egli non se ne accorgesse. Spiro, il fazzoletto da collo, avvolgiti bene, mi raccomando, hai la voce un po' rauca. Spiro, hai le mani troppo calde, perché? Poi ciascuna gli aveva chiesto un piccolo sacrifizio. Zoe: per carità, Spiro, non t'insegare più codesti baffetti. Carlotta: se fossi in te, Spiro, me li lascerei un po' più lunghetti i capelli. Non ti pare, Iduccia, che pettinati così a spazzola gli stiano male? Meglio con la scriminatura da un lato, alla Guglielmo. E Serafina: Iduccia dovrebbe farti smettere codesti occhiali a staffa, da notaio, Dio mio, o da professore tedesco. Meglio le lenti, Spiro, un paio di lenti e senza laccio, mi raccomando, a pince-nez. Alle piote nessun accenno, erano irrimediabili. In men d'un mese Spiro Tempini diventò un altro. I maligni però lo commiseravano a torto, perché egli, cresciuto sempre solo, senza famiglia, senza cure,
era felicissimo tra quelle 4 sorelle tanto buone e intelligenti e animose, che lo vezzeggiavano e gli stavano sempre attorno a domandargli ora una notizia, ora un consiglio, ora un servizietto. Spiro, chi è Bacone? Per piacere, Spiro, abbottonami questo guanto. Uff, che caldo! Ti seccherebbe, Spiro, di portarmi questa mantellina? O di, Spiro, sapresti regolarmi questo orologino? Va sempre indietro. Iduccia zitta. Sospettare delle sorelle, questo no, neanche per ombra. Ma certo cominciava a essere un po' stufa di tutto quello sfoggio di civetteria senza malizia. Avrebbero dovuto comprenderlo le sorelle, che diamine, avvedersi che il Tempini, essendo per natura così timido e servizievole, e standogli esse così d'attorno senza requie, 3 pittime la trascurava per badare a loro. Non gli lasciavano più né tempo né modo non che d'accostarsi a lei, ma neanche di respirare. Spiro di qua, Spiro di là. Avrebbe dovuto aver 4 braccia, quel poveretto, per offrirne uno a ciascuna e altrettante mani per pigliarsele tutte 4. Le seccava poi maggiormente che esse, con le loro manierine, quasi quasi lo costringevano ogni volta a portar 4 regali invece di uno. Ma sì, gli facevano tanta festa ogni volta che egli, per paura che rimanessero poi deluse, si guardava bene dal recarne qualcuno particolare a lei che era la fidanzata. Non parlava Iduccia, ma certe bili ci pigliava a quello spettacolo di vezzi e di premure. Così, santo Dio, egli avrebbe potuto chiedere senz'altro la mano di Zoe o di Carlotta o anche di Serafina. Perché aveva chiesto la sua? Iduccia aspettava dunque con molta impazienza, quantunque senza il minimo entusiasmo, il giorno delle nozze, sperando bene che in tal giorno almeno una certa distinzione egli finalmente avrebbe dovuto farla. Capitolo 3. Avvenne un contrattempo spiacevolissimo. Per fare il viaggio di nozze, Spiro Tempini aveva sollecitato al Ministero di Grazia e Giustizia un lavoro straordinario. Nonostante l'amore e il gran da fare che gli davano le 3 future cognatine, lo aveva condotto a termine con quella minuziosa diligenza, con quello zelo scrupoloso che soleva mettere in tutti i lavori d'ufficio e negli studi pregiatissimi di scienza positiva. Contava che questo lavoro gli fosse retribuito in pochi giorni, prima di quello fissato per le nozze. Ma all'ultimo momento, quando già tutto era disposto per la celebrazione del matrimonio, stampate le partecipazioni, spiccati gli inviti, il decreto ministeriale era stato respinto dalla Corte dei Conti per vizio di forma. Spiro Tempini parve lì lì per cadere fulminato da una congestione cerebrale. Lui, di solito così timido, così ossequente, così misurato nelle espressioni, si lasciò scappare parole di fuoco contro la burocrazia, contro l'amministrazione dello Stato, anche contro il ministro, contro tutto il governo, che gli mandava a monte il viaggio di nozze. Non per il viaggio di nozze in se stesso, ma perché si vedeva costretto a venir meno a un riguardo di delicatezza verso le 3 cognatine nubili. S'era stabilito, anzi non s'era messo neanche in discussione, che egli avrebbe fatto casa comune con esse. Sì, ma santo Dio, almeno la prima notte non avrebbe voluto rimanere lì sotto lo stesso tetto. S'immaginava l'imbarazzo, per non dir altro, di quelle 3 povere ragazze, quando, andati via tutti gli invitati, finita la festa, lui e Iduccia. Ah! Ci sudava freddo. Sarebbe stato un momento terribile, uno strappo a tutte le convenienze, un angoscioso tormento di tutta la notte. Come la avrebbero passata quelle 3 povere anime, con la sorellina divisa da loro per la prima volta, di là, in un'altra camera, con lui? Invano Spiro Tempini, per rimediarvi, pregò
scongiurò Iduccia che si contentasse d'un viaggetto di pochi giorni, pur che fosse d'una gitarella a Frascati o ad Albano. Iduccia, forse perché non capiva ed egli non osò di farla anzitempo capace, Iduccia non ne volle sapere. Le parve un ripiego meschino e umiliante. Là, meglio rimanere a casa. Il Tempini diede un'ingollatina e arrischiò. Dicevo per le tue sorelle, ecco. Ma la sposina, che si teneva già da un bel pezzo, gli piantò tanto d'occhi in faccia e gli domandò: perché? Che c'entrano le mie sorelle? Ancora? E chissà che altro avrebbe aggiunto Iduccia nella stizza se non fosse stata una ragazza per bene, che doveva figurare di non capir nulla fino all'ultimo momento. Fu però una bella festa, non molto vivace, perché si sa, l'idea delle nozze richiama alla mente di chi abbia un po' di senno e di coscienza non lievi doveri e responsabilità, ma degna tuttavia e decorosa, soprattutto per la qualità degli invitati. Spiro Tempini, che teneva più alla libera docenza che al posto di segretario al Ministero di Grazia e Giustizia, perché credeva di contare infine qualche cosa fuori dell'ufficio, invitò pochi colleghi e molti professori d'università, i quali ebbero la degnazione di parlare animatamente di studi antropologici e psicofisiologici e di sociologia ed etnografia e di statistica. Poi il momento terribile venne, e fu purtroppo quale il Tempini lo aveva preveduto. Quantunque volessero sembrar disinvolte, le tre sorelle e anche Iduccia stessa vibravano dalla commozione. Avevano trattato finora con la massima confidenza il Tempini, ma quella sera, che impaccio, che senso nel vederlo rimanere in casa con loro, lui solo, uomo, già nel pieno diritto d'entrare in una intimità che, per quanto timida in quei primi istanti e imbarazzata, avventava. Profondamente turbate, con gli occhi lampeggianti, le tre sorelle guardavano la sposa e le leggevano negli occhi la stessa ambascia che strizzava le loro animucce, non al tutto ignare, certo, ma perciò anzi più trepidanti. Iduccia si staccava da loro, cominciava da quella sera ad appartenere più a quell'estraneo che ad esse. Era una violenza che tanto più la turbava quanto più delicate erano le maniere con cui si manifestava finora. E poi Iduccia, lei sola, tra breve, avrebbe saputo. Le s'accostarono, sorridendo nervosamente, per baciarla. Subito il sorriso si cangiò in pianto. Due, Serafina e Carlotta, scapparono via nella loro camera senza neanche volgersi a guardare il cognato. Zoe fu più coraggiosa, gli mostrò gli occhi rossi di pianto e alzando il pugno in cui teneva il fazzoletto gli disse tra due singhiozzi: cattivo. Capitolo 4. Ma era destino che Iduccia non dovesse godere della distinzione che il Tempini finalmente aveva dovuto fare tra lei e le sorelle. La pagò, e come, questa distinzione, la povera Iduccia. Può dirsi che cominciò a morire fin dalla mattina dopo. Il Tempini volle dare a intendere tanto a lei quanto alle sorelle che non era propriamente una malattia. Disturbi, diceva alle cognatine, afflitto ma non impensierito. Alla moglie diceva: troppo presto, Iduccia mia, troppo presto, basta, pazienza. Ma Iduccia soffriva tanto, troppo soffriva, non aveva un momento solo di requie, nausee, capogiri e una prostrazione così grave di tutte le membra che dopo il terzo mese non poté più reggersi in piedi. Abbandonata su una poltrona, con gli occhi chiusi, senza più forza neanche di sollevare un dito, udiva intanto di là, nella saletta da pranzo, conversare lietamente le tre sorelle col marito e si struggeva dall'invidia. Ah, che invidia rabbiosa le sorgeva man mano per quelle tre ragazze, che le pareva ostentassero innanzi a lei, così sconfitta,
con tutti i loro movimenti, le corse pazze per le stanze, quasi una loro vittoria, quella d'esser rimaste ancora agili e salde nella loro verginità. Era tanto il dispetto che quasi quasi credeva il suo male provenisse principalmente dal fastidio che esse le cagionavano con la loro vista e le loro parole. Ecco, ridevano, suonavano l'arpa, si paravano come se nulla fosse, senza alcun pensiero per lei che stava tanto male. Ma non era giusto, non era naturale. Lei aveva marito, esse non l'avevano. Bisognava dunque che ella ne piangesse pure le conseguenze. Spiro, del resto, le tranquillava. Diceva loro che non c'era da darsene pensiero. La lieve afflizione che potevano sentire per il malessere di lei era poi bilanciata dalla gioia d'aver presto un nipotino, una nipotina. Ed era tale questa gioia che esse stimavano finanche ingiusti, talvolta, i lamenti e i sospiri di lei. Ah, in certi giorni l'invidia di Iduccia nel vedere le tre sorelle come prima, più di prima, attorno al marito, tre pecette addirittura, s'inveleniva fino a diventar vera e propria gelosia. Poi si calmava, si pentiva dei cattivi pensieri, diceva a se stessa che era giusto infine che, non potendo lei, badassero almeno loro a Spiro. E forse, chissà, ci avrebbero badato sempre loro, tutte e tre vestite di nero, perché lei sarebbe morta. Sì, sì, lo sentiva, ne era sicurissima. Quell'esserino che man mano le si maturava in grembo le succhiava a filo la vita. Che supplizio lento e smanioso! Se la sentiva proprio tirare, la vita, a filo, dal cuore. Sarebbe morta. Le tre sorelle avrebbero fatto loro da madre alla sua creaturina. Se femmina, l'avrebbero chiamata Iduccia, come lei. Poi, passando gli anni, nessuna delle tre avrebbe più pensato a lei, perché avrebbero avuto un'altra Iduccia, loro. Ma il marito? Per lui non poteva essere la stessa cosa, quella bambina. Egli forse... Quale delle tre avrebbe scelto? Zoe, Carlotta, Serafina. Che orrore! Ma perché ci pensava? Tutte e tre insieme, sì, avrebbero potuto far da madre alla sua creaturina. Ma se egli ne sceglieva una, Zoe per esempio, ecco, Zoe, no, non sarebbe stata una buona madre, perché avrebbe avuto da attendere ad altri figliuoli, ai suoi, e alla piccina orfana avrebbero allora badato con più amore Carlotta e Serafina, quelle cioè che egli non avrebbe scelto. Ecco dunque, se lo faceva per il bene della sua piccina, Spiro non avrebbe dovuto sceglierne alcuna. Non poteva forse rimanere lì, in casa, come un fratello? Glielo volle domandare Iduccia, pochi giorni prima del parto, confessandogli la gran paura che aveva di morire e i tristi pensieri che l'avevano straziata durante tutti quei mesi d'agonia. Spiro le diede sulla voce, dapprima, si ribellò, ma poi, cedendo alle insistenze di lei, ch'eran puerili, via, come quel timore, dovette giurare. Sei contenta, ora? Contenta. 3 giorni dopo, Iduccia morì. Capitolo 5. Ma potevano mai pensare sul serio le tre sorelle superstiti di prendere il posto della sorellina morta, che aveva lasciato un così gran vuoto nel loro cuore e nella loro casa? Come sospettarlo? Ma nessuna delle tre. Ecco, faceva male Zoe, anzi, a mostrar troppo il compianto e la tenerezza per la povera piccina orfana. Serafina e Carlotta, più riserbate, più chiuse, quasi irrigidite nel loro cordoglio, la richiamavano. Zoe! Perché? Domandava Zoe, dopo aver cercato invano di leggere negli occhi delle sorelle la ragione di quel richiamo. Lasciala stare, le diceva freddamente Carlotta. Serafina poi, a quattr'occhi, le consigliava di frenare un po', ecco,
quelle troppo vivaci effusioni d'affetto per la bambina. Ma perché? Tornava a domandare Zoe stordita. Quella povera cosuccia nostra. Va bene, ma innanzi a lui. A Spiro? Sì, frenati. Potrebbe parergli che tu. Che cosa? Capirai, la nostra condizione adesso è un po' difficile, ecco. Finché c'era Iduccia. Ah già, Zoe capiva. Finché c'era Iduccia, Spiro era come un fratello, ma ora che Iduccia non c'era più, esse erano tre ragazze sole, costrette, per via di quella piccina, a convivere col cognato vedovo e dobbiamo farlo per Iduccia nostra, concludeva Serafina con un profondo sospiro. Poco dopo, però, Zoe, ripensandoci meglio, domandava a se stessa: che cosa dobbiamo fare per Iduccia nostra? Poche carezze alla piccina? E perché? Perché Spiro, vedendo ch'io gliene faccio troppe, potrebbe supporre. Oh Dio, come è potuta venire in mente a Serafina una tale idea? Io! Così, tutte e tre, ora, si vigilavano a vicenda, quando Spiro era in casa e anche quando non c'era. E questa vigilanza puntigliosa e il rigido contegno scioglievano a mano e facevano cader tutti i legami d'intimità che s'eran prima annodati fraternamente tra esse e il cognato. Questi notò presto la freddezza, ma suppose in principio che dipendesse dal cordoglio per la recente sciagura. Poi cominciò ad avvertire negli sguardi, nelle parole, in tutte le maniere delle tre cognatine un certo ritegno quasi sospettoso, come una mutria impacciata che distornava la confidenza. Perché? Non intendevano più trattarlo da fratello? Il gelo cresceva di giorno in giorno e anche Spiro allora si vide costretto a frenarsi, a ritirarsi. Un giorno gli cascarono le lenti dal naso e invece di comprarsene un altro paio inforcò gli occhiali a staffa già smessi per far piacere a Serafina. La prima volta che gli toccò d'andare dal barbiere gli disse che voleva smettere la pettinatura con la divisa da un lato, adottata per consiglio di Carlotta, e si fece tagliare i capelli a spazzola come prima. Non riprese a insegarsi i baffi per non far supporre che, da vedovo, pensassi ancora ad aver cura della propria persona, quantunque Zoe però gli avesse detto che i baffi insegati gli stavano male. Ma poi, notando che Serafina e Carlotta a tavola lanciavano qualche occhiata obliqua a quei baffi e poi si guardavano tra loro, temendo ch'esse potessero sospettare che egli intendesse usare qualche particolarità a Zoe, tornò anche a insegarsi i baffi come un tempo. Così si ritrasse dall'intimità anche con la figura. Tante cure, pensava, tante amorevolezze prima, e ora. Ma in che aveva mancato? Era forse lui cagione se Iduccia era morta? Era stata una sciagura. Egli la sentiva come loro, più di loro. Non avrebbe dovuto anzi affratellarli di più il dolore comune? Desideravano forse le sue cognate che si staccasse da loro e facesse casa da sé? Ma egli, rimanendo, aveva creduto di far loro piacere, le aiutava e non poco, provvedeva lui quasi del tutto ormai al mantenimento della casa. E poi c'era la bambina, la piccola Iduccia. Non l'aveva egli affidata alle loro cure? Ma ecco, notava intanto con grandissimo dolore che anche la piccina era trattata con freddezza, se non proprio trascurata. Spiro Tempini non sapeva più che pensare. Prese il partito di trattenersi quanto più poteva fuori di casa, per pesare il meno possibile in famiglia. Da tanti segni gli parve di dover argomentare che la sua presenza dava ombra e impicciava. Ma il gelo crebbe ancora di più. Ora Serafina diceva a Carlotta: vedi, non sta più in casa il signore. Quel poco che ci sta, guardingo impacciato. Chissà che cova. Ah, povera Iduccia nostra. Carlotta si stringeva nelle spalle. Che ci possiamo far noi? Eh già, incalzava Serafina.
vorrei sapere che cosa pretenderebbe da noi con quella freddezza. Dovremmo forse buttargli le braccia al collo per trattenerlo? Dico la verità, non me lo sarei mai aspettato. Carlotta abbassava gli occhi, sospirava. Pareva tanto buono. Ed ecco Zoe. Parlate di Spiro? Uomini, e tanto basta. Tutti gli stessi. Sono appena 6 mesi e già... Altro sospiro di Carlotta. Sospirava anche Serafina e aggiungeva: mi tormenta il pensiero di quella povera creaturina. E Zoe. È chiaro che a lui non basta essere trattato come possiamo trattarlo noi. E Carlotta, di nuovo con gli occhi bassi, nella condizione nostra. Pensate, intanto, pensate, riprendeva Serafina, la nostra piccola Iduccia in mano a una estranea, a una matrigna. Le 3 sorelle fremevano a questo pensiero, si sentivano proprio fendere la schiena da certi brividi che parevano rasoiati a tradimento. No, no, via! Un sacrificio era necessario per amore della bambina. Necessità, dura necessità. Ma quale delle 3 doveva sacrificarsi? Serafina pensava: tocca a me, io sono la maggiore. Ormai qui non si tratta di fare all'amore. Più che una moglie per sé, egli deve scegliere una madre per la bambina. Io sono la maggiore, dunque la più adatta. Scegliendo me, dimostrerà che non ha voluto far torta alla memoria di Iduccia. Siamo quasi coetanei. Ho solamente 6 mesi più di lui. Tocca a me, pensava invece a Zoe. Son la minore, la più vicina a Iduccia, sant'anima. Egli allora aveva scelto l'ultima. Ora l'ultima sono io. Tocca dunque a me, senza alcun dubbio. Se s'affaccia anche a lui la necessità di questo sacrificio, sceglierà me. Carlotta poi, dal canto suo, non credeva d'essere meno indicata delle altre 2. Pensava che Serafina era troppo attempatella e che, sposando Zoe, Spiro avrebbe dimostrato di badare più a sé che alla piccina. Le pareva indubitabile dunque che avrebbe scelto lei piuttosto, che stava nel mezzo come la virtù. Ma Spiro? Che pensava Spiro? Egli aveva giurato. È vero che non sempre chi vive può serbar fede al giuramento fatto a una morta. La vita ha certe difficoltà, da cui chi muore si scioglie, e chi si scioglie non può tener legato chi rimane in vita. Se non che, quando per la prima volta Spiro Tempini s'era accostato improvvisamente alle 4 Margheri, la scelta aveva potuto farla lui. Ora, per stare in pace, capiva che avrebbero dovuto invece scegliere loro. Ma come scegliere, Dio mio, se egli era uno ed esse erano 3? Il dovere del medico, prima parte. Capitolo 1. E sono miei, pensava Adriana, udendo il cinguettio dei 2 bambini nell'altra stanza, e sorrideva tra sé, pur seguitando a intrecciare speditamente una maglietta di lana rossa. Sorrideva, non sapendo quasi credere a se stessa, che quei bambini fossero suoi, che li avesse fatti lei, e che fossero passati tanti anni, già circa 10, dal giorno in cui era andata sposa. Possibile, si sentiva ancor quasi fanciulla, e il maggiore dei figli intanto aveva 8 anni, e lei 30 fra poco, 30. Possibile? Vecchia a momenti, ma che, e sorrideva. Il dottore? Domandò a un tratto quasi a se stessa, sembrandole di udir nella saletta d'ingresso la voce del medico di casa, e si alzò, col dolce sorriso ancora sulle labbra. Le morì subito dopo quel sorriso, assiderato dall'aspetto sconvolto e imbarazzato del dottor Vocalòpulo, che entrava ansante, come se fosse venuto di corsa, e batteva nervosamente le palpebre dietro le lenti molto forti da miope, che gli rimpiccolivano gli occhi. «Oh Dio, dottore!» «Nulla, non si agiti. La mamma?» «No, no!» negò subito, forte, il dottore. «La mamma no.
Tommaso allora, gridò Adriana, e poiché il dottore non rispondendo lasciava intendere che si trattava proprio del marito. Che gli è accaduto? Mi dica la verità. Oh Dio, dov'è? Dov'è? Il dottor Vocalòpulo tese le mani, quasi per opporre un argine alle domande. Nulla, vedrà una feritina. Ferito? E lei? Me l'hanno ucciso. E Adriana afferrò un braccio al dottore sgranando gli occhi come impazzita. Ma no, signora, si calmi. Una ferita, speriamo leggera. Un duello? Sì, lasciò cadersi dalle labbra, esitando, il dottor vieppiù turbato. Oh Dio, no, mi dica la verità, insistette Adriana. Un duello con chi? Senza dirmi nulla. Lo saprà. Intanto calma, pensiamo a lui. Il letto? Di là, rispose ella, stordita, non comprendendo in prima. Poi riprese con ansia, più smaniosa. Dove l'hanno ferito? Lei mi spaventa. Non era con lei, Tommaso? Dov'è? Perché si è battuto? Con chi? Quando è stato? Mi dica. Piano, la interruppe il dottor Vocalòpulo, non potendone più. Saprà tutto. Adesso è in casa la serva? Per piacere, la chiami. Un po' di calma e ordine. Dia ascolto a me. E mentre ella, quasi istupidita, si faceva a chiamare la serva, il dottore, toltosi il cappello, si passò una mano tremolante sulla fronte, come si sforzasse di rammentare qualcosa. Poi, sovvenendosi, si sbottonò in fretta la giacca, trasse dalla tasca in petto il portabiglietti e scosse più volte la penna stilografica pensando alle ordinazioni da scrivere. Adriana ritornò con la serva. «Ecco», disse il Vocalòpulo seguitando a scrivere, e, appena ebbe finito, «Subito, alla farmacia più vicina. Fiaschi. No, andate pure, ve li darà il farmacista stesso. Lesta, mi raccomando». «È molto grave, dottore?» domandò Adriana con espressione timida e appassionata, come per farsi perdonare la insistenza. «No, le ripeto, speriamo bene», le rispose il Vocalòpulo, e per impedire altre domande aggiunse: «Mi vuol far vedere la camera?» «Sì, ecco, venga». Ma appena nella camera ella domandò ancora, tutta tremante: «Ma come, dottore? Lei non era con Tommaso? Assistono pure 2 medici ai duelli». «Bisognerebbe trasportare il letto un po' più qua», osservò il dottore come se non avesse inteso. Entrò in quel punto di corsa un bellissimo ragazzo, dalla faccia ardita, coi capelli neri, ricci e lunghi, svolazzanti. «Mamma, una barella! Quanta gente!» Vide il medico e s'arrestò di botto, confuso, mortificato, in mezzo alla stanza. La madre diè un grido e scostò il ragazzo per accorrere dietro al dottore. Sulla soglia questi si voltò e la trattenne. «Stia qua, signora, sia buona. Vado io, non dubiti. Col suo pianto gli potrà far male». Adriana allora si chinò per stringersi forte al seno il figlioletto che le si era aggrappato alla veste e ruppe in singhiozzi. «Perché, mamma, perché?» domandava il ragazzo sbigottito, non comprendendo e mettendosi a piangere anche lui. Capitolo 2. A piè della scala il dottore accolse la barella condotta da 4 militi della Carità, mentre 2 questurini, aiutati dal portinaio, impedivano a una folla di curiosi d'entrare. «Dottor Vocalòpulo!» gridava un giovanotto tra la folla. Il dottore si voltò, gridò a sua volta alle guardie: «Lo lascino passare, è il mio assistente! Entri, dottor Sià!» I 4 militi si riposavano un po', preparando le cinghie per la salita. Il portone fu chiuso. La gente di fuori li picchiava con le mani e coi piedi, fischiando, vociando. «Ebbene?» domandò il dottor Vocalòpulo al Sià, che sbuffava ancora, tutto sudato. «La donna?» «Che corsa, caro professore!» rispose il dottor Cosimo Sià. «La donna? All'ospedale. Sono tutto sudato, frattura alla gamba e al braccio. Congestione? Credo, non so, son venuto a tempesta. Che caldo per bacconaccio. Se potessi avere un bicchier d'acqua!» Il dottor Vocalòpulo scostò un poco la tendina ricerata della barella per vedere il ferito, la riabbassò subito e si volse ai militi. «Andiamo su, piano e attenzione, figliuoli, mi raccomando». Mentre si eseguiva con la massima cautela la penosa salita, allo scalpiccio, al rumor delle voci brevi e affannose, si schiudevano sui pianerottoli le porte degli altri casigliani. «Piano, ammoniva quasi a ogni scalino il dottor Vocalòpulo. Il Sià veniva dietro, asciugandosi ancora il sudore dalla nuca e dalla fronte, e rispondeva ai casigliani: «Il signor... come si chiama?» «Corsi... 4° piano, è vero?» Una signora e una signorina, madre e figlia, scapparono su di corsa per la scala con un grido d'orrore e, poco dopo, si intesero le grida disperate di Adriana.
Il Vocalòpulo scosse la testa, contrariato, e voltosi al Sià: «Ci badi lei, mi raccomando», disse, e salì a balzi le altre 2 branche di scala fino alla porta del corsi. «Via, si faccia forza, signora, non gridi così, non capisce che gli farà male? Prego, signore, la conducano di là. Voglio vederlo, mi lascino, voglio vederlo», gridava piangendo e smaniando Adriana, e il medico: «Lo vedrà, non dubiti, non ora però, la conducano di là». La barella era già arrivata. «La porta!» gridò uno dei militi ansimando. Il dottor Vocalòpulo accorse ad aprire l'altro battente della porta, mentre Adriana, divincolandosi, trascinava seco le 2 vicine, imbalordite, verso la barella. «In quale camera? Prego, dov'è il letto?» domandò il dottor Sià. «Di qua, ecco», disse il Vocalòpulo, e gridò alle 2 pigionali accorse: «Ma la trattengano, per Dio, non sono buone neanche da trattenerla?» «Oh, Dio benedetto!» esclamò la signora del secondo piano, tozza, popputa, parandosi davanti ad Adriana furibonda. Le 2 guardie erano dietro la barella e se ne stavano innanzi alla porta d'ingresso. A un tratto, per la scala, un vociare e un salire frettoloso di gente. Certo, il portinaio aveva riaperto il portone e la folla curiosa aveva invaso la scala. Le 2 guardie tennero testa all'irruzione. «Lasciatemi passare!» gridava tra la ressa sugli ultimi scalini, facendosi largo con le braccia, una signora alta, ossuta, vestita di nero, con la faccia pallida, disfatta, e i capelli aridi, ancor neri, nonostante l'età e le sofferenze evidenti. Si voltava ora di qua, ora di là, come se non vedesse. Aveva infatti quasi spento lo sguardo tra le palpebre gonfie semichiuse. Pervenuta alla fine innanzi alla porta, con l'aiuto di un giovinotto ben vestito che le veniva dietro, fu sulla soglia fermata dalle guardie. «Non si entra! Sono la madre!» rispose imperiosamente, e con un gesto che non ammetteva replica scostò le guardie e si introdusse in casa. Il giovinotto ben vestito sguisciò dentro, dietro a lei, dandosi a vedere come uno della famiglia anche lui. La nuova arrivata si diresse a una stanza quasi buia, con un sol finestrino ferrato presso il tetto. Non discernendo nulla, chiamò forte: «Adriana!» Questa, che se ne stava tra le 2 pigionali che cercavano scioccamente di confortarla, balzò in piedi, gridando: «Mamma! Vieni, vieni con me, figlia mia, povera figlia mia, andiamocene subito», disse in fretta, con voce vibrante di sdegno e di dolore, la vecchia signora. «Non m'abbracciare, tu non devi rimanere più qua un solo minuto». «Oh, mamma, mamma mia!» piangeva intanto Adriana con le braccia al collo della madre. Questa si sciolse dall'abbraccio gemendo: «Figlia disgraziata, più di tua madre». Poi, dominando la commozione, riprese con l'accento di prima: «Un cappello, subito, uno scialle, prendi questo mio, andiamocene subito, coi bambini, dove sono? Già mi scottano i piedi qua, maledici questa casa com'io la maledico». «Mamma, che dici, mamma?» domandò Adriana smarrita nell'atroce cordoglio. «Ah, non sai? Non sai nulla ancora? Non t'hanno detto nulla? Non hai nulla sospettato? Tuo marito è un assassino!» gridò la vecchia signora. «Ma è ferito, mamma, da sé s'è ferito, con le sue mani, ha ucciso il Nori, capisci? Ti tradiva con la moglie del Nori e lei s'è buttata dalla finestra». Adriana cacciò un urlo e s'abbandonò sulla madre, priva di sensi. Ma la madre, non badandole, sorreggendola, seguitava a dirle, tutta tremante: per quella lì, te, figlia, angelo mio, ch'egli non era degno di guardare, assassino, per quella lì, capisci, capisci?» E con una mano le batteva dolcemente la spalla, carezzandola, quasi ninnandola con quelle parole. «Che disgrazia, che tragedia! Ma com'è avvenuto?» domandò sottovoce la signora Tozza del secondo piano al giovinotto ben vestito che si teneva in un angolo con un taccuino in mano. «Quella è la moglie?» domandò il giovinotto a sua volta, in luogo di rispondere. «Scusi, saprebbe dirmi il casato?» «Di lei? Sì, fa Montesani, lei. E il nome, scusi?» «Adriana. Lei è giornalista? Zitta, per carità, a servirla. E mi dica, quella è la madre, è vero? La madre di lei, la signora Amalia, sì signore». «Amalia, grazie, grazie. Una tragedia, sì signora, una vera tragedia». «È morta lei? La Nori?» «Ma che morta? La Malerba, lei m'insegna». «È morto lui, invece, il marito». «Il giudice? Giudice?» «No, sostituto procuratore del re».
Sì, quel giovane, brutto, insomma, mingherlino, calabrese, venuto da poco. Erano tanto amici col signor Tommaso. Si sa, sghignò il giovinotto, avviene sempre così, lei mi insegna. Ma, scusi, il Corsi dov'è? Vorrei vederlo, se lei mi indicasse. Ecco, vada di là, dopo quella stanza, l'uscio a destra. Grazie, signora. Scusi, un'altra domanda. Quanti figliuoli? Due angioletti, un maschietto di 8 anni e una bambina di 5. Grazie di nuovo. Scusi. Il giovinotto s'avviò, seguendo l'indicazione alla camera del ferito. Passando per la saletta d'ingresso, sorprese il bel ragazzo del Corsi che con gli occhi sfavillanti, un sorriso nervoso sulle labbra e le mani dietro la schiena, domandava a una delle guardie: «E dimmi una cosa, come gli ha sparato, col fucile?» Capitolo 3. Tommaso Corsi, col torso nudo, poderoso, sorretto da guanciali, teneva i grandi occhi neri e lucidissimi intenti sul dottor Vocalòpulo, il quale, scamiciato, con le maniche rimboccate sulle magre braccia pelose, premeva e studiava dappresso la ferita. Di tanto in tanto gli occhi del Corsi si levavano anche sull'altro medico, come se, nell'attesa che qualcosa a un tratto dovesse mancargli dentro, volesse coglierne il segno o il momento negli occhi altrui. L'estremo pallore cresceva a bellezza al suo maschio volto di solito acceso. Ora egli fissò sul giornalista, che entrava timido, perplesso, uno sguardo fiero, come se egli domandasse chi fosse e che volesse. Il giovinotto impallidì, appressandosi al letto, pur senza poter chinare gli occhi, quasi ammaliato da quello sguardo. «Oh, vivoli!» disse il dottor Vocalòpulo voltandosi appena. Il Corsi chiuse gli occhi, traendo per le nari un lungo respiro. Lello Vivoli aspettò che il Vocalòpulo gli volgesse di nuovo lo sguardo, ma poi, impaziente, «Psst!» lo chiamò piano e, accennando il giacente, demandò come stesse con un gesto della mano. Il dottore alzò le spalle e chiuse gli occhi. Poi, con un dito, accennò la ferita alla mammella sinistra. «Allora», disse il Vivoli alzando una mano in atto di benedire. Una goccia di sangue si partì dalla ferita e rigò lungamente il petto. Il dottore la deterse con un bioccolo di bambagia, dicendo quasi tra sé: «Dove diavolo si sarà cacciata la palla?» «Non si sa?» domandò timidamente il Vivoli, senza staccar gli occhi dalla ferita, nonostante il ribrezzo che ne provava. «E sai di che calibro era?» «9, calibro 9», interloquì con evidente soddisfazione il giovine dottor Sià. «Dalla ferita si può arguire». «Suppongo», rispose il Vocalòpulo accigliato, assorto, «che si sia cacciata qua sotto la scapola. Sì, purtroppo il polmone», e torse la bocca. Indovinare, determinare il corso capriccioso della palla. Per il momento non si trattava d'altro per lui. Gli stava davanti un paziente qualunque, sul quale egli doveva esercitare la sua bravura, valendosi di tutti gli espedienti della sua scienza. Oltre a questo suo compito materiale e limitato, non vedeva nulla, non pensava a nulla. Solo la presenza del Vivoli gli fece considerare che, essendo il Corsi conosciutissimo nella città e avendo quella tragedia sconvolto tutta la cittadinanza, poteva giovargli che il pubblico sapesse che il dottor Vocalòpulo era il medico curante. Vivoli, dirai che è affidato alle mie cure». Il dottor Cosimo Sià, dall'altra sponda del letto, tossì leggermente. «E puoi aggiungere», riprese il Vocalòpulo, «che sono assistito dal dottor Cosimo Sià. Te lo presento». Il Vivoli chinò appena il capo, con un lieve sorriso. Il Sià, che s'era precipitato con la mano tesa per stringer quella del Vivoli, all'inchino sostenuto di questo restò goffo, arrossì, trinciò in aria con la mano già tesa un saluto come per dire: «Ecco, fa lo stesso, saluto così». Il moribondo socchiuse gli occhi e aggrottò le ciglia. I due medici e il Vivoli lo guardarono quasi con paura. «Adesso lo fasceremo», disse con voce premurosa, chinandosi su di lui il Vocalòpulo. Tommaso Corsi scosse la testa sul guanciale, poi riabbassò lentamente le palpebre sugli occhi foschi, come se non avesse compreso. Così almeno parve al dottor Vocalòpulo, il quale, storcendo un'altra volta la bocca, mormorò: «La febbre». «Io scappo», disse piano il Vivoli, salutando con la mano il Vocalòpulo e di nuovo inchinando appena il capo al Sià, che rispose, questa volta, con un inchino frettoloso. «Sià, venga da questa parte, bisogna sollevarlo». «Ci vorrebbero 2 dei nostri infermieri», esclamò il Vocalòpulo.
Basta, ci proveremo, ma tengo a fare una sola fasciatura, ben solida, e lì. Lo laviamo ora? Domandò il SIA. Sì, l'alcol dov'è? E il catino, prego. Così, aspetti, intanto lei prepari le fasce. Preparate? Poi la vescica di ghiaccio. Tommaso Corsi, allorché il dottor Vocalòpulo si fece a fasciarlo, aprì gli occhi, si infoscò in volto, tentò con una mano di scostar dal petto quelle del dottore, dicendo con voce cavernosa: No, no. Come no? Domandò sorpreso il dottor Vocalòpulo. Ma un empito di sangue impedì al Corsi di rispondere e le parole gli gorgogliarono nella strozza soffocate dalla tosse. Poi giacque, prostrato, privo di sensi. E allora fu ripulito e fasciato a dovere dai 2 medici curanti. Capitolo 4. No, mamma, no, e come potrei? Rispose Adriana appena rinvenuta all'ingiunzione della madre d'abbandonar la casa del marito insieme coi figliuoli. Si sentiva quasi inchiodata lì, sulla seggiola, stordita e tremante, come se un fulmine le fosse caduto da presso. E invano la madre le smaniava innanzi e la spingeva. Via, via, Adriana, non mi senti? Si era lasciata mettere uno scialletto addosso e il cappello e guardava innanzi a sé come una mendicante. Non riusciva ancora a farsi un'idea dell'accaduto. Che le diceva la madre? D'abbandonar quella casa? E come mai, in quel momento? O prima o poi avrebbe dovuto abbandonarla pur sempre. Perché? Il marito non le apparteneva più? Si era spenta in lei l'ansia di vederlo. Che volevano intanto quelle 2 guardie che la madre le accennava lì nella saletta d'ingresso? Meglio che muoia se vive in galera. Mamma! Supplicò guardandola, ma riabbassò subito gli occhi per trattenere le lagrime. Sul volto della madre rilesse la condanna del marito. Ha ucciso il Nori, ti tradiva con la moglie del Nori. Non sapeva però, né poteva ancor quasi pensarlo né immaginarlo. Si vedeva ancora la barella sotto gli occhi e non poteva immaginare altri che lui, Tommaso, ferito, forse moribondo, lì. E Tommaso dunque aveva ucciso il Nori? Aveva una tresca con Angelica Nori e tutti e 2 erano stati scoperti dal marito? Pensò che Tommaso portava sempre con sé la rivoltella. Per il Nori? No, l'aveva sempre portata, e il Nori e la moglie erano in città da 1 anno soltanto. Nello scompiglio della coscienza, una moltitudine di immagini si ridestavano in lei tumultuosamente. L'una chiamava l'altra e insieme si raggruppavano in balenanti scene precise e subito si disgregavano per ricomporsi in altre scene con vertiginosa rapidità. Quei 2 eran venuti da un paese di Calabria, accompagnati da una lettera di presentazione a Tommaso, il quale li aveva accolti con la festosa espansione della sua indole, sempre gioconda, con aria confidenziale, col sorriso schietto di quel suo maschio volto, in cui gli occhi lampeggiavano, esprimendo la vitalità piena, l'energia operosa, costante, che lo rendevano caro a tutti. Da quest'indole vivacissima, da questa natura esuberante, in continuo bisogno di espandersi quasi con violenza, ella era stata investita fin dai primi giorni del matrimonio. S'era sentita trascinare dalla fretta che egli aveva di vivere, anzi furia più che fretta, vivere senza tregua, senza tanti scrupoli, senza tanto riflettere, vivere e lasciar vivere, passando sopra ogni impedimento, a ogni ostacolo. Più volte ella si era arrestata un po' in questa corsa, per giudicare fra sé qualche azione di lui non stimata perfettamente corretta, ma egli non dava tempo al giudizio, come non dava peso ai suoi atti. Ed ella sapeva che era inutile richiamarlo indietro a considerare il mal fatto, scrollava le spalle, sorrideva e avanti. Aveva bisogno di andare avanti a ogni modo, per ogni via, senza indugiarsi a riflettere tra il bene e il male. E rimaneva sempre alacre e schietto, purificato dall'attività incessante e sempre lieto e largo di favori a tutti, con tutti alla mano. A 38 anni, un fanciullone, capacissimo di mettersi a giocar sul serio coi 2 figlioli, e ancora, dopo 10 anni di matrimonio, così innamorato di lei, che ella tante volte, anche di recente, aveva dovuto arrossire per qualche atto imprudente di lui dinanzi ai bambini o alla serva. E ora, così, d'un colpo, quest'arresto fulmineo, questo scoppio. Ma come? Come?
La cruda prova del fatto non riusciva ancora a dissociare in lei sentimenti, più che di solida stima, d'amore fortissimo e devoto per il marito, da cui si sentiva in cuor suo ricambiata. Forse qualche lieve inganno, sì, sotto quella tumultuosa vitalità, ma la menzogna no, la menzogna non poteva annidarsi sotto l'allegria costante di lui. Che egli avesse una tresca con Angelica Nori non significava, no, aver tradito lei, la moglie, e questo la madre non poteva comprenderlo perché non sapeva tante cose. Egli non poteva aver mentito con quelle labbra, con quegli occhi, con quel riso che allegrava tutti i giorni la casa. Angelica Nori? Oh, ella sapeva bene cosa fosse costei, anche per il marito. Neppure un capriccio, nulla, nulla. La prova soltanto d'una debolezza nella quale nessun uomo forse sa o può guardarsi dal cadere. Ma in quale abisso era egli adesso caduto? E la sua casa e lei coi figliuoli, giù giù con lui? Figli miei, proruppe alla fine singhiozzando, con le mani sul volto, quasi per non vedere l'abisso che gli si spalancava orribile davanti. Portali via con te, aggiunse rivolgendosi alla madre. Loro sì, portali via, che non vedano. Io no, mamma, io resto, te ne prego. Si alzò e, cercando alla meglio di trattener le lagrime, andò, seguita dalla madre, in cerca dei bambini che giocavano tra loro in un camerino, ove la serva li aveva chiusi. Si mise a vestirli, soffocando i singhiozzi che le irrompevano dal petto a ogni loro lieta domanda infantile. Con la nonna, sì, a spasso con la nonna. E il cavalluccio, sì, la sciabola pure, te li compra la nonna. Questa contemplava straziata la sua cara figliuola, la creatura sua adorata, tanto buona, tanto bella, per cui tutto ormai era finito. E, nell'odio feroce contro colui che gliela faceva soffrir così, avrebbe voluto strapparle dalle mani quel bambino che somigliava tutto al padre, fin nella voce e nei gesti. «Non vuoi proprio venire?» domandò alla figlia quando i bambini furono pronti. «Io, bada, qua non metto più piede. Resti sola. La casa di tua madre è aperta. Ci verrai, se non oggi, domani». «Ma già, anche se non morisse, mamma», supplicò Adriana additandole i bambini. La vecchia signora tacque e andò via coi nipotini, vedendo uscire dalla camera del ferito il dottor Vocalòpulo. Questi si appressò ad Adriana per raccomandarle di non farsi vedere per il momento dal marito. Un'emozione improvvisa, anche lieve, potrebbe riuscirgli fatale. Non si faccia nulla, per carità, che possa contrariarlo o impressionarlo in qualche modo. Questa notte resterà a vegliarlo il mio collega. Se ci fosse bisogno di me. Non terminò il discorso, notando che ella non gli dava ascolto né gli domandava notizie intorno alla gravità della ferita, e che aveva in capo il cappellino, come se stesse per abbandonare la casa. Socchiuse gli occhi, scosse un po' il capo, sospirando, e andò via. Il dovere del medico, seconda parte. Capitolo 5. Nella notte Tommaso corse e si riscosse incosciente dal letargo. Stordito dalla febbre, teneva gli occhi aperti nella penombra della camera. Un lampadino ardeva sul cassettone, riparato da uno specchio a 3 luci. Il lume si proiettava sulla parete vivamente, precisando il disegno e i colori della carta d'apparato. Aveva solo la sensazione che il letto fosse più alto e che soltanto perciò notasse in quella camera qualcosa che prima non vi aveva mai notato. Vedeva meglio l'insieme dell'arredo, il quale, nella quiete altissima, gli pareva aspirasse, dall'immobilità sua quasi rassegnata, un conforto familiare, a cui le ricche tende, che dall'alto scendevano fin sul tappeto, davano un'aria insolita di solennità. «Noi siamo qui, come tu ci hai voluti, per i tuoi comodi», pareva gli dicessero, nella coscienza che man mano si risentiva i vari oggetti della camera. «Siamo la tua casa, tutto è come prima». A un tratto richiuse gli occhi, quasi abbagliato bruscamente nella penombra da un lampo di luce cruda. La luce che s'era fatta in quell'altra camera, quando colei, urlando, aveva aperto la finestra donde s'era buttata. Riebbe allora d'un subito la memoria orrenda, rivide tutto, come se accadesse proprio allora.
Egli, trattenuto dall'istintivo pudore, non riusciva a balzar dal letto, svestito com'era, e il Nori, ecco, gli esplodeva contro il primo colpo che infrangeva il vetro di un'immagine sacra al capezzale. Egli tendeva la mano alla rivoltella sul comodino ed ecco il sibilo della seconda palla innanzi al volto. Ma non ricordava d'aver tirato sul Nori. Solo quando questi era caduto a sedere sul pavimento e poi s'era ripiegato bocconi egli s'era accorto d'aver l'arma ancor calda e fumante in pugno. Era allora saltato dal letto e, in un attimo, entrò di sé la tremenda lotta di tutte le energie vitali contro l'idea della morte. Prima l'orrore di essa, poi la necessità e il sorgere d'un sentimento atroce, oscuro, a vincere ogni ripugnanza e ogni altro sentimento. Aveva guardato il cadavere, la finestra donde quella era saltata. Aveva udito i clamori dalla via sottostante e s'era sentito aprire come un abisso nella coscienza. Allora la determinazione violenta gli s'era imposta lucidamente, come un atto a lungo meditato e discusso. Sì, così era stato. No, diceva a se stesso un istante dopo, riaprendo gli occhi brillanti di febbre. No, se questa è la mia casa, se io sto qui, sul mio letto. Gli pareva di udir voci liete e confuse di là, nelle altre stanze. Aveva fatto mettere quelle tende nuove e i tappeti alle stanze per il battesimo dell'ultimo bambino, morto di 20 giorni. Ecco, gli invitati tornavano or ora dalla chiesa. Angelica Nori, a cui egli offriva il braccio, glielo stringeva a un tratto furtivamente con la mano. Egli si voltava a guardarla, stupito, ed ella accoglieva quello sguardo con un sorriso impudente, da scema, e chiudeva voluttuosamente le palpebre sui grandi occhi neri, globulenti, in presenza di tutti. Quel bambino è morto, pensava ora egli, perché l'ha tenuto a battesimo colui che era fra l'altro un jettatore. Immagini imprevedute, visioni strane, confuse, sensazioni fantastiche, improvvise, pensieri lucidi e precisi si avvicendavano in lui, nel delirio intermittente. Sì, lo aveva ucciso, ma 2 volte quel forsennato s'era messo per uccider lui, ed egli, nel volgersi per prendere l'arma dal comodino, gli aveva gridato sorridendo: «Che fai?» Tanto gli pareva impossibile che colui, prima ch'egli si vedesse costretto a minacciarlo e a reagire, non comprendesse che era un'infamia, una pazzia ucciderlo a quel modo, in quel momento, uccider lui che si trovava lì per caso, che aveva tant'altra vita fuori di lì, i suoi affari, gli affetti suoi vivi e veri, la sua famiglia, i figli da difendere. Via, disgraziato! Come mai, tutto a un tratto, quell'omiciattolo sbricio, brutto, scialbo, dall'anima apatica, attediata, che si trascinava nella vita senza alcuna voglia, senza alcun affetto, e che da tant'anni si sapeva spudoratamente ingannato dalla moglie e non se ne curava, a cui pareva costasse pena e fatica a guardare o trar fuori quella sua voce molle, miagolante. Come mai tutt'a un tratto s'era sentito muovere il sangue e per lui soltanto? Non sapeva che donna fosse sua moglie? E non sentiva che era una cosa ridicola e pazza e infame nello stesso tempo difendere a quel modo ancora l'onor suo affidato a colei che ne aveva fatto strazio tant'anni senza che gli avessi mai mostrato d'accorgersene? Ma aveva pure assistito, sì, a tante scene familiari, in cui ella, proprio sotto gli occhi di lui, sotto gli occhi stessi d'Adriana, aveva cercato di sedurlo con quei suoi lezzii da scimmietta patita. Adriana sì, se n'era accorta, e lui no. Ne avevano riso tanto insieme, lui e Adriana. Per una donna come quella lì, dunque, sul serio? Una tragedia? Lo scandalo? La morte di lui? La sua morte? Oh, per quel disgraziato forse era stata un bene la morte, un regalo. Ma doveva egli morire per così poco? Sul momento, col cadavere sotto gli occhi, assalito dai clamori della via, aveva creduto di non poter farne a meno. Ebbene, e intanto come mai non era tutto finito? Egli viveva ancora, lì, nella sua stessa camera tranquilla, coricato sul suo letto, come se nulla fosse accaduto. Ah, se veramente fosse un sogno orribile!
No, e quel dolore cocente al petto che gli toglieva il respiro? E poi il letto. Stese pian piano un braccio nel posto accanto. Vuoto. Ecco! Adriana! Sentì di nuovo l'abisso aprirglisi dentro. Dov'era ella? E i figliuoli? Lo avevano abbandonato? Solo, dunque, nella casa? E come mai? Riaprì gli occhi per accertarsi se quella fosse veramente la sua camera da letto. Sì, tutto come prima. Allora un dubbio crudele, in quell'alternativa di delirio e di lucidità mentale, lo vinse. Non sapeva più se, aprendo gli occhi, vedesse per allucinazione la sua camera che spirava la pace consueta, o se sognasse chiudendo gli occhi e rivedendo, con lucidezza di percezione che era quasi realtà, l'orribile tragedia della mattina. Emise un gemito e subito davanti agli occhi si vide un volto sconosciuto. Sentì posarsi una mano sulla fronte, la cui pressione lo confortava, e richiuse gli occhi sospirando, sentendo di dover rassegnarsi a non comprendere più nulla, a non saper che cosa fosse veramente accaduto. Era fors'anche sogno quel volto or ora intraveduto, la mano che gli premeva la fronte, e ricade nel letargo. Il dottor Sià si accostò in punta di piedi a un angolo della camera quasi al buio, dove Adriana vegliava nascosta. Orse è meglio, le disse sottovoce, che si mandi per il dottor Vocalòpulo. La febbre cresce e l'aspetto non mi... Si interruppe. Le domandò: vuol vederlo? Adriana fece segno di no col capo, angosciata. Poi, sentendo di non poter trattenere un empito improvviso di pianto, balzò in piedi e scappò via dalla camera. Il dottor Sià richiuse, cauto, l'uscio per impedire che giungesse all'orecchio del morente il pianto convulso della moglie. Poi tolse dal petto di lui la vescica, ne vuotò l'acqua e, riempitala nuovamente di pezzetti di ghiaccio, la ripose sulla fasciatura al posto della ferita. Ecco fatto. Osservò quindi di nuovo, a lungo, il volto del giacente, ne ascoltò la respirazione affannosa. Poi, non avendo altro da fare, e come se per lui bastasse l'aver provveduto al ghiaccio e l'aver fatto quelle osservazioni, ritornò al proprio posto, alla poltrona, dall'altra parte del letto. Lì, con gli occhi chiusi, godeva di lasciarsi prendere a mano dal sonno, spegnendo gradatamente in sé la volontà di resistervi, fino al punto estremo in cui il capo gli dava un crollo. Schiudeva allora gli occhi e tornava da capo ad abbandonarsi a quella voluttà proibita che quasi lo inebriava. Capitolo 6. Le complicazioni temute dal dottor Vocalòpulo si verificarono purtroppo. Prima e più grave tra tutte l'infiammazione polmonare che cagionava quell'altissima febbre. Senza alcuna preoccupazione estranea alla scienza, di cui era fervidamente appassionato, il dottor Vocalòpulo raddoppiò lo zelo, come se si fosse fatta una fissazione di salvare a ogni costo quel moribondo. Negli infermi sotto la sua cura egli non vedeva uomini, ma casi da studiare. Un bel caso, un caso strano, un caso mediocre o comune. Quasi che le infermità umane dovessero servire per gli esperimenti della scienza, e non la scienza per le infermità. Un caso grave e complicato lo interessava sempre a quel modo, ed egli allora non sapeva staccare più il pensiero dal malato. Metteva in pratica le più recenti esperienze delle primarie cliniche del mondo, di cui consultava scrupolosamente i bollettini, le rassegne e le minute esposizioni dei tentativi, degli espedienti dei più grandi luminari della scienza medica, e spesso adottava le cure più arrischiate con fermo coraggio, con fiducia incrollabile. Si era costituita così una grande reputazione. Ogni anno faceva un viaggio e ritornava entusiasta degli esperimenti a cui aveva assistito, soddisfatto di qualche nuova cognizione appresa, provvisto di nuovi e più perfezionati strumenti chirurgici, che disponeva, dopo averne studiato minutamente il congegno e averli ripuliti con la massima cura, entro l'armamentario di cristallo che aveva la forma di un'urna lì in mezzo al camerone da studio, e chiusi li contemplava ancora,
stropicciandosi le mani solide, sempre fredde, o stirandosi con 2 dita il naso, armato di quel paio di lenti fortissime che accrescevano la rigidezza austera del suo volto pallido, lungo, equino. Attorno al letto del Corsi condusse alcuni suoi colleghi a studiare, a discutere. Spiegò tutti i suoi tentativi, l'uno più nuovo e più ingegnoso dell'altro, finora però riusciti vani. Il ferito, sotto quell'altissima febbre, restava in uno stato quasi letargico, interrotto tuttavia da certe crisi di smania delirante, nelle quali più d'una volta, eludendo la vigilanza, aveva finanche tentato di disfare la fasciatura. Di questo fenomeno il Vocalòpulo non si era curato più di tanto, gli era bastato di raccomandare al dottor Sià maggiore attenzione. Aveva potuto, per mezzo della radiografia, estrarre il proiettile di sotto l'ascella, aveva rischiosamente applicato i lenzuoli freddi per abbassare la temperatura e finalmente c'era riuscito. La febbre era abbassata, l'infiammazione polmonare era vinta, il pericolo quasi superato. Nessun compenso materiale avrebbe potuto uguagliare la soddisfazione morale del dottor Vocalòpulo. Era raggiante e il dottor Sià con lui per riflesso. Collega, qua la mano, questo si chiama vincere. Il Sià gli rispondeva con una sola parola: miracoloso. Ora la primavera imminente avrebbe senza dubbio affrettato la convalescenza. Già l'infermo cominciava a risentirsi un po', a uscir dallo stato d'incoscienza in cui s'era mantenuto per tanti giorni. Ma non sapeva ancora, non sospettava neppure come si fosse ridotto. Una mattina si provò a sollevare le mani dal letto per guardarsele e nel veder le dita esangui tremolare sorrise. Si sentiva ancora come nel vuoto, in un vuoto però tranquillo, soave, di sogno. Solo qualche minuzia, lì, nella camera, gli s'avvistava di tratto in tratto. Un fregio dipinto nel soffitto, la peluria verde della coperta di lana sul letto, che gli richiamava alla memoria i fili d'erba d'un prato o d'un'aiuola, e vi concentrava tutta l'attenzione, beato. Poi, prima di stancarsene, richiudeva gli occhi e provava un dolce smarrimento d'ebbrezza. Vaneggiava in una delizia ineffabile. Tutto era finito. La vita ricominciava adesso. Ma non era forse rimasta sospesa anche per gli altri? No, ecco, un rumor di vettura. Fuori, per le vie, la vita in tutto quel tempo aveva seguito il suo corso. Provò come una vellicazione irritante al ventre a questo pensiero che oscuratamente lo contrariava e si rimise a guardar la calugine verde della coperta dove gli pareva di veder la campagna. Qua la vita, sì, ricominciava veramente, con tutti quei fili d'erba. E anche così per lui ricominciava. Nuovo, tutto nuovo, egli si sarebbe riaffacciato alla vita. Un po' d'aria fresca. Ah, se il medico avesse voluto aprirgli un tantino la finestra. Dottore? Chiamò, e la sua stessa voce gli fece una strana impressione. Ma nessuno rispose. Si provò a guardar nella camera. Nessuno. Come mai? Dov'era? Adriana! Un'angosciosa tenerezza per la moglie lo vinse e si mise a piangere come un bambino, nel desiderio cocente di buttarle le braccia al collo e stringersela forte, forte al petto. Chiamò di nuovo, nel dolce pianto: Adriana! Dottore! Nessuno sentiva? Sgomento, allora, soffocato, stese un braccio al campanello sul comodino, ma avvertì subito un'acuta trafittura interna che lo tenne un tratto quasi senza respiro, col volto pallido, contratto dallo spasimo. Poi sonò furiosamente. Accorse, con la sua aria spiritata, il dottor Sià. Eccomi. Che abbiamo, signor Tommaso? Solo, mi hanno lasciato solo. Ebbene? E perché codesta agitazione? Eccomi qua. No, Adriana, mi chiami Adriana, dov'è? Voglio vederla. Comandava ora, eh? Il dottor Sià si fece un viso lungo e piegò il capo da un lato. Così no, se non si calma no. Voglio veder mia moglie, replicò egli stizzito, imperioso.
Può proibirmelo lei? Il sià sorrise, perplesso. Ecco, vorrei che... No, no, si stia zitto, vado a chiamargliela. Non ce ne fu bisogno. Adriana era dietro l'uscio. Si asciugò in fretta le lagrime, accorse, si buttò singhiozzando tra le braccia del marito come in un abisso d'amore e di disperazione. Egli non provò dapprima che la gioia di tenersi così stretta quella sua adorata, il cui calore, l'odor dei capelli lo inebriavano. Quanto la amava! Ma a un tratto la sentì singhiozzare. Si provò a sollevarle con tutte e due le mani il capo che s'affondava su lui. Non ne ebbe la forza e si volse stordito al dottor Sià. Questi accorse e costrinse la signora a strapparsi dal letto. La condusse sorreggendola in quella crisi violenta di pianto fuori dalla camera. Poi ritornò presso il convalescente. Perché? Domandò il Corsi sconvolto. Un pensiero gli attraversò la mente, in un baleno. Senza badare alla risposta del medico, il Corsi chiuse gli occhi, trafitto. Non mi perdona, pensò. Capitolo 7. Alle notizie di miglioramento, di prossima guarigione, era cresciuta la sorveglianza alla casa del ferito. Il dottor Vocalòpulo, temendo che l'autorità giudiziaria desse intempestivamente l'ordine che fosse tradotto in carcere, pensò di recarsi da un avvocato amico suo e del Corsi, e a cui il Corsi certamente avrebbe affidato la sua difesa, per pregarlo di andare insieme dal questore a impegnar la loro parola che l'infermo non avrebbe in alcun modo tentato di sottrarsi alla giustizia. L'avvocato Camillo Cimetta accettò l'invito. Era un uomo sui 60 anni, smilzo, altissimo di statura, tutto gambe. Gli spiccavano stranamente nel volto squallido, giallognolo, malaticcio, gli occhietti neri, acuti, d'una vivacità straordinaria. Dotto più di filosofia che di legge, scettico, oppresso dalla noia della vita, stanco delle amarezze che essa gli aveva procacciate, non aveva mai posto alcun impegno a guadagnarsi la grandissima fama di cui godeva e che gli aveva procurato una ricchezza di cui non sapeva più che farsi. La moglie, donna bellissima, insensibile, dispotica, che lo aveva torturato per tanti anni, gli s'era uccisa per neurastenia. L'unica figliuola gli era fuggita di casa con un misero scritturale del suo studio ed era morta soprapparto, dopo aver sofferto un anno di maltrattamenti dal marito indegno. Era rimasto solo, senza più scopo nella vita, e aveva rifiutato ogni carica onorifica, la soddisfazione di far valere le sue doti non comuni in una grande città. E mentre i suoi colleghi si presentavano al banco dell'accusa o della difesa armati di cavilli, abbottati di procedura o si empivano la bocca di paroloni altisonanti, egli, che non poteva soffrire la toga che l'usciere gli poneva sulle spalle, si alzava con le mani in tasca e si metteva a parlare ai giurati, ai giudici, con la massima naturalezza, alla buona, cercando di presentare con la maggiore evidenza possibile qualche pensiero che potesse logicamente far loro impressione. Distruggeva con irresistibile arguzia le magnifiche architetture oratorie dei suoi avversari e riusciva così talvolta ad abbattere i confini formalistici del tristo ambiente giudiziario, perché un'aria di vita vi spirasse, vi passasse un soffio doloroso di umanità, di pietà fraterna, oltre e sopra la legge, per l'uomo nato a soffrire, a errare. Ottenuta dal questore la promessa che la traduzione in carcere non sarebbe avvenuta se non dopo il consenso del medico, egli e il dottor Vocalòpulo si recarono insieme alla casa del Corsi. In pochi giorni Adriana si era cangiata così che non pareva più lei. Eccole signora, il nostro caro avvocato, le disse il Vocalòpulo. Sarà meglio preparare a poco il convalescente alla dura necessità. E come, dottore? Esclamò Adriana. Pare ch'egli non ne abbia ancora il più lontano sospetto. È come un fanciullo, si commuove per ogni nonnulla. Giusto questa mattina mi diceva che, appena in grado di muoversi, vuole andare in campagna, in villeggiatura per un mese. Il Vocalòpulo sospirò, stirandosi al solito il naso. Stette un po' a pensare, poi disse: aspettiamo qualche altro giorno. Intanto facciamogli vedere l'avvocato. Non è possibile che il pensiero della punizione non gli si affacci. E lei crede, avvocato? Domandò Adriana. Crede che sarà grave? Il Cimetta chiuse gli occhi, aprì le braccia.
Gli occhi di Adriana si riempirono di lagrime. Giunse in quella, dall'altra stanza, la voce dell'infermo. Subito Adriana accorse. Mi permettano. Tommaso le tendeva le braccia dal letto, ma appena vide gli occhi rossi di pianto le prese un braccio e nascondendovi il volto le disse: ancora dunque non mi perdoni ancora? Adriana strinse le labbra tremanti mentre nuove lagrime le sgorgavano dagli occhi e non trovò in prima la voce per rispondergli. No, insistette egli senza scoprire il volto. Io sì, rispose Adriana, angosciata timidamente. E allora? Ripigliò il Corsi guardandola negli occhi lagrimosi. Le prese il volto tra le mani e aggiunse: lo comprendi? Lo senti, è vero? Che tu mai, mai nel mio cuore, nel mio pensiero non sei venuta mai meno, tu santa mia, amore, amore mio. Adriana gli carezzò lievemente i capelli. È stata un'infamia, riprese egli. Sì, è bene che te lo dica, per togliere ogni nube fra noi. Un'infamia sorprendermi in quel momento vergognoso di stupido ozio. Tu lo comprendi se mi hai perdonato. Stupido fallo che quel disgraziato ha voluto rendere enorme tentando d'uccidermi, capisci? 2 volte. Uccider me, proprio me che dovevo per forza difendermi, perché tu lo comprendi. Non potevo lasciarmi uccidere per quella lì, è vero? Sì, sì, diceva Adriana piangendo, per calmarlo, più col cenno che con la voce. È vero? Seguitò egli con forza. Non potevo, per voi. Glielo dissi, ma egli era come impazzito. Tutto a un tratto m'era venuto sopra con l'arma in pugno e allora io, per forza. Sì, sì, ripeté Adriana, ringoiando le lagrime. Calmati, sì, queste cose. Si interruppe, vedendo il marito abbandonarsi sfinito sui guanciali e chiamò forte: dottore! Queste cose, seguitò alzandosi e chinandosi sul letto premurosa, tu le dirai ai giudici e vedrai che. Tommaso Corsi si rizzò improvvisamente su un gomito e guardò fisso il dottore e il Cimetta che gli si facevano incontro. Ma io, disse, già, il processo. Allividì, ricadde sul letto, annichilito. Formalità, si lasciò cadere dalle labbra il Vocalòpulo accostandosi di più al letto. E quale altra punizione? Fece il Corsi quasi tra sé, guardando il soffitto con gli occhi sbarrati. Quale altra punizione maggiore di quella che mi son data io, con le mie mani? Il Cimetta trasse una mano dalla tasca e agitò l'indice in segno negativo. Non conta? Domandò il Corsi. E allora si provò a replicare, ma si riprese. Già, sì, sì, ci credi. Mi pareva che tutto fosse finito. Adriana! Chiamò e le buttò di nuovo le braccia al collo. Adriana, sono perduto. Il Cimetta, commosso, tentennò a lungo il capo, poi sbuffò. E perché? Per una minchioneria di passata? Sarà difficile, difficilissimo, caro dottore, farne capace quella rispettabile istituzione che si chiama giuria. Non tanto, vedete, per il fatto in sé, quanto perché si tratta d'un sostituto procuratore del re. Se fosse almeno possibile dimostrare che delle corna precedenti il poveretto s'era già accorto, ma i mezzi? Un morto non si può chiamare a giurare sulla parola d'onore. L'onore dei morti se lo mangiano i vermi. Che valore può avere l'induzione contro la prova di fatto? Del resto siamo giusti, sulla propria testa ciascuno è padrone di accoglier quelle corna che gli garbano. Le tue, caro Tommaso, è chiaro, non le volle. Tu dici, ma potevo lasciarmi uccidere da lui? No, ma se volevi rispettato questo diritto di non aver tolta la vita, non dovevi andare a prendergli la moglie, quella Bertuccia vestita. Così facendo, bada, io vedo adesso le ragioni dell'accusa. Tu stesso hai derogato al tuo diritto, ti sei esposto al rischio e non dovevi perciò reagire. Capisci? 2 falli. Del primo, dell'adulterio, dovevi lasciarti punire da lui, dal marito offeso, e tu, invece, l'hai ucciso. Per forza! Gridò il Corsi, levando il volto rabbiosamente contratto. Istintivamente, per non farmi uccidere. Ma subito dopo, invece, rimbeccò il Cimetta, hai tentato di ucciderti con le tue mani. E non deve bastare?
Il cimetta sorrise. Non può bastare. È anzi a tuo danno, caro mio, perché tentando di ucciderti ha implicitamente riconosciuto il tuo fallo. Sì, e mi sono punito. No, caro, disse con calma il cimetta, hai tentato di sottrarti alla pena, ma togliendomi la vita, esclamò infiammato il Corsi. Che potevo fare di più? Il cimetta si strinse nelle spalle e disse: avresti dovuto morire. Non essendo morto. Ma sarei morto, riprese il Corsi, allontanando la moglie e additando fieramente il dottor Vocalòpulo. Sarei morto se lui non avesse fatto di tutto per salvarmi. Come? Io? Balbettò il Vocalòpulo, tirato in ballo quando meno se l'aspettava. Voi? Sì, per forza. Io non volevo le vostre cure. Per forza avete voluto prodigarmele, ridarmi la vita. E perché, dunque, se ora... con calma, disse il Vocalòpulo, sorridendo nervosamente a fior di labbra, costernato. Vi fate male agitandovi così. Grazie, dottore. Quanta premura, sghignò il Corsi. Vi sta tanto a cuore l'avermi salvato? Ma senti, cimetta, senti, io voglio ragionare. M'ero ucciso. Viene un dottore, codesto nostro dottore, mi salva. Con qual diritto mi salva? Con qual diritto mi ridà la vita ch'io m'ero tolta, se non poteva farmi rivivere per le mie creaturine, se sapeva ciò che m'aspettava? Il Vocalòpulo tornò a sorridere nervosamente, intorbidandosi in volto. Dopotutto, disse, è un bel modo di ringraziarmi codesto. Che dovevo fare? Ma lasciarmi morire, proruppe il Corsi. Se non avevate il diritto di sottrarmi alla pena che io m'ero data, molto maggiore del mio fallo. Non c'è più pena di morte, e io sarei morto senza di voi. Ora come faccio io? Di che debbo ringraziarvi? Ma noi medici, scusate, rispose smarrito il Vocalòpulo. Noi medici non abbiamo di questi diritti. Noi medici abbiamo il dovere della nostra professione, e me ne appello all'avvocato qua presente. E in che differisce allora, domandò con amaro scherno il Corsi, codesto vostro dovere da quello d'un aguzzino? Oh, insomma, esclamò scrollandosi tutto il Vocalòpulo. Vorreste che un medico passasse sopra la legge? Ah, bene, voi dunque la legge avete servito, riprese il Corsi con foga rabbiosa. La legge, non me, poveretto. Mi ero tolta la vita, voi me l'avete ridata a forza. 3, 4 volte tentai di strapparmi le fasce. Voi avete fatto di tutto per salvarmi, per ridarmi la vita. E perché? Perché la legge ora di nuovo me la ritolga? E in un modo più crudele? Ecco, a questo, dottore, vi ha condotto il dovere della vostra professione. E non è un'ingiustizia? Ma scusa, si provò a interloquire il cimetta, del male che hai fatto mi sono lavato col mio sangue, compì subito la frase il Corsi, tutto acceso e vibrante. Io sono un altro ora, io sono rinato. Come posso restar sospeso a un solo momento di quell'altra mia vita che non esiste più per me? Sospeso, agganciato a quel momento come se esso rappresentasse tutta la mia esistenza, come se io non fossi mai vissuto per altro? E la mia famiglia, mia moglie, i miei figli a cui devo dare il pane, la riuscita? Ma come? Come? Che volete di più? Non avete voluto che morissi, e allora perché? Per vendetta? Contro uno che s'era ucciso? Ma che pure ha ucciso, ribatté forte il cimetta. Trascinato, rispose pronto il Corsi. E il rimorso di quel momento io me lo sono tolto. In un'ora io scontai il mio fallo, in un'ora che poteva esser lunga quanto l'eternità. Ora non ho più nulla da scontare, io. Questa è un'altra vita per me, che m'è stata ridata. Debbo rimettermi a vivere per la mia famiglia, debbo rimettermi a lavorare per i miei figliuoli. M'avete ridato la vita per mandarmi in galera? E non è un atroce delitto questo? E che giustizia può essere quella che punisce a freddo un uomo ormai privo di rimorsi? Come starò io in un reclusorio a scontare un delitto che non ho pensato di commettere, che non avrei mai commesso se non vi fossi stato trascinato, mentre meditamente ora a freddo coloro che approfitteranno della vostra scienza, dottore, la quale mi ha tenuto per forza in vita solo per farmi condannare, commetteranno il delitto più atroce, quello di farmi abbruttire in un ozio infame e di far abbruttire nei vizi della miseria e dell'ignominia i miei figliuoli innocenti. Con quale diritto? Si rizzò sul busto, sospinto da una rabbia che il sentimento della propria impotenza rendeva feroce. Cacciò un urlo e s'afferrò con le dita artigliate la fascia e se la stracciò. Poi si riversò bocconi sul letto, convulso. Tentò di scoppiare in singhiozzi, ma non poté. Nella vanità di quello sforzo tremendo rimase un tratto stordito, come in un vuoto strano, in un attonimento spaventevole.
diventò cadaverico nel volto segnato dallo strappo recente delle dita. Adriana, spaventata, accorse. Gli sollevò prima il capo, poi, aiutata dal cimetta, si provò a rialzarlo, ma ritrasse subito le mani con un grido di ribrezzo e di terrore. La camicia, sul petto, era zuppa di sangue. Dottore, dottore! Gli si è riaperta la ferita! Esclamò il cimetta. Il dottor Vocalòpulo sbarrò gli occhi, impallidì, allibito. La ferita? E istintivamente s'appressò al letto, ma il Corsi lo arrestò d'un subito, con gli occhi invetrati. Ha ragione, disse allora il dottore lasciandosi cader le braccia. Hanno sentito? Io non posso, non debbo. Pari. Bartolo Barbi e Guido Pagliocco, entrati insieme per concorso al Ministero dei Lavori Pubblici da vice segretari, promossi poi a un tempo segretari di terza e poi di seconda e poi di prima classe, erano divenuti, dopo tanti anni di vita comune, indivisibili amici. Abitavano insieme in 2 camere ammobiliate al Babuino, per grazia particolare della vecchia padrona di casa, che si lodava tanto di loro. Avevano anche il salottino a disposizione, ove solevano passar le sere, quando, sempre d'accordo, stabilivano di non andare al teatro o a qualche caffè-concerto. Giocavano a dadi o a scacchi o a dama, intramezzando alle partite pacate e sennate conversazioncine o sui superiori o sui compagni d'ufficio o sulle questioni politiche del momento o anche sulle arti belle, di cui si reputavano, con una certa soddisfazione, estimatori non volgari. Ogni giorno, difatti, passando e ripassando per via del Babuino, si indugiavano in lunghe contemplazioni o in accigliate meditazioni innanzi alle vetrine degli antiquari e dei negozianti d'arte moderna, e Bartolo Barbi, che era molto perito in tutto ciò che si riferiva alle gerarchie, sia quella ecclesiastica, sia quella militare, sia quella burocratica, e agli usi e ai costumi, si scialava a dar di bestia a certi pittori che, nei soliti quadretti di genere, osavano raffigurar cardinali con paramenti addirittura spropositati. Era molto caro ai 2 amici quel salottino raccolto dai mobili d'antica foggia, consunti a furia di tenerli puliti. Il vecchio finto tappeto persiano era quella aragnato, le tende turche all'uscio e alla finestra erano un po scolorite come la carta da parato, come i fiori di pezza sulla mensola, e l'ombrellino giapponese aperto e sospeso a un angolo. Qualche piccolo intaglio s'era scollato dai tanti portaritratti e portacarte appesi alle pareti, eseguiti in casa a traforo dai 2 amici nei primi anni della loro convivenza. Fin sull'orlo di quell'ombrellino giapponese, intanto, all'insaputa dei 2 amici, veniva a quando, zitto zitto, un grosso ragno nero. Stava lì un pezzo come a spiare misteriosamente ciò che essi facevano, ciò che essi dicevano, poi si ritraeva. Dentro l'ombrellino giapponese era tessuta tutt'intorno al fusto un'ampia tela finissima e polverosa. Forse quel ragno misterioso ne aveva tratto la materia a filo dalla vita dei 2 amici, dai loro giorni sempre uguali, dai loro savi discorsi tradotti pazientemente in quella sua sottilissima bava seguace. Né essi, né la vecchia padrona di casa ne avevano il più lontano sospetto. Di tanto in tanto Barbi e Pagliocco pensavano con rammarico che fra qualche anno sarebbero stati costretti a lasciar quella casa, quel caro salottino. Aspettavano dal paese i loro 2 fratelli minori, che dovevano intraprendere a Roma, sotto la loro vigilanza, gli studi universitari. E in quella casa non ci sarebbe stato posto per tutti e 4. Avrebbero affittato allora un quartierino, lo avrebbero ammobiliato modestamente per conto loro e avrebbero preso una vecchia serva per la pulizia e la cucina. Vecchia la serva, perché i 2 giovanottini di primo pelo e non si sa mai, prudenza ci voleva. Per loro 2 non ci sarebbe stato più pericolo. Ogni mattina erano in piedi, puntuali, alla stess'ora. Uscivano insieme a prendere il caffè, entravano insieme al ministero
dove lavoravano nella stessa stanza, l'uno di fronte all'altro. A mezzogiorno andavano a desinare alla stessa trattoria e, insomma, come appajati sotto il medesimo giogo, conducevano una vita affatto uguale, dignitosa, metodica per forza, ma non priva di qualche onesto svago, segnatamente le domeniche. Quantunque si servissero dello stesso sarto, pagato puntualmente a tanto al mese, non vestivano allo stesso modo. Spesso Bartolo Barbi sceglieva la stoffa per l'abito di Guido Pagliocco e viceversa, giudiziosamente, perché sapevano bene quale sarebbe stata più adatta all'uno quale all'altro. Non erano già come due gocce d'acqua in tutto. Bartolo Barbi era alto di statura e magro, di scarso pelo rossiccio, pallido in volto e lentiginoso, lungo di braccia un po' dinoccolato. Presentava da lontano nella faccia 4 fori e una caverna, gli occhi tondi, le nari aperte e una bocca enorme, dalle labbra aride e screpolate. Guido Pagliocco era invece robusto e sveglio, tozzo, bruno, bene azzampato, miope e ricciuto. Si erano però medesimati nell'anima, vagheggiando uno stesso tipo ideale che si ingegnavano di raggiungere e di incarnare in due, ponendovi ciascuno, dal canto suo, quel tanto che mancava all'altro. E l'uno amava e ammirava le speciali facoltà e attitudini dell'altro e lo lasciava fare, senza tentar mai d'invaderne il campo. Subito, a ogni minima evenienza, si assegnavano le parti, riconoscevano a volo se dovesse parlare e agire l'uno o l'altro, e di ciò che l'uno diceva o faceva l'altro rimaneva sempre contento e soddisfatto, come se meglio non si fosse potuto né dire né fare. Raggiunto il grado di segretari di prima classe, proposti insieme per la croce di cavaliere, ottenuta questa onorificenza ben meritata, Barbi e Pagliocco furono invitati alle radunanze che il loro capo divisione, commendator Cargiuri Cristari, teneva ogni venerdì. I due presero a frequentar quelle radunanze con la stessa puntualità scrupolosa con cui adempivano ai doveri d'ufficio, ma presto s'accorsero che la loro comunanza di vita fraterna correva un serio pericolo in casa del commendator Cargiuri Cristari. Il capo divisione e la moglie, non avendo propri figliuoli e figliuole da accasare, pareva si fossero preso il compito di sposar tutti i giovani e le giovani che si raccoglievano ogni venerdì nel loro salotto. La signora, invitando le vecchie amiche, lasciava intendere con mezzi sorrisi e mezze frasi che le loro figliuole avrebbero trovato presto marito, e molte mamme sollecitavano di continuo ansiosamente l'onore di essere ammesse in casa di lei. Ella però voleva essere lasciata libera nella scelta, voleva che si avesse piena fiducia in lei, nel suo tatto, nel suo intuito, nella sua esperienza. Guai se una fanciulla non contenta del giovane che ella, nella sua saggezza, le aveva destinato, faceva invece l'occhiolino a qualche altro. Subito la signora Cargiuri Crestari si dava attorno per dividere questi illeciti ravvicinamenti, di cui si aveva proprio per male, ecco, e lo lasciava intendere in tutti i modi. Ma sì, per male, perché Dio solo sapeva quanto e quale studio le costassero quelle sue combinazioni ideali. Prima di decidere, prima d'assegnare a quel tale giovin quella tal fanciulla, ella teneva l'uno e l'altra 4 o 5 mesi in esperimento, li interrogava su tutti i punti, secondo un formulario prestabilito, e segnava in un taccuino le risposte, e gusti, educazione, costumi, aspirazioni, tutto indagava, pesava tutto. E se qualche coppia messa su da lei con tanto scrupolo faceva alla fine una cattiva riuscita, non se ne sapeva proprio dar pace. Possibile! Ma se dovevano andar così bene d'accordo quei due? Ci doveva esser sotto certamente qualche malinteso fra loro. Ed ecco la signora Cargiuri Crestari affannata in continue spedizioni alle case delle tante coppie messe su da lei per ristabilir l'accordo, che non poteva mancare, diamine, a chiarir quel malinteso che senza dubbio doveva esser sorto tra i due coniugi così bene appajati. Le vittime designate a quelle combinazioni ideali erano naturalmente gli impiegati subalterni del marito.
la promozione a segretario di prima classe, la croce di cavaliere, avevano per conseguenza l'inevitabile invito ai venerdì del commendatore e, in capo a un anno, il matrimonio. Il garbo del capodivisione e della moglie era tanto e tale che riusciva quasi impossibile ribellarsi. Si temeva poi il malumore, l'astio e, chissà, fors'anche la vendetta del superiore. Per i due amici Barbi e Pagliocco la signora Cargiuri-Crestari non ebbe bisogno né di studio né di esame. Suo marito li teneva d'occhio, li covava da un pezzo. Gliene avevan tanto parlato come di due paranzelle che presto sarebbero entrate placidamente in porto. Li aveva già belli assegnati in precedenza la signora Cargiuri-Crestari e, come sempre, con intuito meraviglioso, a due fanciulle, amiche anch'esse tra loro indivisibili, Gemma Gandini e Giulia Montà, quella bionda e questa bruna, la bionda Pagliocco che era bruno, la bruna Barbi che, se non era proprio biondo, ci pendeva. Erano belline tutte e due e, già s'intende, buone come la stessa bontà. Ah, niente lezzi, niente biscenchi. Il commendatore e la moglie non ammettevano in casa se non future mogli per bene, e dunque fanciulle sagge e modeste, econome e massaie. I giovani potevano fidarsene a occhi chiusi. Magari la signora Cargiuri-Crestari non badava tanto alle fattezze esteriori, perché, si sa, tutto non si può avere, e la bellezza non è una dode che vada molto d'accordo con la modestia e con le altre virtù che a fare una perfetta moglie si ricercano. Appena scoperta l'insidia, i due amici s'arrestarono alquanto sconcertati. Avevano da un pezzo non solo chiuso la porta del cuore alla donna, ci avevano anche messo il catenaccio. Non ne aspettavano più neanche in sogno, che se talvolta qualche desiderio monello s'attava dentro all'improvviso per la finestra degli occhi, subito la ragione arcigna lo cacciava via a pedate. Non perché avessero in odio il sesso femminile. Discorrendo di donne e di pigliar moglie, riconoscevano anzi in astratto che lo stato coniugale, fondato ben inteso nell'onestà e governato dalla pace e dall'amore, era preferibile alla vita da scapolo. Ma purtroppo il matrimonio, nelle presenti tristissime condizioni sociali, doveva esser considerato come un lusso che pochi solamente potevan concedersi, i quali poi non erano i più adatti a pregiarne i vantaggi. Nelle loro conversazioni serali, Barbi e Pagliocco avevano definito insieme il femminismo questione essenzialmente economica. Ma sì, perché le donne, poverine, avevano compreso bene la ragione per cui diventava loro di giorno in giorno più difficile trovar marito. Il veder frustrata la loro naturale aspirazione, il dover soffocare il loro smanioso bisogno istintivo, le aveva esasperate e le faceva un po' farneticare, ma tutta quella loro rivolta ideale contro i cosiddetti pregiudizi sociali, tutte quelle loro prediche fervorose per la cosiddetta emancipazione della donna, che altro erano in fondo se non una sdegnosa mascheratura del bisogno fisiologico che urlava sotto? Le donne desideravano gli uomini e non lo potevano dire, poverine, e volevano lavorar per trovar marito. Ecco, era un rimedio questo, suggerito dal loro natural buon senso. Ma ahimè, il buon senso è nemico della poesia, e anche questo capivano le donne, capivano cioè che una donna, la quale lavori come un uomo, fra molti uomini, fuori di casa, non è più considerata dalla maggioranza degli uomini come l'ideale delle mogli, e si ribellavano contro questo modo di considerare che frustrava il loro rimedio, e lo chiamavano pregiudizio. Ecco il torto. Il pregiudizio, il supporre che la donna, praticando di continuo con gli uomini, si sarebbe alla fine immascolinata troppo? Pregiudizio il prevedere che la casa, senza più le cure assidue, intelligenti, amorose della donna, avrebbe perduto quella poesia intima e cara che è la maggiore attrattiva del matrimonio per l'uomo? Pregiudizio il supporre che la donna, cooperando anch'essa col proprio guadagno al mantenimento della casa, non avrebbe più avuto per l'uomo quella devozione e quel rispetto di cui tanto esso si compiace? Ingiusto questo rispetto? Ma perché allora dal canto suo voleva esser tanto rispettata la donna? Via, via, se l'uomo e la donna
non erano stati fatti da natura allo stesso modo, segno era che una cosa deve far l'uomo e un'altra la donna, e che pari dunque non possono essere. Mai e poi mai Barbie e Pagliocco avrebbero sposato una donna emancipata, impiegata, padrona di sé, non perché volessero schiava la moglie, ma perché tenevano alla loro dignità maschile e non avrebbero saputo tollerare che questa, di fronte ai guadagni della moglie, restasse anche minimamente diminuita. Metter su casa, d'altra parte, con lo scarso stipendio di segretario, sarebbe stata una vera e propria pazzia, e dunque niente, non ci pensavano nemmeno. Ben radicati in queste idee, i due amici deliberarono di resistere, ma per timore d'offendere il loro capo non osarono fuggire, seguitarono a frequentare i venerdì del commendator Cargiuri Crestari. In capo a 3 mesi il ragno nero, che si faceva di tratto in tratto fin sull'orlo dell'ombrellino giapponese a spiare i due amici, intisichì, diventò come una spoglia secca, morì d'inedia là sulla vedetta. I due amici non gli avevano dato più materia per quella sua bava seguace, s'erano anch'essi immalinconiti profondamente, giocavano a dama svogliati, non conversavano più tra loro. Pareva che l'uno volesse fare avvertire all'altro il vuoto di quella loro esistenza, non mai prima avvertito. Nessuno dei due però voleva muovere il discorso per primo. Una sera finalmente si mossero a parlare insieme e ciascuno ripeté le parole che l'altro aveva sulla punta della lingua da un pezzo, perché all'uno e all'altro eran venute da una medesima fonte, dal commendator Cargiuri Crestari, il quale aveva stimato opportuno far loro in segreto una paternale, così, senza parere, parlando in generale dei giovani d'oggi che ragionano troppo e sentono poco, che lasciano languire la fiamma della vita perché han paura di scottarsi. Parlava bene, poeticamente alle volte il commendatore, e che ci voleva un po' di coraggio, per Dio, là, avanti, contro alle difficoltà dell'esistenza. Le signorine Gandini e Montà avevano peraltro una discreta doticina, erano poi tra loro da tanti anni amiche inseparabili e non avrebbero perciò né sciolto né allentato d'un punto il legame che teneva anch'essi uniti, e dunque giudiziosamente al solito i due amici stabilirono di prendere a pigione 2 appartamenti contigui per seguitare a vivere insieme, uniti e separati a un tempo. Le nozze furono fissate per lo stesso giorno, ma una contrarietà piuttosto grave minacciò di rompere nel bel meglio la perfetta identità di sorte dei due amici. La fidanzata di Guido Pagliocco, Gemma Gandini, non poteva recare in dote più di 12.000 lire, mentre la Montà ne recava al Barbi 20. Guido Pagliocco piantò i piedi risolutamente, non tanto per il danno materiale che al suo contratto di nozze avrebbero arrecato quelle 8.000 lire di meno, quanto per le conseguenze morali che quella disparità avrebbe potuto cagionare, ponendo la propria sposa in una condizione alquanto inferiore a quella della Montà. Pari in tutto, anche le doti dovevano esser pari. La vedova Gandini, madre della sposa, riuscì per fortuna, con qualche sacrifizio, a mettere la propria figliuola perfettamente in bilancia con la Montà, e così 2 matrimoni furono celebrati nello stesso giorno e le 2 coppie partirono per lo stesso viaggio di nozze a Napoli. Nessuna ragione d'invidia fra le 2 spose. Se Guido Pagliocco era di fattezze più bello del Barbi, questi era però più intelligente del Pagliocco. Del resto poi eran così uniti idealmente quei 2 uomini che quasi formavano un uomo solo da amare insieme, senza alcuna invidia né da una parte né dall'altra, per quel tanto che a ciascuna necessariamente ne toccava, chiudendo a sera le porte dei 2 quartierini gemelli. Ma che Giulia Montà, moglie di Bartolo Barbi, avesse segretamente in fondo all'anima una punta d'invidia non confessata neppure a se stessa, per quel tanto che del tipo ideale Barbi Pagliocco toccava a Gemma Gandini, si vide chiaramente allorquando vennero a Roma i 2 fratelli degli sposi, Attilio Pagliocco e Federico Barbi, a intraprendere gli studi universitari. Le 2 amiche,
che avrebbero provato orrore se anche fugacissimamente sullo specchio interiore della loro coscienza avesse fatto capolino, col viso spaventato del ladro, il desiderio d'un reciproco tradimento, sentirono subito e videro crescere in sé a un tratto e divampare una vivissima simpatia l'una per il cognato dell'altra e non tardarono a dichiararsela apertamente, con gran sollievo dell'anima, come se ciascuna avesse acquistato di punto in bianco qualcosa che si sentiva mancare. I due giovani, infatti, somigliavano moltissimo ai loro fratelli. Attilio Pagliocco era forse un po più ottuso di mente del fratello maggiore e fors'anche meno bello, ma più tacchinotto e violento. Federico Barbi era più proporzionato e men dilocconato di Bartolo, ma con gli occhi meno languidi e le labbra meno aride. Era poi più intelligente del fratello, faceva finanche poesie. Giulia Barbi Montà stimò come un pregio quel che di più animalesco aveva il giovine Pagliocco a paragone del fratello, perché le parve come un compenso alla cresciuta intellettualità intorno a sé nel suo quartierino con l'arrivo del cognato poeta. E Gemma Pagliocco Gandini pregiò maggiormente quel che di più aereo, di più poetico aveva il giovine Barbi a paragone del fratello, perché le parve come un compenso alla cresciuta bestialità intorno a sé nel suo quartierino con l'arrivo del giovine Attillo, che le pareva un mulotto cappucciato. Naturalmente né Bartolo Barbi né Guido Pagliocco s'accorsero punto della simpatia delle loro mogli per i loro fratelli. Se ne accorsero bene questi però, e se l'uno e l'altro da un canto ne furono lieti per sé, cominciarono dall'altro a guardarsi fra loro in cagnesco, volendo ciascuno custodir l'onore e la pace del proprio fratello. Il giovine Federico Barbi un giorno andò a rinzelarsi acerbamente con Guido Pagliocco perché zitto, per amor di Dio, scongiurò questi a mani giunte, non dica nulla al povero Bartolo, per carità, lasci fare a me. E zitto, sì, si stette zitto il giovine Barbi per prudenza, ma né lui seppe accontentarsi né la moglie del Pagliocco volle che s'accontentasse senz'altro della fiera paternale che Guido rivolse a quattr'occhi al fratello minore. Venne allora la volta di questo, non volendo per la pace del fratello accusar la cognata e, d'altro canto, non potendo prendersi soddisfazione da sé, perché si sentiva in colpa anche lui, andò a rinzelarsi non meno acerbamente con Bartolo Barbi e zitto, per amor di Dio, scongiurò questi parimenti a mani giunte, non dica nulla al povero Guido, per carità, lasci fare a me. Pochi giorni dopo i due amici si trovarono d'accordo e, come sempre, nell'idea di allontanare da casa i fratelli con la scusa che, giovanotti si sa, davano un po' d'impaccio e di soggezione, limitando la libertà delle rispettive mogli. È vero, Giulia? Domandò Barbi alla sua in presenza di Pagliocco. E Giulia con gli occhi bassi rispose di sì. È vero, Gemma? Domandò alla sua Pagliocco in presenza di Barbi. E Gemma con gli occhi bassi rispose di sì. Povero Pagliocco, pensava intanto Barbi. Povero Barbi, pensava Pagliocco. L'uscita del vedovo. Tante volte la signora Piovanelli, conversando dopo cena col marito, aveva fatto l'augurio che se per disgrazia uno dei due dovesse morire prima del tempo, ma fosse morto lui sì, anziché lei, per il bene dei figliuoli, non per sé ben inteso. Con qual sorriso aveva accolto quest'augurio della moglie Teodoro Piovanelli, arrotondando sulla tovaglia pallottoline di mollica. Grosso e mite e di modi gentili, si sentiva ferire ogni volta fin nell'anima, sorrideva per dissimulare l'agro e coi mansueti occhi pallidi e ovati che gli s'intenerivano afflitti nel biondo rossiccio delle ciglia e dei capelli, pareva chiedesse: ma perché? Perché, o bella? Perché è sempre meglio per i figliuoli, cioè meglio no, meno peggio, sosteneva la moglie, che muoia il padre anziché la madre. Ma non sarebbe meglio nessuno? Arrischiava allora con lo stesso sorrisetto lui, Piovanelli. Permetti? Io dico, va bene, la mamma è la mamma. Mamma ce n'è una sola e vale 100, che dico 100, 1000 volte di più del babbo per i figliuoli, va bene? Ma l'amore è una cosa
e sì, dico come si chiama, il mantenimento. Che c'entra il mantenimento? Scattava la moglie. E lui, Piovanelli, subito: permetti? Io dico in genere, intendiamoci. Non stiamo mica a parlare di noi adesso, che, grazie a Dio, stiamo tanto bene. In genere. Poni una famigliuola senza beni di fortuna, che viva unicamente di quel poco che guadagna il capo di casa. Muore lui, il capo di casa, va bene? Come farà la vedova a mantenere i figliuoli? Oh, rifiatava la moglie, tirandosi indietro e protendendo le mani, come per dire che qui lo aspettava. Ti seguo nel tuo ragionamento. Che potrebbe far di peggio questa vedova? Di, su, lo lascio dire a te. E faceva Piovanelli e si stringeva nelle spalle per non dire, sicuro che anche dicendo come voleva la moglie, questa lo avrebbe sempre tirato a riconoscere che aveva torto lui. Riprender marito, è vero? Domandava infatti la moglie. Ebbene, per i figliuoli è 100.000 volte meno peggio che riprenda marito la madre, anziché moglie il padre, perché sempre 100.000 volte meglio un padrigno che una matrigna, e lo sanno tutti. Va bene, d'accordo, ma permetti? E Piovanelli si storceva come un cagnolino che vuol farsi perdonare. Scusami, ma non ti pare che, dicendo così, tu venga a concludere che... Lo noto per te, bada, perché so che tu la pensi diversamente. Venga a concludere, dicevo, che l'uomo in genere è meglio della donna? Io? Così? Prorompeva la moglie balzando in piedi. Chi te l'ha detto? Io vengo anzi a concludere, come ho sempre concluso, che l'uomo o è mala carne, sì, scusami, o è un imbecille che si lascia menare per il naso dalle donne. In genere, sì, scusami, senza genere, né numero né caso. Te lo provo. Una donna che ha figliuoli e che per necessità riprende marito, anche avendo altri figliuoli da questo secondo marito, non cessa mai d'amare i primi. Non solo, ma riesce a farli amare anche dal padrigno. Sfido, li ha fatti lei, questi e quelli. Suo sangue, sua carne. Un vedovo, invece, con figli, che riprenda moglie, anche se non abbia altri figliuoli dalla seconda moglie, non ama più quelli come prima, perché la matrigna se n'adombra, la madrigna se ne ingelosisce, e se poi questa gliene dà altri, lo tira ad amare i propri e a trascurare i poveri orfanelli. E lui, vigliacco, schifoso mascalzone farabutto, obbedisce. Non dici a me, spero? Domandava avvilito Piovanelli con un fil di voce, vedendo la moglie così fuori di sé. Sai pur bene che io... Tu? Inveiva la moglie. Tu? Ma tu il primo. Tu domani, se io morissi. Siete tutti gli stessi. Poveri figli miei, chissà in quale mani cadrebbero con un tal uomo. Per questo, vedi, Dio mi deve concedere la grazia di non farmi morire prima di te. Io, scusami, sai, io, per il bene dei figliuoli, io prima con questi occhi devo vederti morto. Io. E piangerti anche. Oh, sta pur sicuro che ti piango. Teodoro Piovanelli si sentiva scoppiare il cuore. Ma sì, vorrei anch'io, me l'auguro, anch'io. E seguitando a sorridere a quel modo, si levava da tavola e si affacciava alla finestra per un po' d'aria. Capitolo 2. Nessuno meglio di lui poteva sapere quanto fosse ingiusta la moglie dicendo così. Riammogliarsi lui? Ma Dio lo doveva prima fulminare. Non solo per il bene dei figliuoli non lo avrebbe mai fatto, ma neanche per sé, e non già perché fosse scottato dal matrimonio a causa della moglie che gli era toccata in sorte, ma anche per un tristo concetto che gli s'era profondamente radicato in corpo, di non aver fortuna, ecco, e che infelicissimo sarebbe stato sempre con qualunque donna, se tale era con questa, che in fondo, via, non era cattiva, tutt'altro, anzi, saggia massaia, amante della casa e dei figliuoli, forse un po' troppo franca nel parlare, sì, ma lieve difetto, in fin dei conti, che tante buone qualità
avrebbero potuto compensare, se non fosse stato accompagnato da un brutto male. Ah, brutto, brutto! La gelosia. Santo Dio, vera e propria mala sorte. Gelosa di lui, fedele come un cane per natura, una donna sola, anche da scapolo, gli era sempre bastata. Gli amici in gioventù lo burlavano per questo. Ma che poteva farci? Non gli piaceva cambiare. Forse sì, magari non sapeva, perché, inutile negarlo, timido con le donne, tanto timido da far compassione finanche a se stesso, certe volte, per le meschine figure che faceva. E sua moglie intanto, certe scene, che se i suoi amici d'un tempo fossero stati dietro l'uscio a sentire, sarebbero crepati dalle risa. Per così futili pretesti poi, una volta perché, distratto, s'era un po' arricciati i baffi per via, un'altra volta perché in sogno aveva riso, una terza volta perché ella aveva letto nella cronaca d'un giornale che un marito aveva ingannato la moglie ed era stato scoperto. Diventava un supplizio per lui ogni sera la lettura del giornale. Sua moglie gli si metteva dietro le spalle e cercava, come un bracco, nella cronaca i fatti scandalosi. Appena ne trovava uno, qua, leggi qua, hai letto? Lo vedi di che siete capaci? E giù una filza di male parole. Gli altri facevano il male e lui ne doveva pianger la pena, giacché per la moglie il tradimento di quei mariti era tal quale come se l'avesse commesso lui. Gli toglieva la pace, l'amore di lei, tutte le gioie della famiglia, che aveva pur diritto di godere, lui, illibato com'era e con la coscienza tranquilla. Odiava il genere umano quella donna, tanto i maschi quanto le femmine, per quella sua terribile malattia. Il povero Piovanelli strabiliava, sentendola parlare delle donne, di che cosa erano capaci secondo lei. Tu non lo sai, è vero? Gli gridava sdegnata, indispettita nel vederlo così stupito. Qua, mordi il ditino, pezzo d'ipocrita. Ma te lo dico io che posso parlar franca, perché nessuno può sospettare di me. E non ho bisogno io di far l'ipocrita come tutte le altre per far piacere ai signori uomini. Te lo dico io. E quante gliene diceva, si sentiva violentare, povero Piovanelli, nella sua timidità. Ormai lui, che aveva avuto sempre il ritegno più rispettoso per la donna, lui che non s'era mai permesso un atto un po' spinto, una parola arrischiata, lui che aveva creduto sempre difficilissima ogni conquista amorosa, si sentiva insidiato da tutte le parti e andava per la strada a capo chino e se qualche donna lo guardava abbassava subito gli occhi. Se qualche donna gli stringeva appena la mano diventava di 1000 colori. Tutte le donne della terra eran diventate per lui un incubo, tante nemiche della sua pace. Capitolo 3. Con quest'animo può immaginarsi che cosa fu la morte per la signora Piovanelli, quando, colta all'improvviso da una fierissima polmonite, se la vide davanti, inesorabile, a poco più di 36 anni. Non potendo più parlare, parlava con gli occhi, parlava con le mani, certi gesti, e gli occhi da bestia arrabbiata. Il povero Piovanelli, quantunque straziato, ne ebbe paura. Temette davvero che lo volesse strozzare, quando gli buttò le braccia al collo e glielo strinse, per la Madonna Santissima, con tutta la forza che le restava, quasi se lo volesse trascinare giù, nella fossa, con sé. Ma volentieri lui, sì, volentieri giù con lei. Sì, te lo giuro, stai tranquilla, le ripeteva in un torrente di lagrime, rispondendo al gesto di quelle mani e per placare la ferocia di quegli occhi. Invano. La disperazione atroce in cui quella donna moriva per non volere, con ostinata ingiustizia, neppure in quel momento supremo fidarsi di lui, accordargli la stima che si meritava, riconoscere la verità del suo cordoglio, di quelle sue lacrime sincere, esasperò talmente Piovanelli che a un certo punto si mise a urlare come un pazzo, si strappò i capelli, si percosse le guance, se le graffiò. Poi,
buttandosi ginocchioni innanzi al letto con le braccia levate. Vuoi giurato, vuoi giurato che non avvicinerò mai più una donna finché campo, perché le odio tutte? Te lo giuro, non vivrò che per i nostri piccini. O vuoi che mi uccida qua davanti a te, pronto? Ma pensa ai nostri piccini e non ti dannare per me. Oh Dio, che cosa? Ah, che cosa? Dio, Dio! Incanutì sulle tempie in pochi giorni Teodoro Piovanelli dopo il funerale. Per 9 interi anni non aveva vissuto che per quella donna, assorto continuamente nel pensiero di lei, unico e tormentoso, che non avesse mai cagione di lamentarsi, di diffidar minimamente di lui, in assidua, scrupolosa, timorosa vigilanza di sé. Quasi con gli occhi chiusi, con le orecchie turate, aveva vissuto 9 anni, quasi fuori dal mondo, come se il mondo non fosse più esistito. Si sentì a un tratto come balzato nel vuoto, annichilito. Il mondo seguitava a vivere intorno a lui, col tramenio incessante, con le 1000 cure, le brighe giornaliere svariate. Lui ne era rimasto fuori, là, serrato in quel cerchio di diffidente clausura, in quella casa vuota, ma pur tutta piena come l'anima sua degli irti sospetti della moglie. Da questi sospetti, dallo spirito ostile e alacre, dall'energia spesso aggressiva della moglie, egli, vivendo di lei e per lei unicamente, s'era sentito sostenere. Ora gli pareva d'esser rimasto come un sacco vuoto. A chi affidarsi? A chi affidare la casa? A chi affidare i figliuoli? Tutto il suo mondo era lì, in quella casa. Ma che cos'era più ormai quella casa senza colei che l'animava tutta? Egli non vi si sapeva più neanche rigirare. Come curare i piccini, come attendere ad essi. Non sapeva da che parte rifarsi. Tra pochi giorni gli sarebbe toccato ritornare all'ufficio. E quei piccini? Nessuna serva era mai durata in casa più di 6 mesi. Quest'ultima c'era da pochi giorni. Si era mostrata premurosa nella sventura. Pareva una buona vecchina, ma poteva affidarsene? No. La moglie, dentro, gli diceva no. Non per quella serva soltanto, per tutte le serve del mondo. No. Se non che, per vivere com'ella voleva, com'egli le aveva giurato, avrebbe dovuto lasciar l'ufficio e tapparsi in casa dalla mattina alla sera. Era possibile? Doveva lavorare. Non poteva far le parti anche della moglie, che in fondo faceva tutto in casa. La sventura non lo aveva colpito per nulla. Bisognava pure che quella serva facesse qualche cosa invece della moglie. Ai figliuoli no, ai figliuoli voleva badar lui vestirli la mattina, preparar loro la colazione, poi condurre a scuola il maggiore, lui servirli a tavola, poi la sera a cena e far loro recitare le orazioni e svestirli per metterli a letto nella loro cameretta vigilata da un ritratto fotografico ingrandito della mamma che non c'era più. Quanti baci dava loro tra le lagrime. Che orrore poi quella casa muta quando i piccini erano a letto. Tornava a sedere innanzi alla tavola, non ancora sparecchiata, e si metteva ad arrotondare al solito pallottoline di mollica, rimeditando angosciato la sua orrenda sciagura. Un cupo rammarico lo coceva per la crudele ingiustizia della sua sorte. Aveva sofferto prima, immeritatamente, soffriva tanto adesso e nessuno lo poteva consolare. La moglie non aveva saputo né voluto leggergli dentro, nell'anima, e lo aveva torturato senza ragione. Ora ella non poteva vedere com'egli vivesse senza di lei in quella casa, come avesse mantenuto il giuramento fatto, e forse, se di là poteva pensare, immaginava ancora, testarda e cieca, che egli ora godesse libero. Che irrisione! Vedendolo così, vinto e sprofondato nel cordoglio, la vecchia serva, una di quelle sere, si fece animo e gli suggerì d'andare un po' fuori, a fare una giratina per sollievo. Si voltò a guardarla, torvo, alzò le spalle, non volle neanche risponderle. Prenderà un po' d'aria, insistette quella, timidamente. Starò attenta io ai bambini, non dubiti.
del resto non si svegliano mai. Lei dovrebbe farlo anche per loro, mi perdoni, così si ammalerà. Teodoro Piovanelli scosse il capo lentamente, con le ciglia aggrottate e gli occhi chiusi. Sotto la borsa delle palpebre gonfie gli fervevano le lagrime. Si levò da tavola, s'appressò alla finestra e si mise a guardar fuori dietro i vetri. Già, egli poteva uscire ormai, volendo. Nessuno più glielo impediva. Ma dove andare? E perché? Che funebre squallore nel buio delle vie deserte, vegliate dai radi lampioni. Rivide col pensiero, come in sogno, altre vie meglio illuminate. Immaginò la gente che vi passava, assorta nelle proprie cure, con affetti vivi in cuore, con desideri vivi nell'anima, o guidata da un'abitudine che egli non aveva più. Immaginò i caffè, luccicanti di specchi. D'un subito si voltò a guardar la camera, come a un richiamo imperioso, minaccioso dello spettro della moglie. Cominciava già a venir meno al giuramento? No, e si recò nella camera dei bambini, si chinò sui lettucci per contemplarli nel dolce sonno, rattenne la mano tratta irresistibilmente a carezzar le loro testoline, poi si volse, soffocato dall'angoscia, a guardare il ritratto della moglie. Oh, con quale ardore la desiderò in quel momento! Sì, nonostante tutto il martirio che ella gli aveva inflitto per 9 anni. Sì, egli la voleva, aveva bisogno di lei. Senza di lei non poteva più vivere, anche a costo di soffrire da lei le pene più ingiuste e più crudeli. Non poteva rassegnarsi a vedere così spezzata per sempre la sua esistenza. Aveva appena 40 anni. Capitolo 4. Man mano che i giorni passavano e i mesi ormai, eran già 4 mesi, quel posto vuoto lì nel letto matrimoniale gli suscitava ogni notte nel cocente ricordo smanie vieppiù disperate, col volto nascosto, affondato nel guanciale che si bagnava di lagrime, bisbigliava nell'ambascia della passione il nome di lei: Cesira, Cesira, e il cuore si schiantava. Sempre così, mormorava poi più calmo, con gli occhi sbarrati nel buio. Ah, come s'era ingannata la moglie sul conto di lui! Ecco, questo pensiero lo struggeva più d'ogni altro e di continuo vi ritornava su. Se n'era fatto una lima. Che il mondo fosse tristi gli uomini, triste le donne, così come la moglie aveva creduto, egli poteva ammetteva, ma lui? Tristo anche lui? Certo. Chissà quanti uomini rimasti vedovi all'età sua, dopo 3 o 4 mesi, cedendo al bisogno stesso della natura, pur non volendo, pur serbando in cuore viva sempre l'immagine della moglie morta e la pena d'averla perduta, cominciavano a uscire di sera e sì, a uscire perlomeno. Aveva ragione la moglie. Facilissime le donne, se ne incontrano tante per via, ma a 40 anni, a 40 anni, senza più l'abitudine, non doveva esser mica piacevole rimettersi a far la vita del giovanottino scapolo. Chissà quale avvilimento di vergogna. D'altra parte, però, a mettersi con altre donne, prima di tutto perdita di tempo, poi chissà quanti impicci e anche una certa difficoltà. Per esempio, quella guantaia dalla quale gli andava prima a comperare i guanti per la sua Cesira, 6 1/4, vi era andato dopo la disgrazia a comprarne un paio anche per sé, neri, per il funerale. Quella guantaia, ecco, una vera signora, come si moveva nella bella bottega lucida, tepida e profumata, il corpo leggermente proteso, e mica si sentiva il rumore dei passi, si sentiva il fruscio discreto della sottana di seta, nessun imbarazzo, come nessuna sfrontatezza, voce dolce, modulata, meravigliosa prontezza a comprendere, e non già soltanto per attirar la gente. Era così, o almeno pareva così, naturalmente. Che nettezza e che precisione! Ebbene, a mettersi con quella, Dio liberi, e le conseguenze, i propri piccini,
A questo pensiero retrocedeva d'improvviso, quasi inorridito d'essersi indugiato a fantasticare su tale argomento, ma via, troppo bene sapeva che tali cose non potevano e non dovevano più sussistere per lui. Si forzava a dormire, ma pur con gli occhi chiusi. Poco dopo, ecco qualche altra visione tentatrice. Fingeva di non avvertirla, come se gli fosse apparsa non provocata da lui. La lasciava fare. A poco s'addormentava. Ma la sera dopo il supplizio ricominciava e la vecchia serva a insistere che via uscisse di casa per una mezz'oretta sola, almeno a prendere un po' d'aria. Batti e batti. Alla fine Teodoro Piovanelli si lasciò indurre. Ma quanto tempo mise a vestirsi e volle prima recarsi a vedere i bambini che dormivano e rassettò ben bene le coperte sui loro lettini e poi quante raccomandazioni alla serva, che stesse bene attenta per carità. Tuttavia non ardì alzare gli occhi al ritratto della moglie. E uscì. Capitolo 5. Appena sulla via si vide come sperduto. Da anni e anni non andava più fuori la sera. Il buio, il silenzio gli fecero un'impressione quasi lugubre, e quel riverbero là, vacillante, del gas sul lastricato, e più là in fondo, nella piazza deserta, quelle lanterne vaghe delle vetture, dove si sarebbe diretto. Scese verso piazza delle Terme, tutta sonora dell'acqua luminosa della fontana delle Naiadi. Ricordò che la moglie non voleva che gli si fermasse a guardar quelle Naiadi sguajate, e non si fermò. Povera Cesira, com'era sdegnata che il corpo della donna fosse esposto in atteggiamenti così procaci agli sguardi maligni e indiscreti degli uomini. Ci vedeva come un'irrisione, una mancanza di rispetto per il suo sesso, e voleva sapere perché nelle fontane i signori scultori non esponevano invece uomini nudi. Ma in piazza Navona veramente la fontana del Moro, e poi gli uomini nudi in atteggiamenti procaci, via, forse sarebbero stati un pochino più scandalosi. Teodoro Piovanelli, così pensando, ebbe un barlume di sorriso sulle labbra amare e imboccò via Nazionale. A mano che andava, sopite immagini, impressioni rimaste nella sua coscienza d'altri tempi, non cancellate, sì svanite a lui per il sovrapporsi d'altri stati di coscienza opprimenti, gli si ridestavano, sommovendo e disgregando a poco, con un senso di dolce pena, la triste compagine della coscienza presente. E ascoltò dentro di sé la voce lontana di lui stesso, qual era in gioventù, la voce delle memorie sepolte, che risorgevano al respiro di quell'aria notturna, al suono dei suoi passi nel silenzio della via. Arrivato all'imboccatura di via del Boschetto, s'arrestò, come se qualcuno a un tratto lo avesse trattenuto. Si guardò attorno, poi, perplesso, con infinita tristezza, guardò giù per quella via e scosse mestamente il capo. Tutti i ricordi, le immagini, le impressioni del suo vagabondare notturno d'altri tempi, del tempo in cui era scapolo, si associavano al pensiero di una donna, di quell'unica che gli aveva conosciuta prima delle nozze, donna non sua solamente, ma a cui egli per abitudine, per timidezza, era pure stato sempre fedele, come poi alla moglie. Quella donna stava lì allora in via del Boschetto. Si chiamava Annetta, lavorava da astucci e di sopraffondi, ma le piaceva vestir bene, gli ori le piacevano e i gioielli, anche falsi. Finché aveva avuta la madre, s'era mantenuta onesta. Poi la madre le era morta e lei non aveva più saputo veder la ragione di sacrificarsi a vivere in quel modo, senza il compenso di un qualche godimento. Così era accaduta ogni volta, come per rialzarsi innanzi a se stessa, per non sentir l'avvilimento di ciò che stava per fare, affliggeva quei pochi fidati che andavano a trovarla, narrando quanto aveva fatto durante la lunga malattia della madre, tutte le cure che le aveva prodigate, i medicinali costosi che le aveva comperati, quasi per assicurare a se stessa che, almeno per questo, non doveva aver rimorsi. Ebbene, Teodoro Piovanelli, abbandonato in quella sua prima uscita ai ricordi d'allora,
guidato naturalmente dall'istintiva esemplare fedeltà così crudelmente misconosciuta e negata dalla moglie, ecco, s'era proprio arrestato là, all'imboccatura di via del Boschetto. Si vietò d'assumer coscienza del pensiero sortogli d'improvviso che non sarebbe stato un tradimento alla memoria della moglie, un venir meno al giuramento che le aveva fatto di non avvicinare mai più altra donna, se fosse ritornato a quella che già la moglie sapeva per sua stessa confessione. Quella non sarebbe stata un'altra, quella era già stata sua, ed egli non avrebbe smentito con quella la sua fedeltà, la avrebbe anzi confermata. No, non se lo volle dire, non se lo volle fare questo ragionamento. Scese per via del Boschetto soltanto per curiosità, ecco, per la voluttà amara di seguir la traccia del tempo lontano, senza alcun altro scopo. Del resto non sapeva più neppure se colei stesse ancora lì. Era molto difficile dopo 9 anni. L'aveva riveduta 3 o 4 volte per via, vestita poveramente, invecchiata, imbruttita, certo caduta più in basso, ma naturalmente aveva fatto finta non solo di non riconoscerla, ma di non averla mai conosciuta. Quando, di pochi passi lontano dal portoncino ben noto, a destra, scorse la finestretta quadra del mezzanino sulla porta, con le persiane accostate, che dalle stecche e da sotto lasciavano intravedere il lume della cameretta, Teodoro Piovanelli si turbò profondamente, assalito dall'immagine precisa, là, vivente, del ricordo lontano. Tutto tal quale come allora. Ma ci stava proprio lei, là ancora? S'accostò al muro, cauto, trepidante, e passò rasente sotto la finestra. Alzò il capo, scorse dietro alle persiane un'ombra, una donna. Lei? Passò oltre, tutto sconvolto, insaccato nelle spalle, col sangue che gli frizzava per le vene, come sotto l'imminenza di una qualche cosa che dovesse cadergli addosso. Violentemente gli si ricompose la coscienza, tetra e dura, del suo stato presente. Rivide in un baleno col pensiero la camera dei bambini e quel ritratto là, vigilante, terribile, della moglie, e s'arrestò affannato nella corsa che aveva preso. A casa, a casa. Se non che davanti al portoncino, ma sì, lei che era scesa, Annetta, sì. Egli la riconobbe subito e anche lei lo riconobbe. Doro, tu! Gli stese una mano. Egli si schermì. Lasciami. No, ti prego, non posso. Lasciami. Come? Fece lei ridendo e trattenendole. Se sei venuto a cercarmi. T'ho visto, sai. Caro, caro, sei tornato. Su, via, perché no? Se sei tornato a me, su, su. E lo trasse per forza dentro il portoncino e poi su per la scala, tenendolo per il braccio. Egli ansava, col cuore in tumulto, la mente scombuiata. Voleva svincolarsi e non sapeva. Rivide la cameretta, tal quale anch'essa. Dal tetto basso, il letto, il cassettone, il divanuccio, le oleografie alle pareti. Ma quando ella, tra tante parole affollate di cui egli non udiva altro che il suono, gli tolse il cappello e il bastone e poi i guanti e fece per abbracciarlo, Teodoro Piovanelli, che già tremava tutto, la respinse, si portò le mani al volto, vacillò come per una vertigine. Che hai? Domandò ella, sorpresa, un po' costernata, e lo trasse a sedere sul divanuccio. Un impeto di pianto scosse le spalle di lui. Ella si provò a staccargli le mani dal volto, ma egli squassò il capo rabbiosamente. No, no! Tu piangi? Domandò la donna. Poi, dopo aver guardato il cappello fasciato di lutto, forse t'è morta? Egli accennò di sì col capo. Ah, poveretto! Sospirò lei pietosamente. Teodoro Piovanelli scattò in piedi convulso, prese i guanti, il bastone, si buttò in capo il cappello, balbettò soffocato. Impossibile, impossibile, lasciami andare. Ella non si provò più a trattenerlo. Lo accompagnò dolente fino alla porta. Poi lì, sicurissima ormai che sarebbe ritornato, gli domandò con voce mesta e con un mesto sorriso: t'aspetto, Doro? Presto.
ma egli s'era messo sulla bocca il fazzoletto listato di nero e non le rispose. Distrazione. Nero, tra il bagliol pulverulento d'un sole d'agosto che non dava respiro, un carro funebre di terza classe si fermò davanti al portone accostato d'una casa nuova, d'una delle tante vie nuove di Roma, nel quartiere dei Prati di Castello. Potevano esser le 3 del pomeriggio. Tutte quelle case nuove, per la maggior parte non ancora abitate, pareva guardassero coi vani delle finestre sguarnite quel carro nero, fatte da così, poco apposta per accogliere la vita. Invece della vita, ecco qua, la morte vedevano, che veniva a far preda giusto lì. Prima della vita, la morte. E se n'era venuto lentamente, a passo, quel carro. Il cocchiere, che cascava a pezzi dal sonno, con la tuba spelacchiata, buttata a sghembo sul naso e un piede sul parafango davanti, al primo portone che gli era parso accostato in segno di lutto, aveva dato una stratta alle briglie, l'arresto al manubrio della Martinicca, e s'era sdraiato a dormire più comodamente sulla cassetta. Dalla porta dell'unica bottega della via s'affacciò, scostando la tenda di traliccio, unta e sgualcita, un omaccio spettorato, sudato, sanguigno, con le maniche della camicia rimboccate sulle braccia pelose. Psst! Chiamò rivolto al cocchiere. «Oh, più là!» Il cocchiere reclinò il capo per guardar di sotto la falda della tuba posata sul naso. Allentò il freno, scosse le briglie sul dorso dei cavalli e passò avanti alla drogheria, senza dir nulla. Qua o là per lui era lo stesso. E davanti al portone, anch'esso accostato della casa più in là, si fermò e riprese a dormire. «Somaro», borbottò il droghiere scrollando le spalle, «non s'accorge che tutti i portoni a quest'ora sono accostati. Deve essere nuovo del mestiere». Così era, veramente, e non gli piaceva per nientissimo affatto quel mestiere a Scalabrino, ma aveva fatto il portinaio e aveva litigato prima con tutti gli inquilini e poi col padron di casa, il sagrestano San Rocco, e aveva litigato col parroco. S'era messo per vetturino di piazza e aveva litigato con tutti i padroni di rimessa fino a 3 giorni fa. Ora, non trovando di meglio in quella stagionata morta, s'era allogato in una impresa di pompe funebri. Avrebbe litigato pure con questa, lo sapeva sicuro, perché le cose storte lui non le poteva soffrire. E poi era disgraziato, ecco, bastava vederlo, le spalle in capo, gli occhi a sportello, la faccia gialla come di cera e il naso rosso. Perché rosso il naso? Perché tutti lo prendessero per ubriacone, quando lui neppure lo sapeva che sapore avesse il vino. Pah! Ne aveva fino alla gola di quella vitaccia porca. Un giorno o l'altro, l'ultima litigata per bene l'avrebbe fatta con l'acqua del fiume. Buonanotte. Per ora là, mangiato dalle mosche e dalla noia, sotto la vampa cocente del sole ad aspettar quel primo carico. Il morto. O non gli sbucò dopo una buona mezz'ora da un altro portone in fondo, dall'altro lato della via? «Te possino!» al morto, esclamò tra i denti accorrendo col carro, mentre i becchini, ansimanti sotto il peso d'una misera bara vestita di mussolo nero, filettata agli orli di fettuccia bianca, sacravano e protestavano. «Te possino!» a lui. «Te pina accidente! E che il numero del portone non te l'avevano dato?» Scalabrino fece la voltata senza fiatare. Aspettò che quelli aprissero lo sportello e introducessero il carico nel carro. «Tira via!» E si mosse, lentamente, a passo com'era venuto, ancora col piede alzato sul parafango davanti e la tuba sul naso. Il carro, nudo, non un nastro, non un fiore, dietro una sola accompagnatrice. Andava costei con un velo nero trapunto, da messa, calato sul volto.
Indossava una veste scura di mussolo rasato, a fiorellini gialli, e un ombrellino chiaro aveva, sgargiante sotto il sole, aperto e appoggiato sulla spalla. Accompagnava il morto, ma si riparava dal sole con l'ombrellino e teneva il capo basso, quasi più per vergogna che per afflizione. «Buon passeggio, a Rosì!» le gridò dietro il droghiere scamiciato, che s'era fatto di nuovo alla porta della bottega, e accompagnò il saluto con un riso sguaiato, scrollando il capo. L'accompagnatrice si voltò a guardarlo attraverso il velo. Alzò la mano col mezzo guanto di filo per fargli un cenno di saluto. Poi l'abbassò per riprendersi di dietro la veste e mostrò le scarpe scalcagnate. Aveva però i mezzi guanti di filo e l'ombrellino, lei. «Povero Sor Bernardo, come un cane», disse forte qualcuno dalla finestra di una casa. Il droghiere guardò in su, seguitando a scrollare il capo. «Un professore, con la sola serbaccia dietro», gridò un'altra voce, di vecchia, da un'altra finestra. Nel sole, quelle voci dall'alto sonavano nel silenzio della strada deserta. Strane. Prima di svoltare, Scalabrino pensò di proporre all'accompagnatrice di pigliare a nolo una vettura per far più presto, giacché nessun cane era venuto a far la coda a quel mortorio. Con questo sole, a quest'ora. Rosina scosse il capo sotto il velo. Aveva fatto giuramento, lei, che avrebbe accompagnato a piedi il padrone fino all'imboccatura di via San Lorenzo. «Ma che, ti vede il padrone?» Niente, giuramento. La vettura semmai l'avrebbe presa lassù, fino a Campoverano. «E se te la pago io?» insistette Scalabrino. Niente, giuramento. Scalabrino masticò sotto la tuba un'altra imprecazione e seguitò a passo, prima per il Ponte Cavour, poi per via Tomacelli e per via Condotti, e per Piazza di Spagna e via Due Macelli e Capo le Case e via Sistina. Fin qui, tanto quanto, si tenne su, sveglio, per scansare le altre vetture, i tram elettrici e le automobili, considerando che a quel mortorio lì nessuno avrebbe fatto largo e portato rispetto. Ma quando, attraversata sempre a passo piazza Barberini, imboccò l'erta via di San Nicolò da Tolentino, rialzò il piede sul parafango, si calò di nuovo la tuba sul naso e si riaccomodò a dormire. I cavalli tanto sapevano la via. I rari passanti si fermavano e si voltavano a mirare, tra stupiti e indignati. Il sonno del cocchiere sulla cassetta, il sonno del morto dentro il carro, freddo e buio quello del morto, caldo e nel sole quello del cocchiere, e poi quell'unica accompagnatrice con l'ombrellino chiaro e il velo nero abbassato sul volto, tutto l'insieme di quel mortorio, insomma, così zitto zitto e solo solo, a quell'ora, bruciata, faceva proprio cader le braccia. Non era il modo, quello, d'andarsene all'altro mondo. Scelti male il giorno, l'ora, la stagione. Pareva che quel morto lì avesse sdegnato di dare alla morte una conveniente serietà. Irritava. Quasi quasi aveva ragione il cocchiere che se la dormiva. E così avesse seguitato a dormire Scalabrino fino al principio di via San Lorenzo. Ma i cavalli, appena superata l'erta, svoltando per via Volturno, pensarono bene d'avanzare un po' il passo e Scalabrino si destò. Ora, destarsi, veder fermo sul marciapiedi a sinistra un signore allampanato, barbuto, con grossi occhiali neri, stremenzito in un abito grigio, sorcigno, e sentirsi arrivare in faccia, sulla tuba, un grosso involto fu tutt'uno. Prima che Scalabrino avesse tempo di riaversi, quel signore s'era buttato innanzi ai cavalli, li aveva fermati e, avventando gesti minacciosi, quasi volesse scagliar le mani, non avendo più altro da scagliare, urlava, sbraitava. A me, mascalzone, canaglia, manigoldo,
Ha un padre di famiglia, ha un padre di 8 figliuoli, Manigoldo, Farabutto. Tutta la gente che si trovava a passare per via e tutti i bottegai, gli avventori, s'affollarono di corsa attorno al carro e tutti gli inquilini delle case vicino s'affacciarono alle finestre e altri curiosi accorsero al clamore delle prossime vie, i quali, non riuscendo a sapere che cosa fosse accaduto, smaniavano accostandosi a questo e a quello e si drizzavano sulla punta dei piedi. Ma che stato? Pare che... Dice che... non so. Ma c'è il morto. Dove? Nel carro. C'è. Chi è morto? Gli pigliano la contravvenzione. Al morto? Al cocchiere. E perché? Ma, pare che... Dice che... Il signore grigio, allampanato, seguitava intanto a sbraitare presso la vetrata d'un caffè, dove lo avevano trascinato, reclamava l'involto scagliato contro il cocchiere, ma non s'arrivava ancora a comprendere perché glielo avesse scagliato. Sul carro il cocchiere cadaverico, con gli occhi miopi strizzati, si rimetteva in sesto la tuba e rispondeva alla guardia di città, che, tra la calca e lo schiamazzo, prendeva appunti su un taccuino. Alla fine il carro si mosse tra la folla che gli fece largo, vociando, ma come apparve di nuovo, sotto l'ombrellino chiaro, col velo nero abbassato sul volto, quell'unica accompagnatrice. Silenzio. Solo qualche monellaccio fischiò. Che era insomma accaduto? Niente, una piccola distrazione. Vetturino di piazza fino a 3 giorni fa, scalabrino, stordito dal sole, svegliato di soprassalto, s'era scordato di trovarsi su un carro funebre. Gli era parso d'essere ancora sulla cassetta d'una botticella e, avvezzo com'era ormai da tanti anni a invitar la gente per via a servirsi del suo legno, vedendosi guardato da quel signore sorcigno fermo lì sul marciapiede, gli aveva fatto segno col dito se voleva montare. E quel signore, per un piccolo segno, tutto quel baccano. Epilogo. Si conclude qui l'ascolto di Novelle per un anno, volume secondo, La vita nuda di Luigi Pirandello. Con questa seconda raccolta, Pirandello approfondisce il suo sguardo sull'esistenza umana, raccontando personaggi sospesi tra illusioni e realtà, fragilità e speranze. Ogni novella offre una prospettiva diversa sulla vita, mettendo in luce i conflitti interiori, le convenzioni sociali e l'imprevedibilità del destino. Attraverso storie sempre diverse, l'autore continua a costruire il grande mosaico di Novelle per un anno, un'opera che, pur rimasta incompiuta, rappresenta uno dei vertici della narrativa italiana del Novecento e conserva ancora oggi una straordinaria forza espressiva. Se questo audiolibro vi è piaciuto, vi invitiamo a proseguire il viaggio con i successivi volumi di Novelle per un anno, disponibili nella playlist dedicata del canale. Se desiderate sostenere il progetto Bene Ist, Onde Letterarie, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace a questo video. Il vostro supporto ci aiuta a diffondere la grande letteratura e a realizzare nuovi audiolibri. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Buona lettura e buon ascolto.